Mi scuso per il ritardo che non è dovuto ovviamente a fattori del Consiglio, ma a un incidente che è avvenuto questa mattina. Ringrazio tutti della presenza. La seduta odierna della Quarta Commissione è stata convocata quest'oggi per l'audizione in merito alla gestione e programmazione del trasporto pubblico locale su gomma con riferimento ai disservizi occorsi nella Bassa Friulana per la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico scolastico, nonché sulla situazione del trasporto pubblico locale e sulla mancata effettuazione di diverse corse di linea nel servizio urbano di Udine durante i primi mesi del 2025. Io cederei la parola ai richiedenti l'audizione, che sarebbero i consiglieri Capozzi e Martinez. Martinez è assente, quindi lo sostituirà nella relazione il consigliere Pozzo. Darei la parola inizialmente alla consigliera Capozzi e poi chiaramente al consigliere Pozzo. Quindi prego consigliera Capozzi se può illustrare la motivazione dell'audizione. Grazie. Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi per essere qui in audizione e mi unisco alle scuse per il ritardo, ma purtroppo non è inefficace soltanto il trasporto locale su gomma, ma anche quello su rotaia. Allora, arrivando invece alle motivazioni per cui abbiamo chiesto questa audizione circa un anno fa, nasce soprattutto da un percorso che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto di monitoraggio, di atti ispettivi, di prese di posizione pubbliche, perché nell'ultimo anno in particolare sono emerse delle criticità che abbiamo evidenziato e che rendono proprio il trasporto locale insostenibile. All'inizio dello scorso anno, infatti, abbiamo lanciato un allarme, ovvero relativa alle numerose corse che saltano continuamente da parte di Arriva Udine. In un primo momento l'azienda aveva tentato di minimizzare il problema, arrivando a sostenere che i dati che noi avevamo pubblicato non risultassero. Oggi però quegli stessi dati trovano conferma nelle stesse parole dell'assessore Ammirante a seguito delle nostre interrogazioni. La Regione infatti ha ammesso che nel solo mese di febbraio 2025 sono saltate 1442 corse, arrivando in alcune giornate a una media di una corsa su 10 non effettuata, pari a circa 100 corse al giorno. Ancora più allarmante è il dato relativo ai primi 74 giorni dello scorso anno, nei quali 2.595 corse non sono state effettuate nel solo servizio urbano di Udine. Questi numeri che cosa ci fotografano? Una situazione sicuramente di criticità, di oggettiva difficoltà dell'azienda, che incide sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini, studenti, lavoratori, famiglie, ma anche degli stessi lavoratori che si trovano poi a subire quelle che sono le considerazioni da parte dell'utenza. E non stiamo parlando di episodi isolati, ma di un problema che ormai è strutturale e si ripete nel tempo. Ma voglio riprendere anche quello che è il dato, ovvero secondo il contratto di servizio stipulato nel 2019, la Regione Friuli-Venezia Giulia è responsabile della vigilanza e del controllo sui servizi affidati a TPL FVG, consorzio di cui Arriva Udine fa parte. Ora, uno degli aspetti centrali del controllo è proprio quello delle penali. Ora, nell'ultima settimana, e qua ringrazio anche il dottor Volponi che a seguito della discussione che abbiamo intavolato durante la manovra di bilancio ci ha fornito quelli che sono i dati relativi ai nostri quesiti e in particolare rispetto alle penali effettivamente contestate e applicate. E qui vi voglio riprendere appunto quello che è il dato che ci è stato fornito, ovvero che nel 2024 le minori percorrenze effettuate rispetto a quelle programmate a inizio anno sui servizi previsti dal programma di esercizio sono risultate 336.844 chilometri. Tali minori percorrenze sono state interamente compensate dalle maggiori produzioni svolte nello stesso anno, ovvero 386.613 chilometri. Ma il dato che mi ha fatto più curiosità e per cui chiedo la vostra attenzione è che queste minori percorrenze sono imputabili per 271.803 chilometri agli scioperi.
Quindi, visto che qui ci sono la maggior parte dei portatori di interesse, la prima domanda che voglio fare è proprio questa, ovvero ci sono stati tutti questi scioperi da determinare questa carenza di corse. Viene poi precisato, sempre in questi dati, che 25.644 sono date dal mancato svolgimento del servizio tranviario per l'intero anno 2024, mentre invece 39.000 chilometri ad altre cause. Restano 13.499 di percorrenze non rese, per cui è stata comminata una sanzione di 7.678 euro. Questa è la sanzione che è stata data dalla Regione rispetto a queste corse che non sono state rese. Ora, nel frattempo, la soluzione prospettata qual è stata? Una riprogrammazione delle corse, che di fatto significa ridurre il servizio. Ora troviamo inaccettabile che il paradigma meno corse saltate è una logica che contraddice apertamente il contratto di servizio, che invece prevede un aumento delle corse proprio per potenziare il servizio e quindi non una sua riduzione per adattarle alle esigenze aziendali. Ora, i dati ufficiali nel 2024 mostrano che Arriva Udine è la società con il maggior numero di percorrenze non svolte per cause diverse dagli scioperi, pari a oltre 125.000 chilometri. Ora, questo rafforza proprio il nostro sospetto che le criticità siano in particolare concentrate proprio a Udine, unica delle 4 società del consorzio TPL FVG ad avere la maggioranza del capitale privato. Ora, per questo riteniamo indispensabile capire se ci troviamo di fronte ad un problema specifico del servizio urbano di Udine oppure se queste criticità riguardino l'intero sistema di trasporto regionale. Ora, alla luce di questo che ho esposto, la richiesta di audizione nasce proprio dall'esigenza di dare finalmente chiarezza a tutti i portatori di interesse rispetto a queste criticità, e questo non per individuare capri espiatori, ma per comprendere le scelte compiute, per valutare anche possibili soluzioni che siano coerenti con un servizio efficace per i cittadini. Allora, in conclusione, quindi chiediamo che l'audizione consenta di rispondere in maniera chiara ai seguenti interrogativi, ovvero le difficoltà emerse riguardano esclusivamente il Comune di Udine o coinvolgono tutto il sistema di trasporto della Regione. Inoltre, quali sono le cause reali e strutturali della mancata effettuazione di un numero così elevato di corse di linea e quali conseguenze produce sul servizio e sulla sicurezza? Se sono intervenute, ma questo lo chiedo anche agli stessi portatori di interesse, le rivalutazioni dell'indennità di secondo livello, quali soluzioni concrete, almeno a medio termine, si intendono adottare per evitare i disagi ai cittadini e le tensioni nei confronti degli operatori del settore? Come sono stati, e questa forse è una delle domande secondo me che costituisce proprio il fulcro di questa commissione, come sono stati ripartiti e utilizzati i 9,9 milioni di euro già erogati dalla Regione per il miglioramento della sicurezza, della qualità del servizio e delle condizioni di lavoro. Infine voglio anche chiedere, visto che si parla di province e quindi queste concessioni del servizio arriveranno a scadenza, sono curiosa di sapere se verranno emessi 4 bandi e quindi se si avranno appunto 4 bandi separati oppure no. Concludo che queste domande, la risposta a queste domande per noi è un passaggio fondamentale, e questo perché si deve restituire proprio al trasporto pubblico la dignità e l'efficienza che merita, ma soprattutto, e qua lo ribadisco, anche consentire a chi lavora nel trasporto pubblico di farlo serenamente, perché anche rispetto agli autisti, io devo aprire una parentesi, a cui va il nostro personale riconoscimento, perché tengono in piedi quello che è il sistema di trasporto pubblico, nonostante siano sottopagati, sotto pressioni e le condizioni di lavoro non permettano di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Quindi io esprimo appunto questi interrogativi che mi aspetto appunto a cui mi diate riscontro. Grazie. Grazie consigliera Capozzi, lascio la parola al consigliere Pozzo, prego. Sì, grazie Presidente. Intanto
Prima di tutto ringrazio la direzione regionale, l'assessore regionale presente e tutti gli auditi, e mi fa molto piacere insomma, la loro presenza, sia chi è fisicamente qui e anche chi è collegato. Allora, è un'audizione chiesta quasi un anno fa e questo è il primo dispiacere, perché su questo tema io penso che servisse cercare di dare risposta al più presto, e poi i mesi passano purtroppo, e quindi anche l'audizione era centrata in particolare su una questione relativa dei disservizi nei primi mesi del 2025 legati alla riorganizzazione che era stata fatta, però era un'audizione che era importante secondo noi per toccare un tema molto più ampio, generale, non solo dei territori della Bassa Friulana e della provincia di Udine, ma anche probabilmente di tutto il resto del territorio. Chiaro che poi noi consiglieri siamo più legati, è normale che sia, ad alcuni territori, per cui io in particolare conosco più sicuramente la situazione della provincia di Udine, ma insomma era un'audizione importante. Allora, si arriva tardi, dopo anche diverse interrogazioni, ritengo giusto insomma sottolinearlo, anche per dare onore ai diversi colleghi di opposizione che ne hanno fatte diverse di interrogazioni, insomma, ed è giusto anche far sapere che in aula si cerca di lavorare portando delle istanze anche che arrivano dal territorio, perché sono state fatte interrogazioni sulle corse saltate, su delle criticità particolari di alcuni territori, penso alla montagna, sono state interrogazioni fatte sulla sicurezza, sulle questioni delle criticità del personale. Ecco, su questo mi rivolgo chiaramente al Presidente, segnalo che una quarta commissione che effettivamente lavora bene perché ha tanto anche materiale, però su quello che è il trasporto pubblico locale non posso non dire che qualche tra virgolette deficienza in termini di risposte a interrogazioni c'è stata, e questo francamente non lo trovo comunque positivo. Di servizi, dicevo prima, corse di servizi uguale corse saltate, sicuramente Bassa Friulana per quanto riguarda il 2025, l'inizio del 2025, provincia di Udine, extraurbano, urbano, territorio regionale. Il tema però delle corse saltate è un tema che da anni si sta comunque cercando di seguire, no? Nel senso che non è una cosa nuova, non è una novità del 2025, è stata accentuata in quel momento con quella situazione della riorganizzazione, ma si protrae da tempo, perché tra l'altro cito anche la collega che era qua nel mandato precedente, ad esempio Maria Grazia Santoro aveva seguito un po' questo tema anche di corse saltate già negli anni precedenti, per cui dopodiché siamo arrivati noi col mandato e ho cercato anche io personalmente insomma, di seguire un po' il tema sul 2023 e sul 2024 anche, per cui questo per dire che non è una cosa che scopriamo a gennaio 2025, ma è un tema che c'è. E la Regione ha l'obbligo e l'onere di controllare il servizio e la qualità del servizio che dà. Le stime, io non so, perché noi un po' di conteggi li avevamo fatti, no? Però le stime ogni tanto si parla di un 10%, con anche delle punte più su, alle volte di corse saltate. E è vero che in un capitolato d'appalto importante e significativo come questo ci stanno anche delle situazioni che possono essere critiche, è vero anche che c'è la possibilità di compensazione. Questo sì, però le compensazioni non necessariamente assicurano la qualità del servizio, perché chi rimane a piedi da una corsa, quello non ha ricevuto un servizio che la Regione comunque deve assicurare. Tanto per essere chiari, se mi salta qualche corsa, qualcuno rimane a piedi, però io ho un beneficio perché ho una corsa tra virgolette gratuita all'interno di quel capitolato per servire, che ne so, una località turistica in un evento particolare, benissimo. Però là ho perso un servizio, cioè le compensazioni non fanno, credo, la qualità del servizio e il fatto che la Regione non sgravano la Regione dal dover controllare la qualità del servizio. E la questione dei disservizi però è fortemente, secondo noi, legata alla criticità del personale. Questo è il tema che per noi è quello fondamentale. È quello fondamentale perché ci sono sempre meno autisti,
Sappiamo che è un tema complesso, un tema generale, perché riguarda anche una situazione nazionale. Ovviamente c'è un contratto collettivo, ci sono gli stipendi, sappiamo che sono ancorati al nazionale, però il fatto che ci siano sempre meno autisti e che si faccia fatica ad avere attrattività nella professione è qualcosa che ci chiede anche noi che ruolo abbiamo in Regione, perché questo territorio io penso che possa essere virtuoso e possa cercare a fianco alle dinamiche nazionali di fare un po' meglio le cose, anche perché abbiamo determinate competenze, abbiamo determinate risorse, eccetera. Perché ci sono sempre meno autisti? Le cose le sappiamo perché sono state dette 1000 volte, però è ovvio che non possiamo non citare i salari bassi, soprattutto per tutti quelli che entrano ad arrivare ed iniziano a lavorare. I turni che sono pesanti, sono lunghi, 6 su 7, le responsabilità che sono crescenti, perché qua si parla qua dentro di sicurezza in tantissimi casi, basta vedere le cronache per registrare comunque anche tanti episodi purtroppo di insicurezza anche per gli stessi autisti. E quindi ci sono tutta una serie di problematiche che fanno sì che ci sono i pensionamenti, come è normale che ci sia. Qualcuno mi pare che anche magari si dimette volontariamente, perché c'è anche qualche situazione di questo tipo, e si fa fatica a trovare nuovi lavoratori. Ecco, allora il punto per noi, a noi che sta a cuore è legato alla questione dei disservizi che la Regione comunque deve controllare, verificare e fare in modo che succedano il meno possibile, controllando la qualità dei servizi. La cosa che ci sta più a cuore è la situazione del personale, perché è strettamente legata a quelle corse saltate. E su questo c'è un fondo, la Regione secondo me bene ha fatto a stanziare un fondo, e a destinare al trasporto pubblico locale un fondo straordinario che è stato citato anche prima dalla collega, che è un fondo che è fatto anche per cercare di rendere più attrattiva la professione, ha una serie ovviamente di caratteristiche, quel fondo è destinato alle società ed è un fondo importante, per cui ecco, io vorrei anche su questo, ho letto diverse cose anche sulla stampa, insomma vorrei sapere a che punto si è anche con l'erogazione di quel fondo nelle varie società. È vero che avete come società dei tempi abbastanza ampi, perché mi pare possano essere destinati come scelta, no? Entro il 31/12 mi pare 2026, però quel fondo io credo che almeno come lo abbiamo visto noi anche in aula era un elemento importante, una tantum della Regione, per dare respiro, per dare ossigeno, per dare qualcosa in più anche ai lavoratori, no? Ecco. L'altra cosa, anche lì ho visto le notizie di stampa, ci sono delle trattative in corso, mi pare, su tutti i territori. Queste robe riguardano le rappresentanze aziendali e sindacali. Si spera che si arrivi a un dunque, permettetemi di dire, positivo il più possibile per i lavoratori, perché se le condizioni sono queste che abbiamo detto di partenza, con difficoltà soprattutto di attrattività della professione, cerchiamo di tirare su un po'. Dopodiché, lì chiaramente sono trattative che so che sono complesse, perché riguardano la parte economica, eccetera. Però c'è un'aspettativa che si possa battere qualche colpo significativo anche a livello economico, cioè diamo a questi lavoratori dignità anche economica, salariale. Ecco. Quindi queste sono le cose che poi ho letto delle notizie, insomma, chiaramente ci sono rischi di scioperi, per amor del cielo, adesso, però ecco, quello che volevo evidenziare e chiedervi, no? La situazione delle corse saltate, ma soprattutto le criticità del personale. Come siete messi sul personale, se rispetto ai pensionamenti, ai licenziamenti, uscite volontarie, siete in grado di compensare, come siamo messi, e se riusciamo a fare un salto di qualità anche negli accordi di secondo livello, che sono accordi fondamentali. Siccome noi anche con l'assessorato al lavoro li citiamo spesso, perché diciamo che questa Regione spera di avere qualcosa di più, no? Rispetto magari a certe lacune anche nazionali, io spero che ci sia una corresponsabilità di tutti su questa cosa qui, perché a me è capitato più volte insomma, di cercare di capire anche cosa sta succedendo, però le prime cose sono che è sempre più difficile comunque questo tipo di lavoro. Cerchiamo di darne dignità. Grazie. Grazie consigliere Pozzo.
per l'organizzazione della commissione nel proseguio e darei la parola agli auditi che si devono prenotare e ovviamente daranno il loro nome e cognome e la sigla che appartengono, e poi ovviamente ci saranno le domande dei consiglieri, gli auditi, infine ci sarà ovviamente la replica dell'assessore e poi la discussione all'interno dei commissari che compongono la commissione. Io chiedo ovviamente agli auditi di prendere la parola, fate un cenno, chi è ovviamente collegato si prenoti tramite o fa un cenno qualcosa oppure può prenotarsi attraverso la richiesta di prenotazione che trova nella sua pagina online. Io darei la parola e quindi iniziamo, prego, si presenta. Sì, FIL CGL Friuli Venezia Giulia per il trasporto pubblico locale. Allora, condivido la relazione che ha fatto i consiglieri pubblici. Se può dirmi il nome. Danelon Cristiano. Allora, prego. Condivido la relazione esposta dai consiglieri. Diciamo che dobbiamo fare un passo indietro su questa situazione. È vero che nel 2019 è stato creato, come posso dire, TPL VG SCAR, okay? L'intento era comunque di portare, come posso dire, in un percorso a diffusione di tutte le aziende, nel senso che è un consorzio, giustamente è stato detto, vorremmo capire nel prossimo futuro se sarà sempre come un bando unico oppure ci saranno 4 bandi sulla questione delle province, e quindi diciamo che il percorso messo in piedi nel 2019 è quello di avere comunque una società unica. È chiaro che oggi quelle società, ed è stato anche detto, sono un pezzo parte società pubblica, un pezzo su capitale privato, quindi anche lì quel tipo di gestione sarà da capire quali saranno le intenzioni, se la Regione è intenzionata comunque a investire su quel tipo di settore o seppure avrà la prevalenza il settore privato, perché comunque le questioni cambiano poi anche per i rapporti o per tutto quel che consegue quando si è una società privata che deve cercare utilmente, naturalmente una società pubblica cercherà un po' più di servizio, sempre stando attenti ai conti, perché comunque quelli contano anche quelli a fine anno sotto quell'aspetto. Quindi il concetto è quello lì. È chiaro che è vero che nel 2025 c'è stato il rinnovo del contratto e quindi ci sono il contratto nazionale del trasporto pubblico locale e quindi ci sono stati alcuni scioperi indetti, però mi pare dai numeri che sono stati snocciolati che quei numeri insomma non battono con i numeri di sciopero, tant'è vero che comunque tutte le società poi ci danno il report la settimana dopo dello sciopero, quanti hanno aderito, quanti non hanno aderito, quindi quel numero importante di corse, perché si parla di una media di un centinaio di corse al giorno, mi sembra un po' alticcio sotto quell'aspetto essere solo indicato sulla questione dei scioperi. Sulla mancanza degli autisti è vero che questo settore è penalizzato perché comunque ci vogliono patenti professionali per arrivare a questo e comunque con costi onerosi, nonostante la Regione abbia messo in campo alcune risorse per il conseguimento della patente C e quelle superiori, oppure sulla questione anche del CQC. Diciamoci la verità, che non è che la Regione ha girato la testa dall'altra parte. Naturalmente, come ho detto prima, bisognerà fare un ragionamento un po' più lungo termine, nel senso oppure destinare più risorse per essere più attrattivi. Quindi è vero che ci sono delle mancanze di autisti, ma secondo me torniamo sempre al punto dell'inizio, nel senso che alla fine che cosa succede? Se oggi io non ottimizzo le 4 aziende, perché ognuno ha 4 bilanci e 4 CDA diversi e quindi in qualche maniera c'è una specie di regia unica sopra e c'è anche la Regione, avere una società unica forse si ottimizzerebbe anche un po' di più, soprattutto anche perché noi siamo una regione abbastanza compatta, di forma quasi quadrata, poi è vero che passiamo dalla montagna al mare nel giro di 150 km senza nessun tipo di problema e quindi le diversità, ma è stato toccato anche questo, che ha magari fare le corse in montagna o per la bassa densità o per la difficoltà di sono alcuni tipi di strade, perché comunque sono strade in montagna, quelli ne siamo certi. E anche perché c'è bisogno di trovare gente anche del luogo, perché poi la vedo difficile che uno da Udine vada a lavorare in Carnia e che si metta, come posso dire, un tot di chilometri per conto suo di macchina a spese proprie. È chiaro che bisogna incentivare questo tipo di settore, perché sennò pian piano riuscirà, come posso dire, andrà sempre a scendere sempre di più la possibilità di trovare personale o altro. Quindi
È chiaro che per rendere attrattivi, oltre alla questione, ci sono due aspetti, la questione dei turni, quindi che è stato anche comunque detto, la conciliazione tempi e vita con le famiglie su questo, tempi più lunghi e sempre più compressi comunque portano a uno stress più elevato. Considerate che i lavoratori non sono seduti in ufficio, sono seduti su una strada con tutti i crismi che ci sono sulla strada. Prendiamola, oggi ci sono stati 2 incidenti, uno in macchina e uno ferroviario, comunque siamo arrivati in ritardo in questa riunione, quindi loro lo vivono tutti i 260 giorni lavorativi, questo tipo di problema. L'altra questione che rimane, che sempre è quella e che è stata toccata anche sulla questione della sicurezza, c'è sempre un po' più di problematiche con la questione col rapporto con il pubblico. Insomma, è noto, insomma, quando apriamo il giornale, tutti i giorni vediamo che c'è sempre qualche femminicidio, che ci sono sempre aggressioni, non ultimo il ragazzo capotreno che gli hanno corso dietro, tra l'altro gravitava anche su Udine chi ha fatto quell'omicidio. Quindi le problematiche anche di questo comunque comportano uno stress quotidiano su quello. Sulla questione delle risorse, perché quando c'è da dar atto di quello che succede bisogna dar atto, comunque è vero che la Regione a gennaio dell'anno scorso ha messo in campo quasi 10 milioni di euro divisi per le 4 aziende da suddividere per, come posso dire, implementare quello che sono le retribuzioni dei lavoratori di quel settore, che circa sono 1.800 in tutta la Regione. A oggi chi ha chiuso quell'accordo è stata solo una società, gli altri hanno fatto tutti acconti. Io mi permetto di dire, me ne assumo anche tutte le responsabilità, che forse non è causa solo delle organizzazioni sindacali che non si trova un accordo. È vero che ci sono delle differenze al nostro interno come organizzazioni sindacali, come è giusto che si sia in un meccanismo democratico, perché se no non c'è. Ma comunque da parte delle organizzazioni sindacali c'è la volontà di portare a casa quei soldi e che vengano distribuiti. Poi avremo qualche, come posso dire, differenza di come distribuirli in una maniera e in un'altra, ma non ho visto grossi passi avanti sulla distribuzione di quei soldi. Anzi, molto probabilmente, qui mi permetto di lanciare un sasso nello stagno sotto quell'aspetto. È vero che quel decreto prevede che ci sono 3 parametri che devono essere retribuiti su quell'aspetto, un aspetto del lavoratore, un aspetto sulla sicurezza e un aspetto sulla qualità del servizio. Ma molte aziende stanno puntando solo sulla questione della sicurezza. La questione della sicurezza del proprio personale comunque è prevista dalla norma di legge che si chiama il testo unico sulla sicurezza dell'81, quindi è vero che giustamente per una maggior sicurezza di quel personale bisogna fare dei investimenti, ma non possono permettere che tutte quelle risorse vengano messe solo per la destinazione della sicurezza. Va sia per aumentare la retribuzione, perché sennò saremo più attrattivi per avere più personale, quindi avere meno disguidi sulla questione delle corse, e l'altra questione comunque, come posso dire, per una qualità di servizio, perché i parametri, quell'accordo sta in piedi su quei 3 parametri. Alcune aziende comunque da loro parte non hanno l'intenzione di distribuire tutta quella risorsa che hanno incassato, ma probabilmente la vogliono spendere per altre risorse che hanno sperso durante. C'è qualcuno che ha dato la disponibilità di spendere anche qualcosa in più di quello che hanno preso, benissimo, non c'è nessun tipo di problema, insomma siamo qua disponibili, ma le problematiche di quel settore sono nate da quel tipo di situazione. Autisti non se ne trovano, il contratto nazionale adesso è chiuso, quindi grosse problematiche sugli scioperi, a meno che non siano avvertenze di sicurezza o altro, non ce ne dovrebbe essere più. Comunque non sono state infinite le operazioni di sciopero, perché comunque siamo sotto una legge che è sul diritto di sciopero, ci sono stati anche dei precetti o altro, quindi insomma sappiamo tutti quello che è successo, quindi non è tutto imputabile a solo a quell'aspetto. Poi i lavoratori, secondo me, se il settore diventa attrattivo e quindi un po' di qualità di vita e una retribuzione abbastanza, come posso dire, in linea con quelle sono le altre retribuzioni, non dovremmo avere quel tipo di problema sulla questione. È chiaro che poi la fa da padrona anche quello che sono, come posso dire, le gestioni interne delle varie aziende e quindi, come posso dire, l'organizzazione del lavoro. Grazie. Lascio la parola. Ecco, siccome siamo parecchi auditi, se riusciamo a contenerci giustamente sui 10 minuti, 7-10 minuti di intervento, riusciamo a completare l'audizione. Prego.
sentite? Sì, c'ero io, mi ero prenotato. Tanto ringrazio l'assessore. Se si presenta, chiedo sempre a tutti di presentarvi per una questione di verbale sono più che altro. Sasha Colautti dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Grazie. Privato. Intanto ringrazio l'assessore della convocazione di questa audizione e anche i consiglieri che hanno permesso che si svolgesse questo dibattito, che penso sia assolutamente importante, ma che mi viene da dire anche per gli aspetti legati proprio alla gestione del contributo regionale di cui si è parlato nei vari interventi, forse questa discussione arriva anche in modo tardivo, perché è evidente, almeno a noi che seguiamo i lavoratori e quella che è la situazione soprattutto legata alla condizione del lavoro e alla modalità con cui le aziende, ma anche la Regione, determinano poi quelli che sono gli aspetti legati proprio alla condizione di lavoro. A me viene da dire, anche rispetto ai contenuti della segnalazione che hanno fatto i consiglieri, della richiesta di questa audizione, riguardano strettamente la governance di questo settore. E questo lo dico intanto perché noi ce lo diciamo, penso che nessuno qui nega, vuole dire il contrario, che questo si tratta di fatto di un settore che deve essere visto come un settore strategico e quindi con una forte governance pubblica. È chiaro che al primo posto di questa discussione vanno messi, in fila alcuni argomenti che per noi sono sicuramente importanti, che sono stati citati. È chiaro che la carenza del personale, la difficoltà di reclutamento, sì, è vero, è un problema nazionale, però anche nel determinare quelle che sono le politiche regionali sul modo in cui i lavoratori che cercano una sostanziale posizione lavorativa vengano poi messi in un quadro favorevole in cui trovano un lavoro che ha determinate condizioni, è un aspetto molto importante e su cui vorremmo anche noi avere qualche risposta, che non può essere soltanto la risposta che danno le aziende, perché poi tra l'altro, come ha detto giustamente qualcuno, anche nell'idea della governance politica di un settore che riteniamo strategico, il fatto che ci siano 4 soggetti con cui si discutono di volta in volta condizioni diverse, condizioni normative diverse, condizioni retributive diverse, alimenta, un piano di difficoltà che a me viene da dire che se poi i vari soggetti dentro TPL e FVG si guardano l'un l'altro, è chiaro che subentra anche quell'elemento, scusatemi lo virgoletto, di competizione di qual è il soggetto che spende meno nel rapporto con i lavoratori o nel rapporto del sistema dei servizi, che è chiaro che per come è anche determinato tutto il passaggio che si è determinato nel 2019 con il contratto di servizio, io qui sono d'accordo con i consiglieri che l'hanno detto, è evidente che un contratto di servizio basato quasi esclusivamente sulle condizionalità e quindi poi sulle penali non può essere lo strumento che gestisce il miglioramento del servizio, perché le aziende sono già dentro un sistema determinato dal contratto di servizio legato al massimo risparmio, dove il primo elemento che abbiamo visto di passaggio sui lavoratori sono anche gli elementi più banali che condizionano l'attività lavorativa e la sicurezza, le penali, la questione dei ritardi, la questione degli incidenti, c'è tutta una serie di elementi ovviamente che caratterizzano anche il contratto di servizio e poi l'immediata risposta delle aziende che si sono strutturate per applicarlo e che oggi, chiaro, determinano una condizione in cui il disservizio viene pagato sia dai cittadini che si vedono giustamente dentro quel paradosso in cui taglio le corse perché così evito di determinare il disservizio, cosa che condivido assolutamente, e poi c'è l'altro elemento che nel momento in cui da una parte per evitare il disservizio provo anche a ridurre, significa che lego strettamente quella condizione in subordine anche a quello che poi è l'elemento di proposta e di condizione verso i lavoratori,
che sono condizioni che io non sto qui a ripetere perché l'hanno detto anche chi mi ha preceduto, il collega della FIL-CGIL, cioè è una condizione che ovviamente riguarda la parte normativa, una parte salariale su cui insomma, io aggiungo la critica forse su una contrattazione nazionale che oggi non risponde più a un quadro, come dire, salariale in cui i lavoratori possano trovare elementi, come dire, di dignità lavorativa, perché è chiaro che oggi i contratti nazionali non riescono più a recuperare nulla e forse anche questo dovrebbe essere un elemento di ragionamento politico. E poi aggiungo, e vado a chiudere per non rubare tempo agli altri, io penso che gli elementi si è parlato molto anche di questo, la questione dell'organizzazione del servizio, dei meccanismi di innovazione e digitalizzazione, intanto pongono un problema di mancata implementazione di servizi, soprattutto quelli innovativi, in aree che sono di fatto rurali o poco servite, pur essendo previste nel piano regionale di trasporti. E poi c'è il tema della frammentazione informativa e digitale, dove le diverse piattaforme, sistemi di informazione rendono comunque difficile anche all'utenza pianificare o comunque seguire i vari spostamenti di servizi e quant'altro. E poi arrivo qua, la questione del coordinamento istituzionale e finanziario, perché io lo ripeto, c'è stata la questione del contenzioso di ripartizione dei fondi nazionali per i rinnovi contrattuali che oggi è stato oggetto di questo accordo e dell'erogazione di questo fondo straordinario. Però anche qui i fondi, soprattutto quando sono destinati al miglioramento del servizio pubblico, o vengono determinati in un quadro di condizionalità stringenti, altrimenti il rischio è quello che noi vediamo oggi, che vengano tradotti in un quadro contrattuale che è molto diversificato nelle singole aziende. Purtroppo il quadro contrattuale è determinato da condizioni di forza e rapporti di forza anche nell'ambito di quelle aziende, o banalmente di salute, cioè io discuto, però in questo momento ti posso dare fino a un certo punto, cioè diventa una sorta di balcanizzazione delle pratiche. E torno al punto iniziale, quando si parla di governance del servizio pubblico, il primo tema è che la balcanizzazione delle pratiche contrattuali e di gestione del servizio deve essere un elemento di priorità della nostra discussione. Grazie. Grazie. Aveva chiesto la parola, prego, si presenta. Buongiorno a tutti, Narduzzi Giuseppe, Orsa TPL, dipendente autista a Riva Udine. Allora, io ho ascoltato con molto interesse gli interventi che si sono tenuti fin qui e per come si sono impostati, per i temi che hanno trattato, diciamo che molte risposte sarebbero già giunte ai quesiti che sono stati posti a inizio questa mattina. Rimane una cosa importante che secondo il mio punto di vista va presa in considerazione. Ad aprile del 2025 questa segreteria provinciale aveva invitato ad un tavolo comune, ad un'assemblea, ad un incontro, i 134 sindaci della provincia di Udine, tutte le segreterie regionali che rappresentano i lavoratori, la politica di maggioranza, la politica di opposizione e tutte le istituzioni presenti sul territorio, al fine di poter affrontare nei minimi termini, nei minimi dettagli, esattamente l'argomento che stiamo affrontando oggi, nel gennaio del 2026. Il problema della mancanza degli autisti non è un problema che nasce negli ultimi mesi, è un problema che si sta trascinando da diverso tempo
e al di là di quelle che possono essere le criticità e i difetti dell'esercizio attuale, le corse che saltano è perché gli autisti non ne vogliono più sapere di guidare i pullman, preferiscono lavorare nel trasporto merci perché l'orario di lavoro è regolamentato in maniera diversa, ci sono 2 giorni di riposo a settimana, in prossimità delle festività non serve chiedere sempre di poter stare a casa con la propria famiglia, perché le fabbriche e le industrie si fermano, di conseguenza anche il trasporto merci si ferma. Lavoriamo 6 giorni su 7, e sono tanti, lavoriamo tutti i festivi, per esempio in provincia di Udine l'unica giornata in cui i pullman non escono dai depositi è il 1° maggio, per il resto noi siamo sempre seduti in corriera. Possiamo affrontare, rischieremmo dal mio punto di vista oggi di fare tutte le relazioni che abbiamo pronte sul nostro tavolo, rischiamo di fare delle fotocopie. Rimane dal nostro punto di vista come segreteria provinciale l'unica strada da percorrere rivedere l'esercizio attuale, perché noi stiamo lavorando in parte con un esercizio che è stato applicato anche nel 2023, che ha portato delle innovazioni. Un tentativo c'era stato i primi di gennaio del 2025 che riguardava la Bassa Friulana, poi si è dovuto fare un po' di retromarcia perché ci sono state delle incomprensioni, degli errori da parte di tutti e abbiamo dovuto fare una specie di retromarcia. Bisogna rivedere l'esercizio perché evidentemente le criticità che l'esercizio presenta ricadono sulla qualità del lavoro che gli autisti sono chiamati a fare ogni giorno. Perché se noi pensiamo che le prime macchine la mattina partono alle 4:50, a 4:45 e le ultime rientrano a mezzanotte, voi provate a pensare quante ore bisogna coprire con il servizio, quanti chilometri, quante corse, quanti turni, ma la coperta è corta perché se comincia a mancare il personale viaggiante, le macchine non escono dai depositi. E chi è comandato in servizio, il più delle volte, è chiamato a fare delle ore straordinarie, che hanno il nome da solo, straordinarie, sta diventando una regola. Dobbiamo prendere in considerazione di come è fatto il nostro territorio. La Carnia, se voi ricordate bene, circa 2 o 3 settimane fa è apparso un articolo che riguardava la Carnia, dove molte frazioni non vedono transitare i pullman come una volta. Bisogna rivedere tutto l'esercizio, decidere cosa tenere, come tenere, in modo tale da rendere l'esercizio più efficiente e attraverso la revisione dell'esercizio riuscire a migliorare le condizioni di lavoro degli autisti. Perché la settimana, 6 giorni lavorativi, con una media di 12-14 ore al giorno, sabato compreso, la settimana è lunga. Bisogna rivedere la parte economica degli autisti, vanno rivisti gli accordi di secondo livello che da noi sono fermi dal 2007 e teniamo sempre in considerazione che in sede di rinnovo di contratto nazionale, a fronte di aumenti salariali che non sono così gratificanti, le categorie datoriali chiedono sempre più flessibilità al lavoro degli autisti. Quindi diventa complicato fare questo mestiere. E non è più una scelta di vita come poteva esserlo 30 anni fa. Però c'è qualcosa che non funziona. Grazie. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Prego, ormai dopo darò la Del parola. Fabbro Elena, vice segretario di Orsa Trasporti e dipendente presso Riva Udine con mansione di autista. Allora io vorrei fare un breve accenno a quelli che sono gli aspetti che riguardano la parte femminile in servizio all'interno del TPL e con mansione di autista. Seppur in netta miglioranza, negli ultimi anni sempre più donne si sono avvicinate a questo lavoro.
Molte di noi hanno famiglia e, soprattutto per coloro che operano nel settore extraurbano, gli orari di lavoro, le molteplici ore che le costringono fuori casa, rendono obiettivamente difficile poter coniugare la vita lavorativa con le incombenze legate alla famiglia, dovendo spesso delegare la cura, la crescita e l'educazione dei figli a soluzioni alternative e dispendiose. La carenza di personale di cui si è tanto parlato si traduce spesso anche sull'impossibilità di poter chiedere permessi o una giornata di ferie per effettuare visite mediche specialistiche, anche periodiche, anche atte alla prevenzione. Gli ormai obsoleti tempi di percorrenza delle corse non ci consentono, in caso di necessità, di poter usufruire di servizi igienici, tra l'altro assenti in varie residenze e ove presenti risultano fatiscenti. Ultimo, ma non per importanza, l'aspetto della sicurezza a bordo dei mezzi. Noi donne, infatti, siamo più facilmente soggetti ad attacchi verbali offensivi e sessisti che comunque non hanno meno valore di un attacco fisico. Grazie. Grazie, prego. Antonio Pittelli, segretario generale FIT-CISL, ringrazio il Presidente, l'assessore e i consiglieri Capozzi e Pozzi per gli interventi che hanno fatto. Allora, quando si parla di mobilità su TPL si parla di un sistema molto complesso che non può essere, come dire, frammentato, no? Perché è un sistema che riguarda tantissime fattispecie di realtà orografiche, di cittadinanza, di spopolamento, di diritti del lavoro, di retribuzioni. È veramente un sistema particolarmente sfaccettato che però si tiene unito insieme, garantendo quello che è il diritto fondamentale costituzionale, quello della mobilità. Se non si parla da questo principio si rischia di perdere un po' il senso di orientamento, no? Si deve fare mobilità ai cittadini e rispettare i diritti di chi ci lavora all'interno. Questo è un equilibrio costante che dobbiamo veramente sempre e tutti. Allora, riguardo al TPL della nostra regione, visto che si è anche accennato alla questione delle future province ed eventuali spacchettamenti che ci potrebbero essere di bandi o meno, noi come federazione, non è una novità, siamo per le aggregazioni in generale. Perché? Perché è molto più, cioè obiettivamente rispetto a un contesto italiano dove abbiamo estreme frammentazioni, Emilia Romagna, Toscana, Campania, potete fare 1000 esempi, il sistema aggregante dà molte possibilità e facilitazioni per vari punti di vista. Noi come federazioni sindacali per trattare con un unico organismo e quindi c'è più facile fare avere delle facilitazioni di pesi anche, no? Come di poter riuscire ad avere un risultato, ma soprattutto dal punto di vista aziendale per il fatto che avere un unico bando permette di organizzarsi in maniera molto più efficiente ed efficace per tantissime cose, prima fra tutti il contenimento dei costi che poi se sono mantenuti possono essere poi redistribuiti nella loro ricchezza fra tutte le cose anche fra il personale. Sono d'accordo con i colleghi più o meno in parte con alcuni, però sono d'accordo tendenzialmente riguardo al fatto che il servizio pubblico, si parla di Udine ma non è solo Udine, chiaramente viene perturbato dalle realtà occupazionali di tenuta di un sistema che è estremamente difficile non solo nella nostra regione, per tantissime motivazioni. La fase reddituale innanzitutto, perché è vero che un contratto nazionale che deve soddisfare in tutto il territorio nazionale aziende micro e aziende macro, questo sicuramente porta delle difficoltà a poter garantire a tutti quelle aspettative retributive che si aspettano, perché chiaramente un costo che ha un delta rispetto a un'azienda grande non potrà quasi mai essere rispettato facilmente da un'azienda micro. Abbiamo realtà in Italia che hanno 3 dipendenti, come l'abbiamo che ne hanno 1500. Quindi questa è la prima difficoltà. Per questo l'importanza degli accordi di secondo livello veramente è una questione di estrema importanza ed efficacia, perché buoni accordi di secondo livello fatti a livello territoriale ci permette di andare a risolvere quelle problematiche di contratto nazionale che devono soddisfare un arco molto importante come quello nazionale. Dove sta qua la difficoltà che chiaramente si ha ovunque, ma in questo caso qua nella nostra regione?
La Regione, e qua bisogna scagliare una freccia perché a favore anche, perché non tutto è male, no? Cioè questa Regione rispetto ad altre ci ha investito sopra. Da sempre, diciamo, no? Siamo una regione fortunata, quindi insomma siamo una regione ricca, si è creduto sul sistema. Dove sta il problema? Che le realtà regionali sono 4, seppur c'è un consorzio di governance che però obiettivamente non governance, e quindi diciamo delle difficoltà da questo punto di vista qua, e ogni azienda fa un po' in base alle sue politiche aziendali come crede. Questo ci pone a un doppio livello di difficoltà. Il primo livello è che hanno delle libertà, giustamente, perché arrivano dal codice civile, quindi chi siamo noi per andare contro il codice civile, però sicuramente possiamo chiedere un impegno politico alle aziende di dire no, abbiamo un piccolo capitolato di spesa destinato a delle cose, pretendiamo che sia destinato a quelle cose. Questo non avviene sempre, per tanti motivi, rientra nelle libertà civilistiche, quindi dal punto di vista normativo nulla da eccepire, ma dal punto di vista politico sicuramente qualcosa da eccepire c'è. Quindi prima difficoltà. Seconda difficoltà, anche dal punto di vista delle relazioni occupazionali dipendenti dal datore di lavoro, le 4 aziende hanno caratteristiche estremamente differenti e quindi capita che si riescono a raggiungere obiettivi positivi in un'azienda e si ha grosse difficoltà, ma grossissime difficoltà a raggiungere quegli stessi obiettivi orizzontali nei confronti di un'altra azienda, però facente sempre parte del consorzio TPL-FVG. Okay? Questo dal punto di vista politico di relazioni industriali e non solo, crea un problema di fondo, di origine, okay? Fondamentale, perché per quanto si possa fare attività di lobbying da stakeholder che si occupano di lavoratori nei confronti di chi questa governance ce l'ha in mano, cioè sulla regione, e si riesca ad avere anche dei buoni risultati, questi risultati non si riescono a distribuire in maniera equanime fra tutti i lavoratori del TPL perché non c'è una governance sopra le aziende, e parlo di TPL-FVG, che possa imporre, perché non lo può fare, niente in maniera orizzontale. E questo è un problema. Si è parlato di accordi di secondo livello, giustamente, e della parte fondamentale di questa materia. L'importanza di un accordo di secondo livello quando c'è un contratto nazionale così orizzontale rispetto all'azienda, dove sta? Dove tu puoi fare delle attività di politiche rappresentando i lavoratori, dove puoi dire sì, avete un piccolo bagaglietto di soldi in liquidità che potete destinare a quello che volete. Ok? Allora noi, come attività di lobby, no, nel senso generale, assessore, non così libertario, diciamo, no, ma avete un capitolo che potete spendere. Noi vi chiediamo di darne una parte al sostegno del sistema, che vuol dire a chi questo sistema lo tiene in piedi, cioè gli autisti, i meccanici, i lavoratori di front desk, gli amministrativi, perché non ci sono solo gli autisti, è un sistema complesso che va sostenuto in maniera totale, perché come non si trovano autisti, non si trovano meccanici, non si trovano amministrativi, è un sistema che sta un po' collassando, ok? Ma oltre a questi soldi che la Regione riesce a dare in mano, abbiamo anche alcune aziende pubbliche e private che hanno, nella loro capacità ed efficienza e bravura, hanno anche trasformato questa bravura in utili di esercizio. Anche questa è una fetta che dal nostro punto di vista andrebbe redistribuita. Per questo siamo rimasti un po' scioccati da alcune posizioni, specialmente delle aziende che hanno dell'azionariato pubblico, e parlo dei comuni, che hanno preso posizioni, gli azionisti, quindi i comuni, dicendo no, questa ripartizione degli utili deve andare a chi queste azioni le possiede, e quindi i comuni. Ripeto, civilmente è tutto esatto, non c'è niente da eccepire, ok? Ma manca la parte politica, ok? Siamo tutti d'accordo che queste aziende di proprietà pubblica che producono degli utili devono vedere i loro utili trasferiti nelle casse di chi li detiene, cioè dei comuni che sono cariche elettive, eccetera, eccetera, o preferiamo, visto che il sistema sta obiettivamente collassando, utilizzare almeno una parte di questi utili e redistribuirli, a parte 9 milioni destinati dalla Regione,
fra chi questo sistema lo tiene in piedi. Questa è una questione importante sulla quale bisogna fare una riflessione. Se veramente si ha un'idea da punto di vista delle istituzioni pubbliche di cos'è il TPL. Il TPL è un sistema che permette di garantire quel diritto costituzionale fondamentale che è il diritto alla mobilità. E se si parte da questo si può fare un ragionamento distribuito che vada anche ai lavoratori. Una questione riguardante le aree interne, mi collego a quanto detto, allora, si è sottovalutato molto negli anni la potenzialità che ha il trasporto pubblico locale sulle aree interne, perché obiettivamente si sta vivendo in regione uno spopolamento a tassi accelerati per vari motivi, ma sicuramente accelerati perché vi è stata una lentezza di prospettiva rispetto alla mobilità TPL sulle aree interne. Parlo del Pordenonese, parlo del Tarvisiano, della Carnia, tutte le nostre aree interne, perché c'è rispetto a una media regionale di chilometraggio, se noi andiamo a vedere delle statistiche, siamo un po' bassi e questo si ripercuote chiaramente su tutto quello che è lo spopolamento delle aree interne, i servizi e quello che viene a mancare. Una cosa sugli scioperi. Diritto fondamentale, costituzionalmente previsto, da noi regolato da una norma molto stringente, a tratti troppo, regolato da una commissione che adotta sempre più un atteggiamento ultra attenuante, devo utilizzare bene le parole perché se non si parla di queste cose qua si è sempre a rischio, ma si dovrà arrivare a una riflessione, e parlo a livello generale, sul fatto che chi può indire questo sciopero, perché se no il rischio è qua, cioè chi può indire questo sciopero? Le regole di ingaggio, quali devono essere? Perché se no si rischia una frammentazione del diritto di sciopero, cari colleghi, che diventa rischiosissima, va a delegittimare lo sciopero, va a delegittimare quello che è il diritto fondamentale, si rischia, come è capitato, che ci siano talmente tanti scioperi, non parlo solo del TPL, parlo anche di ferrovia, parlo in generale, che si trova difficoltà a trovare quelle caselle libere nelle quali il giornate si possa fare lo sciopero perché la Commissione giustamente interviene, e un po' il diritto viene un po' frammentato. Sulla qualità del servizio, anche qua va scagliata io insomma sono sempre molto critico, le aziende lo sanno, cioè io sono diretto, sono molto lineare sulle cose. Obiettivamente a livello di qualità di servizio siamo una regione rispetto ad altre, chi viaggia lo sa, che può dire che ha una qualità degna di questo nome, cioè non c'è una grande discrasia fra la domanda e l'offerta dal punto di vista qualitativo, e quindi però alcune cose vanno dette. Sugli appalti è da fare molta attenzione, perché è vero che il contratto di servizio prevede una percentuale che possa essere data in appalto per alcune fattispecie di zone. Io capisco che quelle più difficoltose le aziende preferiscono dare in appalto per motivi di costi, ma l'attenzione che dobbiamo porre su questi appalti è che il servizio, cioè perché il contratto di servizio che parla anche di qualità, la qualità del servizio che viene data dalle aziende che danno l'appalto, poi chi appalta deve garantire la stessa qualità. Perché se no rischiamo che già delle zone fragili dove diamo il servizio in appalto, che già sono fragili perché hanno poco servizio, sono trascurate, rischiano di cadere anche dal punto di vista della qualità. Allora, concludo sulla questione di come sia cambiato il servizio di TPL specialmente urbano. Ed è vero che è stato stravolto nel tempo, Noi adottiamo accorgimenti vecchi degli anni 90 ancora un po'. Le città e la viabilità sia urbana che extraurbana è stravolta, la storia l'ha stravolta, è tutto cambiato, specialmente nel trasporto pubblico urbano, rispetto a qualche anno fa è veramente cambiato il modello urbano che si trova all'interno, e di pari passo però non si è trasformato quello che è il servizio del TPL specialmente urbano, perché ci sono delle difficoltà oggettive, le tempistiche sono una. Le tempistiche chiaramente rispetto a una volta vanno adeguate, perché
C'è di tutto, su qualsiasi strada abbiamo di tutto, sono state strade ristrette, fatti parcheggi, monopattini, le biciclette, le zone pedonali, i cambi unici, i sensi unici che vengono stravolti ogni volta. Cioè va veramente ripensato, ci vuole sì qua un'idea razionale, accentrata, un ingegnere, cioè la figura che poi sarebbe anche prevista per pensare di quello che è la mobilità all'interno di questa nuova realtà urbana che si sta trasformando e si trasformerà sempre di più. E per quello lì si serve ripensare la mobilità TPL. A questo serve, perché è stata stravolta. E concludo con un argomento che è stato sfiorato. Fra le tante motivazioni perché non si trovano autisti, e sicuramente sono, guardate, sono le classiche. La parte reddituale è la prima. La seconda è il tipo di mestiere, turni di lavoro, nastri lavorativi impegnattivissimi, vita lavoro, vita privata, famiglie, ok. La terza è le aggressioni, purtroppo ce lo dimostra la realtà oggettiva dei fatti quotidiana ormai, no? Ormai le sensibilità sono cresciute, spero che anche a livelli di tutte le prefetture regionali, non solo, perché solo Udine ha dato una risposta seria fino adesso, si accorga sempre di più che è un problema molto serio, che non può essere lasciato solo ai lavoratori o all'azienda o alla regione, è un discorso collettivo, va risolto insieme. Se no, altrimenti non c'è soluzione. Ma uno dei problemi maggiori è la patente, ma non il conseguimento della patente. E qua c'è un problema normativo, qua dovrà intervenire il legislatore. Non è pensabile che la patente personale di un lavoratore sia legata in maniera stretta, indivisibile, pericolosamente associata a quella del mestiere che fa. È impensabile questo, perché non è possibile che il lavoratore, anche nel suo tempo privato, se fa qualcosa che, anche per non causa sua, gli va a incidere sulla sua patente, ricada automaticamente sul tipo di mestiere. Come il contrario, se il lavoratore fa qualcosa che in servizio, magari anche non per colpa, ma la quale non colpa si capisce dopo 3-4 anni, vede questa colpa incidere sulla sua patente personale, sulla sua vita privata. Questa roba qua va risolta ed è un problema legislativo. Grazie. Chi era prenotato? Prego. Buongiorno, Grosso, segretario regionale UGL FNA. Io ho ascoltato con molta attenzione anche i miei predecessori. Premetto che ho fatto questo mestiere, questa professione per 35 anni e so benissimo quello che è successo da 35 anni a questa parte, come è andato a finire purtroppo il trasporto pubblico locale. Pur condividendo in grandissima parte quelli che mi hanno preceduto, cercherò di essere molto più stringente, perché non vale la pena, insomma. Le aziende, in particolare Udine, dicono che non trovano autisti. Allora vorrei che qualcuno mi spiegasse come mai che le aziende che lavorano in subappalto per queste aziende gli autisti li trovano. Forse perché li trattano un po' meglio, o forse perché li pagano un po' di più. Visto che avevamo già avuto un contenzioso a Udine, stanno applicando un contratto nazionale di lavoro di categoria un po' diversa da quelle altre 3 che fanno parte dello stesso consorzio. Tutto ciò si riverbera poi sulla questione dei carichi di lavoro. È normale che se non trovi personale il lavoro deve essere fatto da qualcuno e automaticamente aumentano i carichi, aumenta lo stress, aumenta la pericolosità anche, diciamo così, del personale viaggiante, soprattutto di quello viaggiante, per garantire un minimo di efficienza, chiamiamolo minimo. Per quanto concerne il contributo regionale, da parte di questa sigla ricalco la mano, diciamo così, non ritiene sia possibile e concepibile
assistere che 4 aziende facenti parte dello stesso consorzio applicano 4 sistemi di riconoscimento, uno diverso dall'altro. Un altro piccolo dettaglio: abbiamo avuto personale che è arrivato da altre aziende e non si è visto riconoscere il parametro di provenienza, cioè sono stati messi a parametri base e sappiamo benissimo che i parametri base non è che diciamo così, possono permettere una vita dignitosa né per il dipendente stesso né per la propria famiglia. Ma quello che mi preme, e qui diciamo così, sottolineare, è già stato più volte detto in qualche anno, negli anni precedenti, purtroppo le aziende hanno perso la finalità di carattere sociale per il quale diciamo così, sono state create, sono state costituite, sono state. E ho visto benissimo la differenza dalla 2097 a quella ultima diciamo, legge regionale sul riordino del trasporto pubblico locale. Infatti le aziende, come diceva anche chi mi ha preceduto, stanno guardando solo e esclusivamente il lato economico / utili. Basta prendere i bilanci e verificare i patrimoni economici, tipo gli accantonamenti straordinari di ogni azienda. E con questo ho finito. Grazie. Chi si era prenotato? Ci sono altre prenotazioni? Oppure chiedo ovviamente se qualcuno che è online vuole intervenire. No. Se non ci sono altre richieste di interventi, inizio a dare la parola ai consiglieri. Prego, consigliere Conficoni. Sì, grazie Presidente, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti ad arricchire il dibattito e a dare maggior senso a questa audizione che alcuni colleghi hanno meritoriamente promosso in seguito a queste criticità che si sono manifestate e che sono state confermate, diciamo, dalle relazioni che abbiamo in qualche modo ascoltato. Condivido in pieno un assunto che ho sentito, e cioè che il servizio di trasporto pubblico locale svolge un ruolo fondamentale per assicurare il diritto alla mobilità. La nostra regione, è vero, va riconosciuto e va rivendicato da tutti quelli che l'hanno governata, offre un livello di servizio superiore a quello di altre realtà, ha dedicato maggiore attenzione al trasporto, e però i problemi non mancano. Sono problemi che da quello che si è capito ascoltando chi è intervenuto sono in particolare legati alla carenza di autisti. È un tema delicato, complesso da affrontare, che riguarda peraltro anche altre figure professionali. Ne abbiamo parlato molto spesso per quel che riguarda la sanità, ma anche il trasporto giustamente rivendica e merita la giusta attenzione. Noi l'abbiamo richiamata l'attenzione su questo tema anche nel corso della discussione dell'ultima legge di stabilità, perché effettivamente con i fondi che la Regione ha assegnato alle aziende, almeno in alcune realtà, mi risulta l'ATAP di Pordenone, sono stati dati degli incentivi agli autisti che hanno aumentato, che stanno aumentando la loro busta paga. Però da quello che ci è stato detto, ma chiedo per l'appunto conferma di questo, questa condizione economica migliorata è temporanea e dovrebbe scadere alla fine di quest'anno. Allora, le domande rispetto a questo punto sono queste. La Regione ha intenzione di dare continuità a questa iniziativa che è stata
finanziata con i fondi che ha assegnato alle aziende. Le aziende, oltre a quella di Pordenone, le altre stanno impiegando questi fondi per incentivare gli autisti, oppure c'è una disparità a livello, diciamo, aziendale e quindi territoriale. Quindi chiaramente queste domande sono rivolte sia all'assessore che ai presidenti delle società, se sono, mi pare che siano presenti e collegati, ed eventualmente anche alle rappresentanze dei lavoratori rispetto alla conferma, diciamo, di questi incentivi. Poi chiaramente le criticità sono legate anche ai rapporti tra le aziende che si sono consorziate in TPL FVG, perché mi risulta che tuttora ci siano delle divergenze per quel che riguarda il riparto dei fondi assegnati dalla Regione per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di servizio. Allora anche qui la domanda ai presidenti delle aziende e alla Regione è questa: ci sono delle cause che le aziende hanno intentato tra loro per risolvere questa situazione? Se sì, a che punto siamo? È possibile arrivare a una soluzione politica che faccia venir meno questo tipo di conflitto che c'è tra le diverse aziende? Poi l'altro aspetto è che chiaramente queste aziende, proprio per il particolare ruolo che svolgono, meritano il massimo sostegno da parte della Regione. Alcune sono anche pubbliche e quindi sono un patrimonio dei cittadini. Allora qui con la delibera 588, mi sembra, del 2023, la Regione aveva aperto la possibilità di riconoscere alle aziende del trasporto, a TPL FVG, i fondi che le aziende devono spendere per il rinnovo del parco mezzi, ma che l'introito di alcuni contributi statali ed europei consente in qualche modo di risparmiare, perché vengono utilizzati questi fondi per il rinnovo dei mezzi. Allora qui, per dar seguito a questa possibilità contenuta nella delibera, mi pare che si debbano fare delle convenzioni. Allora io volevo capire se queste convenzioni sono state effettivamente stipulate e in caso non lo siano, come mi sembra, anche come mai, diciamo, questi fondi non sono stati assegnati, sono bloccati, o a che punto è, diciamo, quest'iter. E chiaramente anche qui chiedo non solo alla Regione ma ai presidenti delle aziende. Poi c'è un ultimo punto che volevo toccare, che riguarda i servizi marittimi, perché quest'anno è un tema che si collega, perché TPL FVG eroga anche questo tipo di servizio, e è stata bandita una gara. Però volevo domandare: ma come mai questa gara riguarda solo una parte dei servizi, mentre altri non sono stati messi a gara? Perché se il criterio era quello di migliorare in termini di efficienza il servizio per i cittadini, avremmo dovuto arrivare a una gara per per tutti i servizi erogati. Invece non è così, perché dalla delibera adesso mi ero appuntato anche il numero della delibera, se vuole glielo dico. La delibera è la numero 1166 del 2025, alcuni servizi vengono messi a gara e altri no, così è scritto nella delibera. Comunque vedo che scrolla la testa, per cui mi darà una spiegazione rispetto a questo punto. Grazie. Allora, qui ci sono più domande specifiche. Chiedevo se alle domande che sono state poste volete rispondere, oppure lascio la parola all'assessore. Comunque pensa che abbiano interpellato i presidenti. Se volete intervenire, alcune sono della Regione, alcune sono, in teoria le domande in questo momento dovrebbero essere rivolte agli auditi, però è chiaro che l'assessore è stato coinvolto e risponderà. Prego comunque. Allora, buongiorno, innanzitutto io sono Maurizio Marzi, sono il presidente del TPL e il presidente di Trieste Trasporti. E tanta carne al fuoco, tante cose interessanti. Volevo ringraziare i consiglieri che hanno chiesto questa commissione, perché sono temi molto interessanti. Naturalmente fra di noi
operatori, con i sindacati se ne parla spesso, insomma abbiamo tante occasioni, ma è giusto che il Consiglio regionale si faccia un po' il quadro della situazione. Ringrazio naturalmente l'assessore, il Presidente della Commissione e tutti gli uffici per la disponibilità e per l'ospitalità. Naturalmente ci sono tantissime cose, io parlerò di alcune, poi i tecnici e i dirigenti, gli amministratori delegati affronteranno anche altri temi che abbiamo sollevato. In termini generali, le cose che sono state dette oggi sono cose che tutti quanti noi conosciamo molto bene, sono all'attenzione di TPL, sono all'attenzione dell'assessorato, dei dirigenti, degli uffici, di tutte le aziende da sempre. Io faccio un volo d'uccello per dare degli spunti. Il tema principale, il grande tema è la carenza di autisti. Da lì discendono un po' poi tutti i problemi di cui abbiamo parlato. Io concordo con gran parte delle cose che sono state dette dai sindacati, dai lavoratori che ogni giorno sono su strada. Credetemi, non lo faccio per prendere facili consensi, ma c'è veramente un'attenzione, un ringraziamento nei confronti dei lavoratori che quotidianamente scendono in strada e fanno un lavoro che è veramente molto difficile, molto complicato, in condizioni complicate. E questo l'abbiamo tutti chiarissimo. Uno dei nodi che è stato sollevato è il tema del rapporto fra il TPL e le 4 aziende. Allora là bisogna essere molto chiari. Forse io dopo ho scantato alcuni termini, alcuni spunti che non so se tutti gli altri li conoscono, perché fra di noi li conosciamo benissimo, forse i consiglieri non hanno chiaro. TPL nasce quella volta per fare la gara, perché per vincere un concorrente che era un concorrente privato era necessario avere un soggetto unico che partecipasse alla gara. C'è chi all'interno del TPL crede e pensa che ci possa essere un ruolo sempre maggiore di questo consorzio nella gestione delle questioni del trasporto locale, e c'è chi invece ritiene che ci sono delle specificità così particolari azienda per azienda che diventa difficile un coordinamento specifico, puntuale sulla gestione, e che quindi il TPL deve svolgere una funzione un po' più generica su alcuni aspetti. Certamente il TPL fa l'interfaccia diretto con la regione non parla con le singole aziende, parla con TPL, tutta la documentazione la chiede a TPL, tutte le lettere le scrive a TPL, risponde TPL, che poi a sua volta si interfaccia con le varie aziende. TPL svolge altre funzioni, abbiamo appena approvato un piano industriale importante che progetta l'attività di TPL per i prossimi anni, cercando di fare qualche economia di scala, ma su servizi innovativi molto importanti di cui avremo modo di parlare, adesso non vado nel dettaglio perché porterei via tempo. È vero, è stato anche detto poi però che le aziende hanno delle specificità molto particolari. Faccio un esempio. Tutte le altre 3 aziende, quindi Udine, Pordenone e Gorizia, hanno quasi metà del servizio urbano, metà del servizio extraurbano. Trieste, che è la più grande, ha tutto il servizio, il 100% del servizio urbano. Sono 2 mondi di esercizio, e insomma, i lavoratori, gli autisti, i conducenti lo conoscono benissimo, molto diversi, con esigenze diverse, con mezzi diversi. Una cosa sono i pullman e una cosa sono gli autobus. Pensate in termini di sicurezza. Una cosa è proteggere un conducente su un autobus, dove gli fai la paratia alta, lo riesci a chiudere bene dentro, quello che noi stiamo facendo e tutto il TPL sta facendo sui bus urbani. Molto più complicato è proteggere un autista sul pullman, perché ha bisogno di altri spazi, di altre visibilità, perché deve vedere la strada in maniera diversa, è completamente diverso. I servizi di pullman sono completamente, basta pensare che bisogna stare seduti, i tempi di percorrenza sono diversi, mentre nel bus si sta anche in piedi, cioè sono 2 concetti completamente diversi, 2 esigenze diverse. Il personale di Trieste Trasporti ha dei specifici problemi di tempi, di tempistica, di turnazioni dovuti a un traffico esclusivamente urbano, mentre giustamente le altre aziende hanno sia l'uno che l'altro, perché metà del servizio è extraurbano con tutto quello che comporta. Quindi ci sono effettivamente, immaginate coprire una provincia come Udine, come la Carnia, come la provincia udinese rispetto alla provincia triestina, sono 2 cose completamente diverse, quindi questo chiaramente rende indispensabile una gestione più localistica del servizio, perché è quasi nelle cose. Sentivo una battuta sui termini degli utili dell'impresa. A parte Udine, le altre aziende sono di proprietà pubblica.
e a Udine ha un'importante quota pubblica. Questo è il codice civile, signori, non c'è, in base al codice civile il socio decide la destinazione degli utili. C'è poco da fare, poi sì, si parla di la politica potrebbe fare, lo faccia se ritiene di doverlo fare, ma i comuni decidono autonomamente in base al codice civile cosa fare degli utili. Però voglio ricordare, ma gli amministratori qua lo sanno, che gli utili delle partecipate, come per esempio la Triste Trasporti per il Comune di Trieste, sono entrate che vanno in parte corrente. La parte corrente, i comuni hanno bisogno di soldi in parte corrente perché servono per pagare soprattutto altri lavoratori, servono per pagare gli stipendi, servono per pagare le uscite in parte corrente, che sono in gran parte poi stipendi. Quindi è vero, sì, c'è un problema, c'è una questione di gestione di questi utili che, ripeto, appartiene a aspetti che con noi come dirigenti di queste aziende abbiamo, tra virgolette, subiamo in qualche maniera, però ricordo che comunque vanno in gran parte, quasi dell'esclusività, penso di poterlo dire, per pagare i lavoratori delle amministrazioni locali che hanno bisogno di queste entrate per poter essere assunti, pagati o stabilizzati, eccetera. Sono cose che conosciamo anche molto bene, però ripeto, sono questioni che appartengono al codice civile e a scelte politiche che non appartengono ovviamente in nessun modo alle aziende. Il problema delle risorse, sì, c'è, è importante, nel senso che voi sapete che il contratto collettivo è nazionale, anche lì le diverse aziende, in base alle loro possibilità, alle loro capacità, alla massa del servizio che riescono a erogare e quindi al patrimonio e al capitale che riescono a gestire, fanno delle contrattazioni di secondo livello che sono lasciate naturalmente, evidentemente, alle sensibilità di ogni azienda. È difficile dall'altro calare, proprio per la diversità del tipo di servizio che viene svolto, calare delle regole che riguardino tutti, e se domani la Regione, perché di nuovo è una scelta politica, deciderà che la prossima gara dovrà farla un consorzio di nuovo, in cui però in cui poi insomma il consorzio diventa un soggetto che poi anche gestisce operativamente le cose, queste di nuovo sono scelte che farà la politica liberamente, e le aziende poi si dovranno organizzare in base alle scelte che farà la politica. Questo, chiaramente anche questo è un tema che non dipende direttamente da noi. Per quanto riguarda, chiudo come quadro generale, per quanto riguarda di nuovo il problema degli autisti, sì, noi l'abbiamo chiarissimo che il tema contrattuale c'è, però la nostra esperienza, poi parleranno anche gli altri, la nostra esperienza ci dice che in realtà è proprio un sistema culturale che sta cambiando. Come non si trovano autisti, non si trovano camerieri, non si trovano camionisti, tutto ciò che prevede nella vita turni, turnazioni, domeniche, festivi, eccetera, oggi non è appetibile dal punto di vista di evidentemente una società che non si avvicina a questo tipo di lavoro. Non è soltanto una questione, perché poi non puoi dare 3.000 euro al mese, cioè, adesso non voglio parlare di cifre, ma è chiaro che ci deve essere comunque un rapporto fra la retribuzione e il lavoro che viene svolto, no? E l'esperienza, ma lo diranno magari anche loro nello specifico, l'esperienza insegna che anche offrendo in certi casi particolari sulla montagna e così via, e anche una premialità maggiore, si hanno enormi difficoltà a trovare conducenti. Io mi raccontavano che fino a qualche anno fa, quando facevano i bandi, c'erano 200 persone al Broletto a Trieste e adesso se ne vengono 25, è tantissimo. Quindi questo è il vero tema che tutti dobbiamo proporci, il vero tema, che ripeto non riguarda solo il trasporto pubblico, riguarda per esempio anche il trasporto di merci, eccetera, è coprire il turnover dei conducenti. E questo è il vero problema. Tante volte, questo lo devo dire, sì, anche noi usiamo in minima parte qualche esternalizzazione del servizio, ma questo ci ha permesso di fare cosa? Di liberare spazi di ferie, di permessi ai dipendenti che se no erano tutti presi e stretti perché i turni non permettevano di lasciare un pochettino più di spazio agli autisti. In questa maniera, con una riorganizzazione dell'esercizio dei turni, siamo riusciti a dare un pochettino più di ferie, di permessi straordinari ai vari conducenti che ne avevano bisogno, e abbassando anche un po' la tensione sindacale, perché naturalmente questo è un tema molto importante. Lo sforzo c'è, è enorme, e ci tengo a dirlo, è fatto sempre in strettissima collaborazione con la Regione,
con l'assessore e con la parte tecnica, con il direttore e la direttrice. Strettissima cosa vuol dire? Vuol dire quotidiana, per capirci, cioè non c'è nulla che venga fatto nell'ambito del TPL che non sia, ma anche spostare una fermata, per capirci, anche quando ci viene chiesta una linea in più, per capirci, o quando chiediamo di spostarne un'altra, è tutto sempre fatto in strettissima collaborazione con la Regione. La Regione ha fatto uno sforzo importante, ha fatto uno sforzo sia in termini della sicurezza, ricordo che l'assessore Roberti ha messo diverse centinaia di migliaia di euro per cercare di mettere nelle varie province delle guardie giurate sugli autobus, chiaro che non risolve il problema, ma dà un senso di un'attenzione nei confronti dei lavoratori e degli utenti, perché chiaramente i problemi ci danno anche agli utenti, e un'attenzione massima con le forze dell'ordine, con la questura, con i prefetti. Abbiamo fatto diverse riunioni, ognuno nelle sue prefetture, io ho partecipato evidentemente a quelle di Trieste, per cercare di capire. Naturalmente la cosa che è venuta fuori, ripeto, tanto per capirci, è che una cosa sono gli autobus urbani, che noi riusciamo a proteggere con delle paratie alte fino al soffitto, e diverso invece, molto più complicato, è il problema degli autobus, dei pullman extraurbani, che sono più complicati per mille motivi. Da questo a tutte le politiche delle tariffe, quindi c'è uno sforzo quotidiano che secondo me, ripeto, è anche stato detto anche da altri, obiettivamente poi rende un servizio che è quello regionale di qualità. Si può sempre fare meglio, si deve fare meglio, si deve lavorare di più, si deve lavorare con i sindacati per cercare di risolvere questi problemi. Non voglio, e poi vi taccio, non voglio sottrarmi al tema dei cosiddetti 9 milioni, cioè della parte della regione. Ecco, deve essere chiara una cosa, perché per noi è chiara, per i sindacati è chiara, per gli uffici è chiara, non so se è chiara per tutti i consiglieri. E funziona così, viene fatto un contratto collettivo a livello nazionale, perché è nazionale. Se il governo, quale che sia, decide di fare un aumento, poi questo aumento viene scaricato sulle casse delle singole aziende locali. Allora cosa ha detto il governo? Vi rimborso una parte, non tutto, vi rimborso una parte degli aumenti che vi faccio, ok? Perché poi li pagate voi e quindi ve li rimborso. Per anni è andata avanti così, quindi il governo mandava alla regione delle risorse e la regione le distribuiva pro quota alle varie aziende in base ai costi che le aziende avevano per gli aumenti per il personale. Per motivi che non sto qua adesso a sondare, un bel giorno, qualche anno fa, hanno deciso che queste risorse non dovevano più essere distribuite alle aziende, che continuavano invece a pagare gli aumenti ai dipendenti. Quindi le aziende hanno pagato tutti gli aumenti previsti a livello romano ai dipendenti, ma non hanno ricevuto, sono state bloccate queste risorse che dovevano essere stornate dal governo alle aziende. Alla fine si è chiuso un contenzioso con un accordo per cui la Regione ha messo a disposizione queste risorse, evidentemente con una norma che conoscete, prevedendo che una parte di esse venga data ai lavoratori, venga messo per migliorare il servizio e così via. Là di nuovo torniamo al punto di partenza, quello che è un po' stato detto, e cioè che ogni azienda, ma questo è inevitabile perché questo prevede, perché il meccanismo è così, le aziende sono libere, indipendenti, non rispondono al TPL perché non è previsto dalle normative e dal sistema del codice civile, per cui ogni azienda sta facendo le sue, alcune hanno già chiuso, altri sono avanzate di trattative per trovare la modalità migliore per distribuire queste risorse ai lavoratori. Chiudo dicendo che l'auspicio è credo che in tempi relativamente brevi tutte quante chiuderanno nel modo che verrà concordato con i sindacati e con le forze sociali. Insomma, questo è un po' il quadro generale. Io chiedo scusa, sono stato un po' a volo d'uccello, mi fermo qua e sono a disposizione per altre domande, ma poi ci sono i tecnici che risponderanno più puntualmente di me su alcuni aspetti specifici. Grazie. Grazie. C'era qualcun altro che vuole intervenire sulla domanda? Prego allora. Allora, Agnello Semplice, amministratore delegato di TPL FVG e amministratore delegato di Trieste Trasporti. Ora, non saprei veramente, insomma, ora provo a rispondere alle cose, poi magari qualcuno mi sfugge, ma sono a disposizione se qualcosa mi è sfuggito. Insomma. Allora, intanto il contesto generale. Il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, lo dobbiamo dire senza... Cioè perché sento dire un po' di qua, è un servizio eccellente. Cioè qui stiamo parlando di una cosa che a livello nazionale è riconosciuto come eccellente e quando dico che è riconosciuto come eccellente lo dicono gli istituti di ricerca, lo dicono le associazioni datoriali. Questa eccellenza si vede
anche, poi ovviamente affronteremo anche dei temi specifici e delle difficoltà specifiche che ci sono, anche rispetto a quella che è la produzione. Quando noi parliamo di corse saltate, e ripeto, dopo affronteremo un focus sulla realtà udinese, stiamo parlando di corse saltate a Trieste 0,3%. Signori, in Italia, anche io sono un dirigente di Arriva, quindi abbiamo anche un osservatorio più ampio. In Italia, quando va bene, siamo al 3-4% di corse che saltano. Qui a Trieste lo 0,3% di corse saltate. Sono 3 anni che non salta una corsa scolastica. Allora, quando parliamo di queste cose, evidentemente parliamo di quello che è la nostra... È chiaro, questo è il nostro dovere, non è che non vogliamo applausi per questo è il nostro mestiere e questo è quello che facciamo. C'è un tema specifico di Udine, dopo parleremo di questo tema specifico perché non ci nascondiamo dietro. È chiaro che c'è un problema di autisti. La carenza di autisti, come ha detto qualcuno, è un tema di livello nazionale, ma il fatto di dire che è un tema di livello nazionale non significa che noi non dobbiamo fare tutto quello che serve. Qui abbiamo fatto di tutto. Abbiamo messo in campo le academy, abbiamo messo in campo gli incentivi, abbiamo messo in campo da parte della Regione lo stimolo e la copertura dei costi per l'acquisizione, abbiamo fatto di tutto. Dopodiché, se io non trovo l'autista che vuole lavorare in Carnia, e ne parleremo, io che cosa posso fare? Cos'altro devo mettere in campo? Oltre all'incentivo, oltre a pagare la patente, cosa devo mettere in campo? Parliamone, perché è chiaro che si possono mettere in campo tante cose. Per esempio c'è un'azienda, l'ATM di Milano, che ha messo in campo dei provvedimenti, per esempio sulla casa, oggi ha 400 autisti che gli mancano su 3.500, cioè non lo risolvi il problema, non lo risolvi perché in questo momento è un tipo di mestiere che non ha l'attrattività che aveva una volta, ma insomma lo diceva anche il Presidente Marzi. Però sotto questo profilo poi c'è un tema, e qui inevitabilmente devo toccare. C'è stato il rinnovo del contratto collettivo nazionale. A proposito, gli scioperi del 2025, in parte 2024, sono tutti legati al rinnovo del contratto collettivo nazionale, che chiaramente non è un problema del Friuli Venezia Giulia se manca un rinnovo del contratto collettivo. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è stato fatto e a condizione, è scritto, poi gli atti ve li possiamo fornire, a condizione che il governo coprisse integralmente il costo del rinnovo. In questo momento, a fronte di un rinnovo che vale 450 milioni, 480 milioni all'anno, la copertura è per 180 milioni. Oggi le aziende sarebbero nella condizione giuridica di pagare il rinnovo limitatamente ai 180 milioni. Provate a immaginare che cosa accadrebbe. Quindi il tema è un tema anche nazionale, cioè se non è che solo noi dobbiamo incentivare, c'è bisogno anche di una partecipazione un po' più globale, insomma più collettiva, perché se le organizzazioni sindacali insieme a noi firmano un contratto collettivo nazionale in cui il governo si impegna a mettere la copertura integrale e poi la copertura non c'è, il tema non è solo delle aziende, perché vorrei che mentre noi continuiamo a trattare col governo, spero che anche le organizzazioni sindacali ci diano una mano a far capire come mai mancano questi importi. Ma il tema è, quando si parla di trasporto pubblico locale, bisogna anche tenere conto di aspetti che riguardano la pianificazione urbanistica, perché la Regione mette in campo agevolazioni sullo scolastico, agevolazioni sugli over 65, mette in campo tutte le agevolazioni possibili, abbiamo dei numeri che non si trovano da nessuna parte in Italia. Però io vi faccio un esempio, io devo fare a Trieste 13 milioni di chilometri all'anno, faccio 13 milioni di chilometri all'anno con una velocità commerciale media di 18-19 km all'ora. Se fate 13 milioni diviso 20 milioni, vedete quante ore di servizio devo fare. Se quella velocità media cresce di 1 chilometro, basterebbero dei semafori intelligenti. Io divento più efficiente e faccio più qualità. Però questo noi lo possiamo dire, poi dopo non è che dipende tutto da noi. Dunque, sul discorso dei 9 milioni e 9, allora, il Presidente Marzi ha detto, in generale ha inquadrato il tema. Allora, ora,
vi prego, e mi rivolgo alle organizzazioni sindacali, vi prego di non considerare provocatoria la cosa, però anche per dare un senso concreto, se l'accordo di Pordenone è un accordo che convince, lo firmiamo qui, seduta stante. Siccome a Pordenone è stato firmato, noi lo firmiamo qui, ora. Allora, quando si dice che piacerebbe avere un sistema aggregato delle aziende, rispondo che piacerebbe avere un sistema aggregato anche delle organizzazioni sindacali, perché evidentemente anche noi vorremmo parlare con un interlocutore, anche a noi farebbe piacere, però la dinamica, voglio dire, delle relazioni sindacali, dei rapporti tra le aziende è una dinamica che oggi, di cui dobbiamo prendere atto, è questa. Credo il consigliere Configoni chiedeva se c'è un contenzioso. Sì, c'è un contenzioso aperto sulla ripartizione dei corrispettivi, c'è un contenzioso aperto con l'azienda di Gorizia e con l'azienda di Pordenone che legittimamente dal loro punto di vista hanno ritenuto applicato in maniera errata la ripartizione dei corrispettivi per come l'ha fatto TPL e quindi c'è un contenzioso. Questo non è un contenzioso che impedisce di fare il nostro mestiere o impedisce di ripartire ciò che dobbiamo ripartire. Quindi vedremo un attimo a questo punto che cosa accadrà con questo contenzioso. Io ora davvero non ricordo, magari do la parola all'amministratore delegato di Arriva Udine per fare un focus su Udine. Dopodiché magari ho dimenticato delle cose, sono a disposizione, perché ho sentito tante di quelle cose che non riesco ora a metterle in fila, non saprei. A delle domande precise sono in grado di rispondere. Grazie, c'era. Allora, Diego Ragazza, amministratore delegato di Arriva Udine. Allora, parto, intanto ringrazio dell'opportunità, ringrazio i partecipanti, ringrazio la Commissione, l'assessore e ovviamente tutti i ringraziamenti di rito. Parto da quelli che sono gli argomenti che sono stati posti all'inizio, visto che riguardavano Arriva Udine e quindi credo sia utile dare qualche elemento aggiuntivo su questo. Gennaio 2025. Cosa è successo? Arriva Udine, che è il territorio all'interno della regione più complicato, Arriva Udine, la ex provincia di Udine, che è all'interno della regione il territorio più complicato per diversità di territorio, per ampiezza del territorio, per ampiezza del contesto montano, ha fondamentalmente un servizio sia urbano che extraurbano, ma soprattutto extraurbano, che nasce ancora su quello che è stato progettato e costruito negli anni 90, probabilmente anche prima, insomma è un servizio che è stato realizzato e progettato in anni completamente diversi. L'esigenza, chiaramente oggi come oggi, è quella di riprogettare un servizio diverso, l'ha detto anche qualche rappresentante sindacale, nonché dipendenti di Arriva Udine, ma è un'esigenza che può percepire chiunque utilizza il trasporto pubblico. Insomma, oggi abbiamo un servizio extraurbano nella provincia di Udine che vive, sì, nastri che partono dalla mattina alla sera, ma vive di 6 ore di lavoro, 2 ore la mattina, 2 ore all'ora di pranzo e 2 ore verso sera. Questo non è un servizio di trasporto pubblico a livello extraurbano efficace, efficiente. Nel corso di queste ore i percorsi cambiano, gli orari non sono costanti, a seconda dell'ora l'autobus passa al minuto 25, 27, 32, non ci sono coincidenze con i treni, ci sono tutta una serie di tematiche strutturali che non sono più coerenti con le esigenze di questi tempi. Il progetto che è iniziato nel 2024, appunto ho visto un primo avvio nel 2025, puntava a superare questa criticità, a ricostruire un servizio di trasporto pubblico extraurbano nella provincia di Udine, che ripeto è la più ampia della regione e anche una delle più ampie d'Italia, ex provincia ovviamente sempre però, insomma, che fosse più coerente con il contesto attuale. Quindi abbiamo utilizzato una serie di strumenti, di dati per riprogettare, abbiamo creato una prima fase sperimentale che riguardava l'area delle linee, diciamo così, di primo livello tra Udine e Lignano e Udine Grado e quindi tutti i comuni che erano interessati da questa zona, diciamo, bassa della provincia, e abbiamo avviato nel gennaio 2025 questa sperimentazione di revisione del servizio extraurbano. Non possiamo nascondere che l'avvio ha creato dei problemi, però anche questi problemi vanno un po' contestualizzati. Rispetto a circa 5.000 studenti che sono stati impattati dalle modifiche dei servizi, alla fine delle modifiche delle revisioni che abbiamo fatto all'inizio, restavano ancora problematiche concrete per 150-200 studenti, che sono tantissimi perché anche uno è tanto, però in realtà diciamo che il problema non è stato un problema
a livello di ampiezza territoriale così rilevante come purtroppo la stampa ha raccontato. È stato un problema sicuramente importante, tanto importante che con Regione abbiamo condiviso di tornare immediatamente all'orario precedente, capendo che c'erano stati due vulnus nel sistema che abbiamo fatto, che non erano problemi del servizio. Erano due problemi. Il primo, che siamo partiti in corso di anno scolastico e quindi chiaramente andando a incidere su quelle che sono abitudini delle famiglie che magari si erano già organizzate, e questo, per carità, qualche problema l'ha creato e quindi è stato giusto tornare indietro. La seconda cosa è che quel percorso è stato fatto in condivisione, insomma, spiegando il progetto e confrontandoci con i comuni, ma abbiamo effettivamente trascurato un interlocutore fondamentale che erano gli istituti scolastici. L'esperienza che abbiamo fatto in quel contesto ci ha fatto poi partire con una gestione diversa e con un confronto costante con gli istituti scolastici che abbiamo fatto nei mesi successivi e che ha fatto sì che a giugno è ripartito esattamente lo stesso progetto e a settembre è continuato lo stesso progetto e sui giornali non ci sono stati problemi, non c'è stato nessun problema di mancanza di servizi, ci sono state alcune criticità puntuali come sempre succede quando iniziano le scuole perché qualche orario è cambiato, qualche scuola più studenti, meno studenti eccetera, quindi come sempre all'inizio dell'anno c'è da fare un po' di bilanciamento del servizio, ma non c'è stato nessun effetto negativo analogo a quello di gennaio, eppure era lo stesso progetto di gennaio. Progetto che ha portato da giugno a dicembre un incremento dei trasportati in quell'area specifica del 7%, per cui l'utilità e il beneficio per il servizio di questo tipo di modifica è fattuale e dimostrato dai fatti. 7% che è stato ovviamente molto più alto nel periodo estivo, visto che parlavamo delle aree turistiche, quindi guardiamola anche in quest'ottica qua, nel periodo estivo avevamo un incremento tra il 10 e il 15% a seconda di com'era il meteo, per cui nel servizio nel periodo stagionale un incremento altissimo. Poi è rimasta una coda di miglioramento del servizio che ovviamente negli anni porterà a ulteriori benefici. Adesso ovviamente noi stiamo continuando un percorso di analisi in vista poi dell'estensione di questo ambito territoriale e lo stiamo facendo insieme alle scuole. Abbiamo già chiesto a tutti gli istituti scolastici tutti i dati dei loro iscritti scolastici per avere un database molto solido di quelle che sono le loro esigenze di trasporto. Abbiamo già chiesto tutti quelli che sono le loro programmazioni di orari per avere un database molto solido di quello che sarà il servizio che dovremo erogare. Abbiamo avviato un confronto in particolare con l'Istituto di Cervignano, grazie a questo avvio, con il contesto territoriale di Cervignano, abbiamo avviato un confronto molto collaborativo, molto solido, che sta consentendo di portare avanti un progetto che è il progetto, quasi ancora più importante di quello che abbiamo detto fino adesso, che prevede il passaggio di quel territorio a un orario scolastico su 5 giorni. Credo che in questi giorni anche la scuola stia facendo gli ultimi passaggi formali da questo punto di vista. Ma questo è il cambiamento, oltre alla riprogettazione dei servizi, questo è il cambiamento a cui faceva riferimento anche il collega poco fa. È chiaro che lavorare 6 giorni la settimana, noi abbiamo tutto il territorio della provincia di Udine che ha tutte le scuole che fanno lezioni su 6 giorni. Quindi inevitabilmente tutti i servizi sono fatti su 6 giorni. Inevitabilmente dal punto di vista della qualità della vita ci sono determinate problematiche per i conducenti. Inevitabilmente abbiamo dei turni che diventano faticosi. Il passaggio avanti è però cominciare a modificare questa rigidità del sistema. Questa sperimentazione che stiamo avviando e spero che riusciamo a portarla a termine con il contesto di Cervignano diventerà la prima risposta fondamentale da questo punto di vista, perché chiaramente se comincia ad avere servizi scolastici su 5 giorni, considerato che il servizio scolastico nell'extraurbano in questo momento l'80-90% dei nostri passeggeri sono studenti, per cui andare a modificare quello chiaramente ci consente di riprogettare tutto quanto il sistema anche di turni dell'organizzazione del lavoro in modo sicuramente più confacente a quello che è il contesto di oggi. Mentre, ripeto perché è il presupposto fondamentale del progetto iniziale, mentre andiamo a migliorare il servizio a 360 gradi perché andiamo a cadenzarci coi treni, andiamo a rendere più servizi negli orari di morbida, andiamo a potenziare collegamenti con ospedali, scuole e via dicendo, quindi in realtà il progetto, ovviamente con i tempi che serviranno per realizzarlo, porterà sia un miglioramento complessivo del servizio, sia un miglioramento probabilmente della situazione dell'organizzazione del lavoro.
Questo è l'obiettivo che si è posto l'azienda, in condivisione ovviamente con le istituzioni. Ovviamente se poi ci sono stati degli errori in corso di percorso, inevitabilmente ce ne siamo fatti carico, però l'obiettivo è questo, cioè migliorare tutto quanto il contesto extraurbano dell'area del trasporto extraurbano di Udine. Grazie. Secondo tema, mi spiace ma purtroppo ho visto che c'erano diverse cose, quindi forse sarà un po' più lungo degli altri. Seconda cosa che riguarda il servizio urbano di Udine. Anche qua è chiaro, l'ha detto anche prima l'amministratore delegato di TPL e anche il Presidente, non è che ci si nasconde, sicuramente c'è in questo momento, da un paio d'anni a questa parte, sull'area di Udine c'è qualche criticità dal punto di vista del servizio in più. Del resto i sistemi di monitoraggio, anche così per fare ricollegarci a quello che si diceva di eccellenza, anche dal punto di vista del monitoraggio, i sistemi di monitoraggio che funzionano nella provincia, nella regione Friuli Venezia Giulia sono tra i migliori che ci sono in Italia, quindi tra virgolette purtroppo le risultanze sono fattuali e quindi non c'è nulla da poter nascondere. Però detto questo, il tema non è anche qua tanto collegato al territorio, al comune di Udine, all'ambito urbano di Udine. Ovviamente si ricollega a quello che dicevo prima a proposito dell'ampiezza e della complessità del territorio. Tutti i dipendenti fanno capo a un'unica azienda, ma io devo, nell'ambito del mio servizio, laddove ho delle carenze di personale, qualche ragionamento di priorità lo devo necessariamente fare. Oggi come oggi noi, rispetto a quello che è il turnover e le assunzioni che facciamo, negli ultimi 2 anni abbiamo assunto quasi 75, più di 75 conducenti, quasi 80 voglio dire. Di questi 4, solo 4, hanno come residenza il territorio della Carnia, a fronte di 14 conducenti che sono usciti in quell'ambito territoriale. La difficoltà in più rispetto al problema nazionale che vive a Riva Udine è proprio legata a un territorio che per sue caratteristiche è difficilmente servibile in modo adeguato dal punto di vista del personale di guida, perché noi facciamo fatica a trovare in comuni che sono ovviamente piccoli, dislocati, facciamo fatica ad arrivare a fare una ricerca efficace in quel territorio. Abbiamo realizzato a dicembre un'Academy, una Recruiting Day dedicato alla Carnia. Nonostante l'ampiezza del territorio, sono riuscito a individuare 5 candidati conducenti. Quando li facciamo all'interno del territorio su Udine, ce ne vengono 20, 30, cioè c'è un problema proprio di difficoltà di individuare personale in quel territorio. Ovviamente se non ho un organico completo dedicato alle residenze dell'ambito montano, siccome la priorità deve essere, credo che sia condivisibile, che i servizi necessari dal punto di vista scolastico, dal punto di vista del primo livello, un po' di priorità devono averla, se devo togliere qualcosa lo tolgo nel contesto urbano dove c'è un servizio diverso e quindi garantisco quello che sta avvenendo nell'area montana. Anche questo risulta chiaramente da quelli che sono i numeri. Le cancellazioni che succedono nelle aree montane e nei servizi scolastici sono una settimana, se è tanto. Le cancellazioni che succedono a Udine sicuramente sono superiori, però ripeto, dobbiamo fare delle scelte. Ritengo che sia un problema che comunque andremo a risolvere, nel senso che abbiamo avviato una serie di ragionamenti, li faremo anche con la Regione, insomma per mettere in piedi ulteriori strumenti. Ma io in questo momento mi aspetto di raccogliere nei prossimi mesi i frutti del lavoro fatto nel 2024. Io ho già 24 nomi di persone che andrò ad assumere nei prossimi 4 mesi, 7 delle quali avranno residenza nell'ambito della Carnia, per cui insomma ci sono già dei risultati positivi che andranno a breve a migliorare il contesto. Se a questo aggiungiamo il lavoro quotidiano, la collaborazione con le istituzioni e quant'altro, nei prossimi mesi sicuramente questa criticità, nonostante ci sia un problema nazionale, non diventerà ad Riva Udine diversa rispetto a quella che c'è nel resto del territorio. Sempre per informazione aggiungo che e anche per così, anche qua fare un po' una missione di colpa, indubbiamente in questo momento c'è una difficoltà legate ai sistemi informativi che abbiamo a livello di consorzio, per cui non è possibile visualizzare le cancellazioni dell'ultima ora in quelli che sono gli strumenti informatici e qui purtroppo si creano diverse lamentele. Ma su questo abbiamo già, stiamo sviluppando una modifica del sistema che credo entrerà in vigore già dalla settimana prossima, quindi almeno dal punto di vista informativo tutti gli equivoci che stiamo avendo in questo momento li andremo a risolvere definitivamente.
Chiudo con 2 o 3 spunti su alcune cose che sono state dette. Quando si parla di criticità nell'assunzione di dipendenti, non è una criticità che riguarda le aziende e non riguarda gli altri. Per informazione condivisa, tutte le aziende della Regione hanno perso a settembre un subappaltatore che faceva lavorare, aveva circa una decina di turni subaffidati perché non trova più i conducenti. A gennaio Riva Udine ridurrà alcuni subappalti perché il subappaltatore ci dice non trovo più i conducenti. Non è vero che altri non hanno il problema e noi sì, il problema è generalizzato. Seconda cosa, aspetto del contributo straordinario. Confermo che noi come azienda al momento abbiamo distribuito un acconto, confermo anche che però sin dal primo giorno abbiamo detto, sempre il primo giorno, insomma, dalle prime fasi della discussione, abbiamo condiviso con le organizzazioni sindacali il fatto che tutto quello che abbiamo percepito lo avremmo redistribuito ai lavoratori. Da questo punto di vista ovviamente c'è una discussione che sta andando avanti nella serietà e invece con le difficoltà insomma, di qualunque trattativa sindacale, però insomma, in pieno dialogo con tutte le rappresentanze presenti, ovviamente con diversità di tavoli, di tipologie di rapporti, ma con tutti stiamo dialogando. E stiamo dialogando non solo della distribuzione del contributo straordinario, ma anche delle eventuali risorse aggiuntive che l'azienda con le proprie risorse metterà a disposizione, vuole mettere a disposizione, intende mettere a disposizione per i lavoratori per migliorare ulteriormente l'aspetto retributivo, fermo restando che è un'azienda che applica esattamente lo stesso contratto collettivo sottoscritto da tutte le altre aziende della Regione. Ultima battuta velocissima sul tema scioperi, al di là del fatto che TPL e FVG complessivamente ogni giorno produce 117.000 chilometri, per cui 200.000 chilometri non svolti a livello di scioperi è un giorno e mezzo. È chiaro che non è un numero che assolutamente fa rumore. Contratto nazionale, scioperi nazionali, scioperi generali, cioè si fa presto a capire che in realtà non è un numero così alto. È un numero che però sicuramente subisce una situazione del tutto eccezionale del contesto di Udine, anche qua purtroppo siamo un po' l'eccezione, perché qua ci sono presenti al tavolo, all'incontro, tutti i rappresentanti sindacali, nessuno di questi ha proclamato sciopero a livello aziendale nel corso del 2025. Gli scioperi che ci sono stati a livello aziendale e che ci sarà anche nei prossimi giorni sono proclamati da un soggetto che non è un'associazione sindacale riconosciuta. Il sistema lo consente, per carità di Dio, però è chiaro che avere un gruppo di voce contro, a prescindere, che può proclamare degli scioperi, ovviamente dell'impatto sul servizio lo crea. Questo giusto per completezza di informazione. Grazie. Prego. Buongiorno, sono Sasha Ciula, sono segretario generale della FIL-CGIL Friuli-Venezia Giulia. Non volevo intervenire, ma siccome sono stato solleticato e sollecitato da alcuni interventi, vorrei fare soltanto a spot alcune affermazioni, perché forse qualcuna potrebbe essere letta in maniera errata. I contratti nazionali di portata di quello del trasporto pubblico locale, come tutti gli altri che sono relativi al servizio pubblico essenziale, sono tutti stilati in presenza del Ministero. Quindi per cui se poi il Governo rinuncia a partecipare a quelle responsabilità che si è assunto su quei tavoli, io credo che tutti, a prescindere dal colore politico che ognuno di noi possa tenersi in tasca, deve farsi un'idea e deve pensare per quale motivo succede questo. Questa è la prima. La seconda, so che potrei diventare antipatico per qualcuno, ma per mestiere mi capita spesso. Allora, partendo da questo presupposto, io credo che dobbiamo intanto dire meno male che ringraziamo i lavoratori, perché oggi qualcuno ha ringraziato i lavoratori ma si è dimenticato alcune cose, il Covid e tutte altre belle cose, durante i quali tutti i lavoratori, credo nessuno escluso, si abbia esposto lavorando in maniera corretta. Ma io sono profondamente convinto, mi smentisca qualsiasi autista anche qui presente, che quei ringraziamenti sono sufficienti per poter affrontare quotidianamente turni di lavoro straordinari, ferie saltate e tutta un'altra serie di cose. Quindi per cui io credo che tutti noi, se siamo qui, non è che siamo su una linea di contrapposizione a farci la guerra, o troviamo delle soluzioni per i lavoratori e per le realtà che rappresentiamo tutti,
oppure li stiamo prendendo per il naso e continueremo a ringraziarli senza nessuna finalità seria. E io sono profondamente convinto, proprio perché cerco di essere sempre molto ottimista, che nessuno qui dentro è venuto a prendere per il naso i lavoratori. Quindi per cui proviamo un attimo a immaginare, partiamo dalla SCARL, perché io oggi ho sentito TPL, ma in realtà si chiama SCARL. E SCARL è una sommatoria di 4 aziende che si sono messe d'accordo insieme per vincere una gara regionale e che non è successo l'altro ieri. Io mi chiedo, in tutti questi anni, la SCARL che cosa ha fatto per cercare di avvicinare tutte quelle differenze tra le 4 aziende? Perché vedete, io, da sindacalista che cerco di farlo con molta umiltà, credo che un argomento come sicurezza sui luoghi di lavoro è un argomento che è uguale, identico per tutti, con delle sfumature. Allora perché non cominciamo a immaginare un confronto con la SCARL su questo tipo di argomento, di cui i lavoratori ci chiedono conto giorno dopo giorno? Io credo che poi anche l'idea del nastro di lavoro dovrebbe avere un'idea regionale delle limitazioni in merito, perché così come funziona, io capisco che in Carni è complicato trovare il personale, però non l'abbiamo detto qual è il motivo, non è la difficoltà perché un autista deve guidare su e giù per i monti, perché questa è una falsificazione della realtà, perché quel tipo di servizio poi costringe l'azienda a creare dei nastri di lavoro che sono insopportabili per i lavoratori. Poi dico anche un'altra cosa, stiamo parlando della SCARL, stiamo parlando di 4 realtà lavorative, ma una di queste mi risulta che abbia trovato una soluzione e non ha mancanza di lavoratori. Quindi per cui io credo che SCARL dovrebbe essere anche la casa dove si confrontano le esperienze e magari si confondono, si fondono e trovano delle soluzioni, ma non in maniera del tutto sterile immaginare che sono 4 realtà che ognuna rappresenta le sue esigenze. Quindi per cui un po' di coraggio ci vorrebbe in questo senso. Credo anche le organizzazioni sindacali, tutte, partendo dal sottoscritto in poi, dovrebbero immaginare a pretendere dalla SCARL di fare quello per cui è nata, non soltanto vincere un bando, ma cominciare a essere una sola cosa, almeno su alcuni argomenti. Perché vedete, quando io, come poche settimane fa, ho firmato un contratto nazionale che non è TPL ma un altro, noi non abbiamo illusione quando lo firmiamo di immaginare che andrà bene per tutti i territori. E per questo esistono contratti integrativi di secondo livello, territoriali, eccetera. La SCARL è la stessa cosa. La SCARL è ovvio che non possiamo pretendere che mi rappresenta ogni singolo dettaglio di ogni singola realtà, però può accomunare una serie di problemi che possono essere condivisi. Io sono assolutamente convinto che se ci fosse un po' di buona volontà, anche i famosi 9.900.000 arrivati come sono arrivati avrebbero trovato una soluzione diversa. Se nient'altro per facilitare il percorso, perché siamo da troppo tempo a ragionare su questo. E dico adesso l'ultima, ma senza voler offendere nessuno e senza voler attaccare nessuno, ma semplicemente per chiarire. Quando qualcuno ipotizza o pensa o crede o ha la convinzione che per le aziende sarebbe più facile incontrare un solo soggetto, comprendo, tentazione grande, ma voglio ricordare una cosa, che appartenenza alle organizzazioni sindacali è un esercizio libero di ogni singolo cittadino previsto dalla Costituzione italiana. Indi per cui non pretendete da nessuno di noi, tutti compresi e qualsiasi sigla sindacale si tratti, di immaginare di fonderci semplicemente perché è più facile per voi lavorare. Perché noi abbiamo una Costituzione, come voi avete codice civile, che giustamente dice che le aziende esistono per fare gli utili. E questo a nessun sindacalista scandalizza. Scandalizza probabilmente quando si immagina che un servizio pubblico locale, cioè scusate, servizio pubblico essenziale, possa ricevere denaro pubblico e questo denaro pubblico finisce a essere un contenitore di utili non risolvendo alcuni problemi. Quindi per cui vogliamo parlare seriamente delle questioni, sicurezza, nastri di lavoro, retribuzioni e credo con un po' di più coraggio siamo tutti capaci di farlo.
Grazie. Grazie. Prego. Allora, mi scuso se chiedo di nuovo la parola, però gli interventi che ho ascoltato sono stati molto interessanti e si potrebbero trovare spunti per parlare anche nelle prossime ore. Vorrei fare alcune precisazioni perché credo che sia doveroso per mettere insieme tutti gli interventi e le proposte che possono oggi emergere da questa audizione. Voglio fare una sottolineatura. Ho sentito parlare ripetutamente prima degli scioperi che ci sono stati. Nel 2024 sono state fatte 162 ore di sciopero nel rispetto delle fasce di garanzia e nel 2025 58 ore di sciopero. In tutto il 2025 sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. Sono sottolineature queste precisazioni che tengo a fare perché altrimenti rischiamo, e quella è la mia paura, di perdere di vista quello che è il vero obiettivo di questo confronto, di questa audizione, che è quello di risolvere il problema del trasporto pubblico locale, che ha più fasi, come dicevo questa mattina. Si passa da una revisione dell'esercizio tenendo conto di una serie di questioni presenti sul territorio per migliorare la professione, le condizioni di lavoro di chi opera e arrivare finalmente ad una soluzione. E qui sottolineo quello che ho detto nel mio primo intervento. Io ritengo che sia arrivato il momento di lasciare fuori dalla porta pregiudizi politici, divisioni politiche, pregiudizi sindacali, perché l'unico obiettivo deve essere condiviso in maniera leale, che è quella di risolvere un problema che è un problema molto importante per la Regione, perché le sorti di un territorio sono segnate anche da come e da quello che è il trasporto pubblico locale. Abbiamo di mezzo il turismo di questa regione, la sostenibilità della mobilità e soprattutto il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. Quindi credo che sia arrivato il momento di guardarci negli occhi, sederci ad un tavolo condiviso e affrontare il problema per quello che realmente è. Non possiamo più nascondere la polvere sotto il tappeto. I lavoratori del trasporto pubblico locale hanno un disagio, è un disagio visibile, palpabile e bisogna cominciare a risolvere il problema del trasporto pubblico locale attraverso l'ascolto di questi lavoratori che stanno veramente in grosse difficoltà e di conseguenza va in sofferenza anche il territorio. Grazie. Grazie. Allora lascerei la parola alla consigliera Fasiola. L'assessore farebbe il cappello dopo le domande. Sì, perché o facciamo le domande e le risposte. Sì, la consigliera Fasiola si era prenotata. Si è prenotata la consigliera Fasiola, la consigliera Massolina, la consigliera Pellegrino, il consigliere Onsel. E poi anche il consigliere Mentil, per andare avanti con le domande. Poi pongo anche un problema, andiamo avanti, tentiamo di andare avanti a oltranza fino ad esempio alle 14 oppure ci interrompiamo per una pausa alle 13:30 e poi riprendiamo, perché so che poi tanti dovranno tornare ai loro posti di lavoro. Intanto andiamo avanti e quindi, consigliera Fasiola, lascio la parola a lei. Presidente di avermi dato la parola e soprattutto ringrazio tutti quanti gli intervenuti perché abbiamo un quadro che già
avevamo così molto, molto generale, alcuni in modo più puntuale, altri meno, ma noi abbiamo chiesto questa audizione proprio per avere delle informazioni più precise, più puntuali. Certo che condivido, per quel che mi riguarda, e condividiamo sicuramente tutte le problematiche che abbiamo ascoltato, sono problematiche molto serie, che sono state anche oggetto di interrogazioni, per quanto personalmente mi riguarda. L'altro ieri c'è stata un'interrogazione proprio sul trasporto pubblico locale che ha dato riscontro l'assessore sul tema della sicurezza. Le problematiche sono davvero tante. Sono soprattutto il fatto che non si trovano persone, questo è il punto. Questo è il punto, che è strettamente collegato con il calo demografico, che è strettamente collegato con l'invecchiamento della popolazione, con i pensionamenti, con la denatalità, e che è inquietante su tutti i versanti. Ma dobbiamo tirarci sulle maniche, appunto, rimboccarci le maniche. Ma come può essere attrattiva? Cosa che dobbiamo fare, perché la parola attrattività è una parola che è stata evocata, pronunciata da diverse persone oggi, per una professione in cui le macchine partono alle 4:45, se ho ben capito, quindi la persona, il soggetto, perché si tratta di persone, deve alzarsi, immagino, alle 3, 3:30 per muoversi da casa. Come può essere attrattiva una professione in cui portano i veicoli, si terminano le corse alle 24 o dopo? Come può essere attrattiva una professione in cui lo straordinario non è uno straordinario ma è una normalità, quando le ferie sono saltate, le ferie non sono godute? È una veramente buttarsi in una professione, non dico, insomma, veramente di attrattività c'è zero. Infatti chi è intervenuto inizialmente preferiscono, piuttosto che guidare, mi sono annotata, il trasporto merci è più vantaggioso, oppure fare altro. E io capisco anche che, nonostante gli sforzi di coinvolgere l'Academy Alto Adriatico, con cui tra l'altro il Presidente e Direttore ho parlato recentemente, ci sono delle difficoltà di trovare delle persone disponibili a imparare il mestiere del conducente, sia per quanto riguarda i treni, sia per quanto riguarda la gomma, e quindi ci sia una difficoltà. Ma questo bisogna fare, credo bisogna andare nelle scuole e nelle scuole fare anche operazioni di informazione, ma informazione farla così, parlando di TPL, stress, ferie non godute, contratti che sono anche lì veramente, chiamiamoli poveri, è veramente un problema serio. Quindi giustamente, come ha detto qualcuno, rimbocchiamoci trasversalmente tutti quanti le maniche, mettiamoci a fare un provvedimento serio per l'incremento del budget che è già stato messo, perché bisogna incrementarlo, bisogna rendere attrattiva. Come? Non si possono fare capriole, bisogna fare delle azioni veramente concrete, vedere che questo settore è un settore in grave crisi, come in grave crisi quello, parlo di un tema che non tocca questo, ma della stessa medicina generale non se ne trovano, anche del trasporto, anche lì ci sono i trasporti. Metterci d'accordo anche sulle scuole che diano peso a un'attenzione che va data a questo settore, e per l'attrattività fare anche tener conto di certe segnalazioni che sono state fatte relative per esempio alla sicurezza, il discorso dei terminal che devono essere meno affollati, il discorso dell'illuminazione che deve essere sempre molto ai terminal in particolare, delle sorveglianze, degli operatori che devono essere anche sui bus per aiutare i conducenti a gestire una quotidianità spesso difficile con le scuole, e quindi
quindi anche a una certa formazione. La patente, poi una cosa che mi ha davvero colpita, il fatto che insomma uno che fa un certo lavoro per cui incorre alla N più delle altre persone, dei privati, no? In rischio di multe, eccetera, magari perché ha 100 cose da controllare, sono punti poi sulla patente che uno deve, un problema assolutamente da gestire. Poi è vero che noi siamo ottimi, eccezionali per quanto riguarda per quanto riguarda il resto del paese, eccetera, ma rendiamoci conto che se lo siamo anche perché dobbiamo dire grazie alle persone che dentro ci lavorano, per l'alto senso di responsabilità degli operatori. Ma bisogna rompere uno schema, insomma, ridurre intanto lo stress di chi fa questo lavoro, perché non possiamo dire anche nell'ambito per il reclutamento del personale che è un lavoro sì, tutto sommato, non crea stress, eccetera. È un lavoro stressantissimo, è un lavoro usurante, è un lavoro che dobbiamo cercare di rendere attrattivo attraverso tutte le misure possibili, tenendo conto anche di quanto ha detto la rappresentante femminile, ecco, del conducente, cioè il tema delle donne che devono cercare di conciliare il lavoro, la cura con il lavoro professionale, con la famiglia, eccetera, che non dico non sia altrettanto pesante quello dei colleghi uomini, però ci sono delle attenzioni di più, insomma, rendiamo questi, chiamiamoli VC, che sono di prima necessità anche per i conducenti, dignitosi, decenti e non, mi sono scritta la parola, fatiscenti. Cioè sono tutte piccole cose che insieme a quelle grandi che avete tutti sottolineato e molto bene, sono aspetti di cui dobbiamo tener conto, non possiamo tener conto, dobbiamo tener conto. E quindi sì, far vivere queste persone, far godere delle ferie, non è possibile andare avanti con gli straordinari. E poi soprattutto anche un richiamo, io suggerirei da ex dirigente scolastico. Le scuole hanno un'autonomia, no? Evidentemente hanno la possibilità di decidere tempo 5 piuttosto 5 giorni, piuttosto che tempo 6, noi adesso avremo bisogno davvero di aprire le scuole anche i pomeriggi, di tempo pieno, cioè di generalizzare i tempi anche i pomeriggi. Io mi domando come conciliamo noi, Commissione Sesta, no? Queste nostre richieste di apertura delle scuole i pomeriggi, no? Con le esigenze vostre, e come facciamo a cercare di coordinarci. Allora ci sia un coordinamento delle scuole sui tempi, tempo 5 o tempo 6, ci sia anche un coordinamento per facilitare il tema trasportistico, perché non possiamo navigare sulle nuvole, ecco, anche sul tempo pomeridiano, perché per noi è essenziale. I ragazzi, i giovani hanno bisogno di tempo scuola, hanno bisogno però di trasporti. Grazie consigliera Fasiolo. Se vogliono rispondere qualcuno subito magari alle domande, oppure proseguiamo con con la consigliera Massolino, poi la consigliera Pellegrino. Prego. Grazie Presidente, anch'io non intendevo inizialmente intervenire, ma sono stata interessata da alcuni interventi che ho sentito, e poi non posso non approfittare di questa occasione per magari fare qualche domanda su cui magari un po' più marginale rispetto al focus dell'audizione di oggi, ma sono temi su cui magari potremo anche poi tornare in altre occasioni. Intanto mi collego al fatto, alla considerazione che ci troviamo in una realtà urbana stravolta e che il TPL andrebbe ripensato, considerazione su cui sono molto d'accordo, e che andrebbe data una priorità assoluta nell'ambito dei centri urbani, quindi sì, semafori intelligenti, ma anche corsie riservate, veramente riservate. E uno dei problemi più drammatici, almeno per quanto riguarda il territorio di Trieste, è la malasosta, che incide tantissimo sui tempi di percorrenza, ma anche rende di fatto inaccessibile l'autobus per le persone con disabilità, perché dove c'è un'auto parcheggiata sulla fermata è impossibile chiaramente avvicinarsi, aprire la pedana, eccetera. Quindi c'è anche un tema di giustizia sociale, se vogliamo dirla tutta. Un'altra cosa che vediamo trasformarsi molto nelle nostre città è l'aumento dell'aggressività stradale. Penso che sia una questione che anche
i sindacati lamentino, no? Il che penso serva anche in questo caso trovare dei modi di affrontare i conflitti, anche magari parlandosi tra categorie tra categorie di utenza della strada, diciamo, cioè trovare dei modi per appianare i conflitti e riuscire quindi a condividere la strada tra tutti gli utenti che ne fanno legittimamente parte. Dopodiché io ho delle domande più puntuali. La prima riguarda il carrello bici, e anche lì c'era anche un tema sindacale, se non sbaglio, relativamente a queste cose, che da anni è stato comprato appunto per portare le biciclette dal centro di Trieste al Carso, e che sarebbe chiaramente utile per superare il dislivello. Un'altra cosa che volevo chiedere è come stia andando la sperimentazione notturna chiamata su Trieste. Poi volevo esprimere un apprezzamento particolare per la piattaforma Mobility as a Service, che ritengo sia un'azione veramente molto buona che la Regione stia portando avanti. E l'ultima in realtà richiesta appunto che volevo fare è relativa al bike sharing a Trieste, che appunto fa parte del sistema di trasporto pubblico, ma in cui c'è stata questa scelta di fare un passo indietro rispetto alle biciclette elettriche. E proprio l'altro giorno ho visto i dati del bike sharing a Udine, che chiaramente ha un'orografia molto diversa da quella di Trieste, e su 70.000 noleggi in un anno, 50.000 sono stati di e-bike. E il fatto che a Trieste non ci siano i bike, anche considerando appunto l'orografia, adesso è stata aggiunta una stazione all'università, è stata aggiunta, che sappiamo che peraltro la 17 è una delle linee in più sofferenza durante le ore dell'inizio delle lezioni, e quindi un bike sharing che possa aiutare peraltro persone giovani che possono quindi tranquillamente usarlo a sgravare il carico sul TPL sarebbe molto utile, però oggettivamente bisogna essere abbastanza allenati per arrivare all'università in bici, così come la nuova stazione messa a San Giacomo. Inoltre ci sono segnalati continuamente molti malfunzionamenti, ma soprattutto mancano biciclette, perché ci sono stati dei finanziamenti per le stazioni, ma non per le biciclette, e quindi sono praticamente perennemente deserti. E questo chiaramente è un problema enorme, perché se vado alla stazione e non ci trovo la bici è un problema gigantesco. Ecco, scusate, grazie ancora. Grazie, consigliera Pellegrino. Grazie Presidente, mi riservo poi nella seconda parte della nostra audizione, quando poi in Commissione faremo le nostre considerazioni per fare appunto le mie analisi, le mie valutazioni, e quindi punto con una premessa ovviamente, ma alcune domande. Gli interventi che sono stati fatti dai nostri auditi sono stati particolarmente interessanti e hanno ovviamente stimolato moltissimo il mio interesse. Ovviamente il nodo centrale è la carenza degli autisti. Questo è il nodo centrale, e che nel corso degli anni, ovviamente quando la generazione, quella nata negli anni 60, fra 10 anni andrà in pensione, sarà ancora più grave. Noi sappiamo però che mediamente i nostri autisti hanno uno stipendio dai 1.400 appena entrano ai 1.800 a fine corsa, però poi ovviamente voi mi potete dire che questo non è. E quindi è un lavoro usurante sicuramente e poco attrattivo per le nuove generazioni, che peraltro appunto anche con la denatalità, se già ne abbiamo pochi di persone che nascono e questi pochi non hanno interesse a fare un lavoro di questo tipo, anche perché pagato sufficientemente poco, dove le ore di straordinario si aggirano anche fino, e qua mi confermerete se è vero rispetto alle informazioni che io ho, fino a 30 ore settimanali, arriviamo dai 40 più 30 ore. Ovviamente un giovane ha la disponibilità di poterlo fare, raggiunge sui 2.000-2.100 euro al mese, ma uno più avanti in età, over 50, diventa comunque più complicato. Anche per una donna diventa praticamente impossibile farlo. Impossibile
farlo. Ci siamo battute perché anche noi donne potessimo fare lavori che erano destinati quasi esclusivamente agli uomini, ma sappiamo che comunque la vita privata è completamente differente. E quindi non possono fare straordinari per allargare un po' il loro budget di stipendio. Viene detto che la Regione mette in campo le agevolazioni, per fortuna. E per fortuna che mette in campo le agevolazioni, peraltro ce le paghiamo, per cui ogni finanziaria viene ben finanziata con un budget importante per studenti, per over 65, anzi io come l'assessore sa costantemente batto sul fatto della gratuità, per esempio anche in alcune giornate particolari in cui c'è maggiore inquinamento e quindi agevolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. So anche che Arriva e anche le altre società hanno fatto a parità di contratto, cioè parità di offerta, l'allungamento di tratte. Ma io mi chiedo come è possibile fare un allungamento di tratte se non abbiamo un problema grosso a monte di autisti, perché allora è una promessa messa sulla sabbia. Anche vincere in questo modo è una vittoria tutto sommato scorretta. Io mi auguro, anche se l'assessore ha garantito, perché dice che già a Pordenone comunque è stato fatto un accordo e che su Udine si sta andando in quella direzione, anche accogliendo in accordo un ordine del giorno su questo assieme a me e l'assessore, noi auspichiamo che questo possa accadere, ma dalle premesse che sono state dette fino adesso mi pare che rischiamo veramente di non farcela. Altro da Sasha Colautti, che saluto perché abbiamo un passato di battaglie assieme, vinte peraltro a livello sindacale. Dice che manca la politica, c'è l'assenza della politica. Io vorrei un po' capire in che cosa consiste questa assenza della politica. Inoltre mi sono preso una serie di appunti, quindi vado velocemente. È chiaro che chi fa il lavoro dell'autista ha un lavoro di enorme responsabilità, anche quello dei dirigenti ovviamente, ma quello degli autisti sappiamo che hanno con sé la vita di centinaia e centinaia, per non dire migliaia di persone ogni giorno. A questo punto mi viene una domanda, sorge spontanea, non è stata citata, almeno mi pare che nessuno l'abbia citato, i mezzi senza autista, perché è evidente che questo sarà il nostro futuro. È evidente che sarà questo il nostro futuro. Però c'è un boomerang ovviamente, perché il mezzo senza autista, che costa però un botto ancora, ma quando sarà concorrenziale l'arrivo dei mezzi senza autista, non solo andremo a risolvere il problema degli autisti che non abbiamo, ma metteremo a casa un sacco di lavoratori. E questo è un nodo fondamentale che noi dobbiamo tenere oggi in grande considerazione, perché troppe volte, no, nei miei 59 anni di vita ho visto che abbiamo fatto emergere un problema e poi la tecnologia o in qualche modo l'abbiamo risolto, però producendo altri problemi, come quello di mettere in strada un sacco di personale, di lavoratori e lavoratrici. E siccome in questo la politica ha un ruolo fondamentale, che deve essere svolto assieme ovviamente ai portatori di interesse, noi dobbiamo riflettere su questo e pensare che le ricadute non sono mai a costo zero. Allora così, le mie domande sono rivolte a chi ritiene poi di dare una risposta. Grazie. Prego, consigliere Onschal.
Sì, grazie Presidente. Anche da parte mia un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e hanno dato il loro contributo. Io volevo partire dalla considerazione che il trasporto pubblico locale è una delle, aspetti che qualifica l'autonomia di questa regione. Se questa è una regione a statuto speciale è proprio perché in qualche modo ha una leva in più rispetto alle altre regioni per poter curvare il sistema. Non a caso appunto il contratto è stato maturato qui. E questo non era ancora emerso, ma proprio qui io penso che se si potesse anche raccogliere quelli che sono gli spunti principali, forse qui la politica potrebbe anche davvero intervenire. La seconda aspetto è che questa è comunque una concessione, quindi poi il patrimonio, per così dire, è comunque della regione. Allora, ecco, sì, esatto, vedo che il Presidente di TPL non sta indicando. Ecco, volevo capire allora su questo tecnicamente e in che modo, questa è una concessione, perché di fatto altre esperienze che abbiamo in altre tipologie di concessioni sono sempre complesse. Allora se per favore ci chiariscono questo, anche per mettere a fuoco meglio il tema. Poi l'altra domanda che volevo fare era che molte degli argomenti, io sono stato per ben 10 anni nel Consiglio delle Assemblee dell'azienda trasporti di Udine, e quindi ho interagito con, quando ancora appunto Arriva era una public company inglese, poi è diventata di Autobahn, e mi ricordo appunto la fatica di poter anche rimettere in gioco alcuni utili, che venivano in qualche modo accumulati nelle riserve. Mi ricordo appunto che a un certo punto per riuscire a spostare qualche cosa si diceva ma quella è una decisione che dovrà prendere la Merkel, perché effettivamente l'Autobahn era talmente centralizzato il sistema. Deutsche Bahn, sì. Scusa, grazie. Deutsche Bahn, sì, vabbè. Deutsche Bahn, e diceva appunto perché era talmente centralizzato il sistema che effettivamente oggi mi sembra, da quello che ho letto, che è di nuovo in mano un fondo, e quindi anche questo forse lo dico giusto, mi corregga dottoressa Uliana, cos'è I Squared questo? L'attuale fondo, no? Sì, è I Squared, ecco. Sì, quindi sì, è chiaro che sono situazioni complesse che vorrei capire appunto sì, non sono facili anche perché le logiche dei fondi sappiamo bene che sono addirittura diverse da quando era una public company inglese, ecco. Sì, però sull'elemento di innovazione non ho sentito tanto. Per esempio la chiamata c'era già, i semafori intelligenti, c'era già i sistemi informativi più o meno che davano l'informazione all'utente di quando passava, c'erano già. Volevo sapere se tutte queste cose sono confermate, cresciute, e in che misura appunto questa innovazione anche è cresciuta, perché penso che molto anche nell'attrattività del lavoro derivi dal poter avere dei mezzi affidabili, sicuri, innovativi. Su questo anche un'altra domanda che avevo era com'è la vostra interazione con ERA, per dire, che fornisce il gas, quanti sono i mezzi o l'energia elettrica, cioè come funziona, o tutte le volte perché sono tutte compagnie, enti di interesse generale, di interesse pubblico, quindi ci dovrebbe essere così quasi un super tavolo dove tutti questi collaborano, per poter anche mettere anche i carburanti, perché è chiaro che i mezzi sì, sono
sono fondamentali. L'ultima domanda, diciamo, prima di affrontare la questione, perché mi ha colpito, l'ultima domanda è: come mai avete bisogno di subappalti? Cioè, questo non lo capisco, ci sono delle ditte, ma perché ne avete bisogno? Cioè, che cos'è qual è la logica, quali sono i meccanismi che portano, diciamo, a dire ma è più conveniente? Perché la stessa dinamica la vediamo in sanità, cioè veramente qui poteva essere una discussione, poteva esserci l'assessore alla sanità e appunto qui i direttori centrali delle aziende sanitarie che avrebbero detto: ma cosa dobbiamo fare per trovare infermieri, cosa dobbiamo mettere in campo, cioè, esattamente la stessa, diciamo, le stesse dinamiche, di nuovo la stessa logica, anche loro devono esternalizzare, lo chiamano esternalizzare in sanità, non subappalto, ma insomma, allora volevo capire questa analogia. Poi alla domanda di che cosa mettere in campo, ma è evidente che purtroppo sono solo, diciamo, in questo momento incentivi salariali e compensativi, non ce ne possono essere altri, oltre alla qualità dei mezzi che uno guida. Perché appunto se sono efficienti, se non è stressante, se quando uno va lì il mezzo parte, è riparato, è bello. Perché conta anche la bellezza del mezzo, cioè a un certo punto se uno ha un mezzo ammaccato e deve uscire, magari, cioè, non lo so, ecco, tutte queste cose possono aumentare, diciamo, l'attrattività del mestiere. E poi, cioè, chiaramente, cioè, il problema, cioè, io adesso non voglio dire, ma ieri è morto un ragazzo qui, no, che non era nemmeno un richiedente asilo. Da quando in questa società, ma questo è un discorso generale, si renderà conto che non possiamo perdere vite giovani così, cioè è molto più etico, morale, funzionale, utile all'intero sistema formarli, educarli, perché tanto abbiamo bisogno di queste persone proprio per motivi demografici. E allora su questo, appunto, un pensiero forse a questo ragazzo morto lo dovremmo fare tutti, e a capire che stiamo profondamente sbagliando su quelle che sono le dinamiche, appunto, dell'immigrazione nel nostro Paese. Avevo prenotato la parola il consigliere Mentil, a cui cedo. Grazie Presidente, ma intanto vorrei ringraziare il contributo degli auditi perché questa Commissione ha evidenziato evidentemente una grande complessità di tutti i portatori di interessi che soprattutto in un settore che è strategico un po' per tutti. E ascoltando un po' attentamente quello che è stato l'intervento un po' di tutti, sia della parte sindacale che rappresenta un po' quelli che sono gli operatori in grande difficoltà nello svolgere quotidianamente il proprio lavoro a favore del territorio, a favore degli utenti, con i rischi, con le responsabilità, con le questioni contrattuali, con gli straordinari, con la carenza di personale che li mette in difficoltà. Abbiamo anche avuto l'opportunità di parlare anche e di ascoltare le soluzioni prospettate dalle aziende. Allora, prima fatemi fare una battuta, quando l'amministratore delegato di TPL dice è difficile trovare, se uno non vuole andare a lavorare in Carnia, fare l'autista in Carnia, non possiamo farci nulla. Qualcosa bisogna trovare, qualche soluzione, perché se gli infermieri non vogliono venire a lavorare in Carnia, se i medici non vogliono venire a lavorare in Carnia, se gli autisti non vogliono venire a lavorare in Carnia, o troviamo una soluzione o dobbiamo chiudere la Carnia, perché è l'unica maniera per trovare a risolvere definitivamente il problema, se è un problema la montagna, no? Poi è chiaro che io volevo intervenire facendo un elenco di segnalazioni, mi pare anche banale, ma ho l'obbligo e mi corre l'obbligo di farlo nell'ultimo periodo per quanto riguarda proprio la montagna, dei servizi saltati senza preavviso, tra l'altro, e quindi da Sauris, Comeglian, Strepoli Gossullo,
Fusea, la linea Tolmezzo-Timau e Timau-Tolmezzo. Cioè ci sono state tante difficoltà dove hanno visto crearsi dei disagi sulla popolazione, quindi sugli utenti e quindi come disservizi. Ripeto, in un territorio assolutamente fragile. Io ho seguito come responsabile dei sindaci delle aree interne il primo progetto aree interne e me lo può confermare il dottor Volponi che è presente in aula, le difficoltà che avevamo a portare a casa un progetto tarato sulle aree interne per quanto riguarda la Carnia, che è stato il primo progetto pilota, proprio sulla questione TPL. Quindi immagino che ci siano delle difficoltà, ma proprio per questo credo che oggi, alla luce di tutto quello che è emerso, e una criticità e una complessità di sistema, vada un po' rivisto, un po' revisionato un po' il sistema generale, con il contributo di tutti. Perché è evidente che una componente piuttosto che le altre componenti rivelano una criticità profonda nel sistema che è sicuramente cambiato anche o che cambierà a livello culturale, perché non è l'unico settore che ha carenza di personale, però evidentemente c'è la necessità di dover revisionare un attimino il sistema in maniera complessiva. Ed è questo che credo emerga oggi come significato, come significato proprio finale di questa commissione, peraltro importantissima, e in cui un'altra riflessione che mi viene sentendo quello che è stato detto è che bisogna cominciare a interpretare i segnali che vengono dagli operatori per tempo, cercando di anticipare il processo, perché quando, se non ho capito male, sempre in Carnia, visto che se non si è capito io provengo da lì, l'amministratore delegato di Riva Udine dice che ci sono stati negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, 14 defezioni 14 o 15 defezioni di autisti proprio della Carnia. Quindi io credo che se si cominciasse a interpretare i segnali per tempo, si potrebbe pensare di anticipare i processi e quindi riuscire poi a trovare delle soluzioni oggettivamente più praticabili e non arrivare magari al punto di dover a distanza di tanto tempo trovarci poi in commissione per riparlare di un sistema che in questo momento ha assoluta necessità di revisione. Grazie. Grazie consigliera Capozzi. Grazie Presidente. Allora io ho le mie ultime due domande. La prima la rivolgo ai presidenti delle aziende, in particolare al presidente dell'azienda a Riva Udine che in questo momento è fuori, perché è stato detto che è stato già dato un acconto ai dipendenti e che comunque l'importo relativo appunto ai 9.900 euro previsti per l'azienda di Udine devono essere comunque dati ai dipendenti. Volevo capire però che tempistiche erano state stabilite rispetto a questo, perché circola anche la considerazione che si voglia aspettare, quindi pagare al 2030 la scadenza dell'appalto. Ora, io rispetto a questo chiedo appunto un vostro riscontro, mentre invece alla direzione voglio chiedere una delucidazione e in particolar modo rispetto al decreto 3627, appunto nel quale viene stabilita proprio questa cifra, perché leggo testualmente al punto 8 viene scritto: nella rendicontazione delle risorse di cui trattasi da trasmettere alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio entro 24 mesi dalla data del presente decreto, potrà esserne evidenziato in termini giustificativi l'eventuale utilizzo per il mantenimento degli equilibri contabili, e infatti è proprio questa la mia domanda, c'è il riferimento agli equilibri contabili, ovvero queste risorse potranno essere utilizzate per risanare le casse aziendali, nonché eventuali azioni in corso di completamento. E anche rispetto a questo chiedo delucidazioni. Grazie.
Grazie consigliera. Prego consigliere Moretti. Sì, grazie. Anch'io ringrazio gli auditi per le cose che ha detto. Io cercherò di non ripetere alcune questioni, rinviando poi eventualmente, se ci sarà dibattito poi in commissione con l'assessore. Io ho due domande, sostanzialmente, due temi che peraltro il collega Conficoni aveva già sollevato rispetto alla questione degli incentivi, 10 milioni che oggi solo l'azienda di Pordenone eroga, per capire dai rappresentanti delle altre aziende a che punto è la definizione degli incentivi anche per i lavoratori delle altre aziende, visto che ad oggi mi pare che la vigenza dello stanziamento vale fino al 2026, quindi quest'anno andranno a scadere, visto che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno rilevato insomma, la discasia rispetto a questo tema. E l'altra questione che è il fatto che le società, che è una questione già un po' più datata, che è quella dei fondi, dell'utilizzo dei fondi contrattuali, se da parte delle aziende, visto che mi pare di capire, andando a memoria, che questa è una questione che penalizzava alcune aziende, alcuni territori rispetto ad altri, se c'è l'intenzione anche qua di trovare un accordo di modo da ovviare a quelle che sono le penalizzazioni di quei territori che vengono rilevate da quei territori, appunto per anche qua completare quella che comunque è una vicenda, un tema che si trascina già da un po' di tempo, ecco. Quindi insomma capire da parte di chi di competenza, sostanzialmente i vertici aziendali, capire se su questi temi c'è un barlume di prospettiva di chiusura, perché credo che insomma, la Regione a questo punto di vista la sua parte l'ha fatta e credo che di fronte a questo vi sia la necessità di corrispondere a quelle che sono le richieste, che poi sono uno degli elementi che sono stati anche rilevati rispetto al fatto che la poca attrattività della professione è data anche dall'insufficiente retribuzione alla quale rapportata poi all'impegno viene data da chi poi svolge un compito professionale di fare l'autista, che insomma io credo che sia un tema poi allargando ad altre questioni, non mi pare il caso di andare nel momento in cui queste sono le situazioni che ci sono date. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Pozzo. Sì, no, una domanda precisa, perché prima avevo sentito parlare di percentuali, giusto che si era entrati un attimo nel merito solo per avere un dato, ecco, che poi ho sentito lo 0,3% di Trieste, si poteva sapere su Udine com'è la situazione. Insomma, ho sentito chiaramente ben evidenziata insomma, la situazione della riorganizzazione e anche riconoscimento delle criticità, però per avere un dato un attimo su Udine inteso extraurbano e urbano. Grazie. Ci sono delle risposte, altrimenti io posso lasciare, prego. Come vuoi. Anche l'assessore comunque. Voi. Farei un cappello eventualmente, perché alcune risposte sono generali. Io direi di sì, così. Sì, bene, ok. Visto che le percentuali le ha anche. Sì, esatto, così facciamo vedere. Grazie alla regia delle slide, in modo tale che poi condivideremo con tutti i partecipanti all'audizione, insomma, quindi ve le trasmettiamo dove potete trovare ovviamente tutti i dati. Alcuni sono stati oggetti di richiesta puntuale, l'ultima del consigliere Pozzo, per cui vi chiedo se è possibile andare subito a pagina 3, chiedo alla Cheto Volponi che, ecco, anzi a pagina 2, chiedo scusa, in prima battuta, solo come punto di partenza, il soggetto affidatario del contratto, dobbiamo ricordarci che si è trattato di una gara
ovviamente a livello europeo per il valore dell'affidamento. La durata contrattuale è purtroppo stata attraversata da un avvio in pieno Covid, perché correva il giugno del 2020 e questo credo che vada tenuto conto da parte di tutti, perché il rinnovo dell'esercizio, che è stato correttamente citato sia dalle parti sindacali sia dalle parti datoriali, è un elemento, è l'elemento centrale, l'elemento cardine, sul quale poi si basava proprio il nuovo contratto, su cui anche noi siamo d'accordo sul fatto che deve restare di livello regionale e non ritornare a livello provinciale come era in passato, proprio per le economie di scala che si sono comunque formate, nonostante una partenza che ha visto 3 anni, i primi 3 anni di applicazione del contratto in piena pandemia, dove tutti eravamo a casa, o quasi tutti, dove comunque, questa è l'occasione per rinnovare il ringraziamento per chi ha operato anche sul settore del TPL in condizioni ovviamente sanitarie di incertezza, perché non sapevamo bene il Covid che cosa fosse e sappiamo che cosa ha provocato in prima battuta. E quindi questo è un punto che non possiamo dimenticare. Qualcuno l'ha citato, io volevo citarlo in maniera importante proprio perché è la data di avvio del contratto che nasce nel 2020 e dura fino al 2030, con la possibilità di ulteriore proroga di 5 anni. Non è possibile, ricordo, perché le gare d'appalto valgono per tutto e anche per i servizi, parzializzare, spezzare, dividere un contratto su base provinciale in fase di esecuzione del contratto. Quindi poi la dottoressa Uliana su questo vuole giustamente intervenire, perché era anche all'epoca della gara il direttore del servizio, io non ero assessore all'epoca e quindi è giusto che possa raccontare alcuni elementi perché servono non solo da cornice ma per spiegare alcune dinamiche. È chiaro che il mondo ante-Covid e post-Covid comunque è cambiato, soprattutto anche sulle scelte lavorative, è stato detto, non c'è il problema solo degli autisti, che è un problema importante, ma c'è il problema degli amministrativi, dei contabili, lo vediamo nelle pubbliche amministrazioni. E questo non perché tutti, per fare un esempio, all'interno di alcuni uffici tecnici sappiamo che ci sono dei lavoratori che hanno accumulato 3 anni di ferie. E questo non è perché il datore di lavoro non gli consente di andare in ferie, è perché è un servizio pubblico essenziale. E questo è un problema sociale, è un problema culturale, è un problema non di facile soluzione, ma non per questo non si vuole mettere in campo ovviamente tutta una serie di azioni che secondo me in alcune parti sono già state illustrate da parte anche sia dei sindacati, che devo dire, insomma, con i quali incontro sempre volentieri, gli incontri ci sono stati anche nell'anno passato, proprio per cercare di essere soggetto che prova a fare sintesi e a trovare dei punti di accordo. Il numero dei chilometri annui sono quelli indicati nella slide, sono 43.366.308, di cui quasi 20 milioni, di cui quella parte appunto per servizi urbani e quelli dedicati ai servizi extraurbani, con le varie differenze del caso che sono state messe in evidenza. Sulla parte dei marittimi risponderò dopo con una risposta puntuale. La slide successiva mette in evidenza come comunque, nonostante la pandemia, con il nuovo contratto l'incremento dei servizi in termini chilometrici è avvenuto ed è pari al 5,6%. Fatemi dire una cosa sul rinnovo dell'esercizio e su una battuta riguardo a una risposta nei confronti del consigliere Mentil sul fatto della velocità. Allora, arriva Udine l'anno scorso sulla bassa, ha tentato di essere molto veloce, facendo un'azione tra Natale e diciamo il riavvio post vacanze natalizie, per cercare di mettere a terra una soluzione che potesse portare a un miglioramento dell'esercizio, ma allo stesso tempo anche a un miglioramento delle condizioni di lavoro, quindi lavorando proprio sui turni, sui nastri e quant'altro. Questo ha generato
una delle due diciamo, richieste di audizione perché la parte relativa agli istituti scolastici diciamo, ha chiesto di tornare al sistema previgente. Con il tempo, i confronti, quindi ogni tanto un po' di tempo serve per fare le modifiche all'esercizio, si è arrivati a una soluzione che adesso funziona e trova soddisfazione sul territorio. Quindi il fattore tempo è in questo momento il problema dalle Valdegano al Canal del Ferro alla Carnias, è un problema diciamo, su cui la rivoluzione sull'esercizio dovrebbe portare insieme alle nuove assunzioni, riteniamo una buona soluzione. È chiaro che ci vuole, la costruiremo volendo anche confrontandoci insomma direttamente con i consiglieri della zona. Permettetemi, non è presente in aula oggi, di ringraziare anche il consigliere Ferrari che mi ha chiamato più volte durante il periodo natalizio e io ho stressato a mia volta chiaramente sia la direzione sia le società di trasporto per le problematiche che ci sono state effettivamente e che nessuno nega appunto che sono accadute. Passerei, per non farvi vedere le slide, ve le diamo in modo tale che voi abbiate per ogni provincia, chiamiamo così, quindi per ogni azienda, tutti i dati parametrati dal 2019 con quello che è avvenuto dal 20, 21, 22, 23 e con l'ultimo anno 24, perché il 25 chiaramente non abbiamo ancora tutto il sistema dei dati. Ecco, credo che la slide 7 sia da evidenziare, lo chiedeva anche giustamente il Presidente della Commissione, di mettere in evidenza, e anche il Consigliere Pozzo, quelle che sono le percentuali per quanto riguarda in questo caso il 2025 delle corse non svolte, divise per ATAP, Trieste Trasporti, APT Gorizia e Arriva Udine. Vedete come con una sola eccezione che è l'urbano di Udine, ma è stata illustrata la ragione delle corse non svolte proprio per cercare di soccorrere diciamo, l'extraurbano verso la montagna, tutte sono dello 0,09 l'urbano ATAP, 0,11 l'extraurbano, quindi sotto l'1, ben sotto l'1, Trieste Trasporti lo 0,76 dell'urbano e c'è solo l'urbano, quindi anche in questo caso è uno 0, APT Gorizia 0,33 l'urbano, 0,49 l'extraurbano, quindi anche in questo caso diciamo una ottima performance in termini di corse svolte, il 4,12 di Riva Udine su cui si sta lavorando appunto e lo 0,58 però dell'extraurbano. Passerei soltanto a dire una cosa, qui abbiamo anche per la consigliera Massolino i dati dell'Osservatorio della Regione sull'attivazione anche per singola società e quindi nel caso suo di Trieste Trasporti dei servizi sperimentali a chiamata. Servizi sperimentali a chiamata che potrebbero essere vai pure su quello di Trieste, grazie Enzo, potrebbe essere una delle soluzioni da mettere in campo proprio per il problema delle ferie, delle festività, quindi dei giorni che vedono comunque un utilizzo più ridotto ovviamente da parte dei pendolari, ma che invece deve essere chiaramente garantito. È una sperimentazione che stiamo facendo in più parti del territorio. Pordenone, per quanto riguarda l'urbano, sta facendo un ragionamento in questo senso con la TPL, su cui poi arriveremo poi a una valutazione, una sperimentazione, perché sono tutti servizi sperimentali che ci servono a dire cosa funziona e cosa magari va modificato, no? E quindi su questo ecco, il dato del notturno è di 21.214 passaggi nel 2025, quindi soggetti trasportati, insomma credo sia un dato interessante, molto gradito dai giovani soprattutto ed è un servizio sul quale possiamo ispirarci anche su altri territori. Arriverei alla fine solo per mettere in evidenza che oltre alle patenti CQC su cui il dottor Compagnon, il nostro direttore a motorizzazione,
sta lavorando per proporre nel caso del TPL alcune modifiche a quello che possiamo fare per cercare di incrociare nuova offerta di autisti che possono essere sostenuti anche finanziariamente per ottenere insomma il CQC. Io direi che possiamo mettere in evidenza come abbiamo appena attivato un'implementazione, la slide è la 30, del sistema di integrazione tariffaria tra il TPL gomma e il TPL ferroviario. È stato detto sia da parte delle società, parlando proprio del rinnovo dell'esercizio, come sia importante far coincidere le corse tra treni e autobus in modo tale da rendere un servizio integrato. Insomma, su questo avevamo attivato delle linee sperimentali. Queste sono, le vedete e le avrete con le slide, tutte le linee su cui lavoriamo, ovviamente poi con un abbonamento integrato che costa meno rispetto alla somma dei 2 abbonamenti. Questo per cercare ovviamente di creare sinergia tra 2 sistemi di trasporto e consentire alle aziende e ai lavoratori di avere anche qui un miglioramento della qualità in termini di nastro di lavoro e di orario, e quindi di poter anche poi utilizzare i permessi e le ferie, che sono chiaramente una parte fondamentale. Aggiungerei infine una slide intanto sulla numero 36, sugli interventi, consigliera Fasiolo, di cui lei parlava in termini di miglioramento della sicurezza alle fermate. In questo momento la norma regionale prevede che le fermate dell'urbano e dell'extraurbano siano in capo ai comuni territorialmente competenti. Stiamo facendo, lo anticipo, un ragionamento con gli enti gestori delle strade, in particolare su richiesta degli EDR, ma anche da parte di FVG Strade, affinché, e questo in relazione ovviamente anche alle società, le fermate nuove o il rinnovo delle fermate in ambito extraurbano sia gestita non più dal comune, che ha delle difficoltà oggettive poi a dover mettere insieme poi tutti i pareri, ma direttamente dal soggetto che gestisce la strada, sia EDR sia FVG Strade, ecco, oppure eventualmente ampliando a ANAS qualora ci fosse un interessamento delle poche strade, ma ci sono ovviamente di competenza ANAS. Quindi per il momento dal 2023 ad oggi questi sono i 10,5 milioni che la Regione ha messo a disposizione per i centri intermodali, quindi i CIRM di rilevanza ovviamente regionale, sia per l'adeguamento sia per ampliamento e miglioramento o creazione di nuova autostazione, come nel caso di Udine, della città di Udine, e poi per le singole fermate dell'urbano per quanto riguarda le fermate in capo ai comuni. Urbano ed extraurbano, insomma, però diciamo sull'urbano abbiamo avuto molta più risposta rispetto all'extraurbano. Una delle fermate era oggetto interessate da questo rinnovamento che è in corso, non è ancora avvenuto, è proprio quella oggetto di un'interrogazione specifica della consigliera Massolino per quanto riguarda l'area del Porto Vivo, ovvero insomma Porto Vecchio, che ha questo tipo di nome. Sul rinnovo, sempre domanda del consigliere Conficoni, evolutivo dei mezzi, su questo le fonti di finanziamento, scusate se leggo, ma sono talmente tante che rischiamo di, vediamo se lo trovo, avevo la tabella aperta fino adesso, ovviamente l'ho chiusa, eccola qua, abbiamo 155 milioni 7,80 messi a disposizione tra fondo complementare, fondo acquisti gara Consip, fondo regionale per quanto riguarda il rinnovo evolutivo, un fondo specifico del Comune di Pordenone, uno del Comune di Trieste, un fondo specifico del PNRR del Comune di Trieste, uno specifico del Comune di Pordenone, il decreto 345, il programma Porfes 2021-2027 e il DM 256. Di questi al momento, diversamente da quello che diceva il consigliere Conficoni, la convenzione c'è ed è stata sottoscritta, ovviamente l'interlocutore della Regione è la TPL FVG,
per cui a noi in questo momento risultano erogati di questi milioni, quindi l'importo delle erogazioni sono 64 milioni e mezzo, insomma euro più euro meno. Ovviamente questo programma prevede la sostituzione dei mezzi fino al 2030, quindi man mano che i mezzi vengono acquisiti noi andiamo a derogare in base alle comunicazioni ovviamente di TPL e FVG. Questo per quanto riguarda i... possiamo finire? Poi fa la domanda specifica. Poi fa la domanda, sì. Solo se no perdo il filo, chiedo scusa. Riguardo quindi, l'ho già perso, ma non importa, questo per mettere in evidenza insomma dei macrodati su cui poi se ci sono delle risposte specifiche alle domande chiaramente grazie, integratemi volentieri. Una precisazione sul marittimo, ricordo che i contratti hanno la possibilità sull'inquinto a salire, l'unquinto a ridurre, di poter diciamo essere modificati, e su questo la modifica vede il mantenimento del solo servizio annuale che integra il servizio gomma di Trieste, che viene mantenuto all'interno del contratto generale, mentre i contratti estivi sono ben diversi, hanno logiche e caratteristiche diverse, per cui la Regione ha ritenuto di organizzare una gara che è in corso l'aggiudicazione, non abbiamo ancora completato le attività diciamo istruttorie in fase di aggiudicazione provvisoria, dividendo il servizio, intanto inglobando alcuni servizi che erano esterni al contratto, la buona parte, quindi i servizi per esempio Grado Equileia era un servizio aggiuntivo proposto dal Comune e non faceva parte del contratto TPL, così come altri servizi innovativi su Trieste, per esempio sulla costa tra Trieste diciamo, e Monfalcone, sono stati introdotti su richieste specifiche del territorio e sono stati oggetto di sperimentazione. Da lì abbiamo voluto invece inserirli in un contratto unico, non più sperimentali, e quindi con una gara unica che però vede due soggetti, una parte relativa alle acque interne, una parte relativa invece a ciò che è navigazione marittima in acque libere, insomma. Ecco, questo è stata una scelta e quindi in accordo con la TPL abbiamo preso questa decisione condivisa. Fatemi fare ancora alcune considerazioni sul contratto unico, ve l'ho già detto. Ecco, per quanto riguarda le informazioni, e citavo prima il consigliere Ferrari proprio per questo, lo diceva anche il rappresentante di Arriva Udine, abbiamo la necessità di migliorare il servizio che già funziona, perché quando una persona ha un abbonamento sa l'autobus quando è partito, se è in ritardo, se è in orario, però nel caso di soppressione per esempio della corsa questa informazione in questo momento non arriva, quindi la richiesta che è arrivata dai territori e sul quale stanno già lavorando, su cui è già stata data la risposta, sicuramente è necessario integrare la piattaforma che è unica da parte delle quattro società. A questo aggiungiamo il MAS, ovvero l'applicazione che è basata sull'intelligenza artificiale che ha sviluppato per la TPL APT per Go 2025, sulla quale sono state aggiunte ulteriori risorse a bilancio quest'anno in vista non solo della capitale italiana della cultura di Pordenone, ma anche per poter rendere questo servizio diciamo su tutto il territorio regionale. Questo consente a maggior ragione l'integrazione con altri servizi di trasporto sia gestiti dalla Regione sia gestiti dai comuni come il bike sharing. Metto in evidenza alla consigliera Massolino che il bike sharing non è di competenza regionale e non fa parte di questo contratto di cui è oggetto oggi la discussione. Se poi un comune si avvale di una società o meno per svolgerlo, che sia privata, che sia in parte pubblica, eccetera, è una scelta del singolo comune.
Però attraverso il MAS è possibile inserire anche la disponibilità delle biciclette, per esempio di un bike sharing, qualora ci sia sul territorio, così come gli NCC, così come il servizio taxi ed altri servizi di mobilità condivisa per rendere l'esperienza di viaggio e la facilità nell'acquisto del titolo di viaggio il più possibile differenziato ed efficace. Vado a dire ancora alcune cose sul rinnovo evolutivo. L'ho detto, riguardo alle sicurezza lo diceva prima anche la consigliera Fasiolo, è stato citato anche dall'amministratore delegato della TPL e dal presidente. Il lavoro è stato fatto dal collega Roberti, a cui anche noi abbiamo partecipato su alcuni tavoli delle prefetture, io in persona o la direzione con le parti sindacali sono state tante e non sono terminati, però insomma qualche risultato a bordo grazie alla presenza di qualcuno che garantisce ovviamente diversamente dall'autista la sicurezza e l'eventuale controllo, chiamata alle forze dell'ordine, sicuramente sta dando dei frutti, tanto che le risorse insomma sono disponibili anche per quest'anno. Concludo dicendo solo due cose, una sui 9,9 milioni di euro su cui noi abbiamo chiuso un contenzioso, consigliere Conficoni, abbiamo chiuso un contenzioso andando a ripartire delle somme e a trovare un accordo che non sia chiuso in tribunale ma sia chiuso con un accordo con le aziende. Non è stato ovviamente semplice riuscire a chiuderlo, non è ovviamente nessuno di noi che ha preso quella decisione di voler non più dividere le somme che arrivano, ripartirle, che arrivano da parte dello Stato in base al contratto nazionale. Abbiamo voluto, ritenendo che invece sono dovute ovviamente alle società e quindi ai lavoratori, chiudere quel contenzioso, cercando in un momento ancora di coda di quanto avvenuto con il Covid, di dare un incentivo che potesse essere ripartito a favore dei tre temi insomma, che erano stati messi in evidenza dalle società e dalle parti sindacali. Sicuramente la necessità di un riconoscimento nei confronti dei lavoratori che abbiamo messo come elemento all'interno della norma regionale, il tema della sicurezza laddove un'implementazione della strumentazione potesse garantire sempre al lavoratore un miglioramento della qualità del lavoro e il miglioramento della qualità del servizio. Ecco, questo mettendoci a disposizione sempre come direzione nel cercare di dare più risposte possibili alla parte sindacale e alla parte editoriale con l'obiettivo finale di garantire il miglior possibile servizio ai nostri cittadini. Fatemi solo fare una battuta dicendo come se noi introducessimo la gratuità, visto anche altre esperienze, non miglioreremmo di certo la situazione dei lavoratori e non miglioreremo secondo me nemmeno la qualità del servizio, anzi andremo a creare una situazione di caos che peggiorerebbe ulteriormente una situazione che vede la carenza di autisti e di personale come elemento centrale perché è stato messo in evidenza da parte di tutti, quindi renderebbe molto più difficile la riprogrammazione dell'esercizio e quindi rischierebbe di andare a compromettere un lavoro che già è stato faticoso a causa del Covid, è faticoso a causa dei tanti soggetti interessati, vediamo gli istituti scolastici che hanno, come diceva la consigliera Fasiolo, libertà e quindi hanno tutti orari diversi, tutti sistemi diversi e questo non aiutano, che dovrebbero avere il mobility manager all'interno e che sappiamo che non c'è, che nel momento in cui si avvia l'anno scolastico, lo so da assessore comunale prima e da assessore regionale poi, sappiamo come in quelle 2, 3, 4 settimane c'è il caos perché giustamente le aziende non riescono a stare dietro si inizia la prima ora, la seconda, la quarta, la quinta, non si fa il tempo pieno, il sabato c'è, non c'è e questo è con un servizio di trasporto pubblico che deve tener conto che non ci sono solo gli studenti, crea un caos micidiale. Gli orari arrivano all'ultimo minuto perché tutti abbiamo i problemi, non è un dare la colpa ma è un cercare di spiegare che in quel periodo di avvio dell'anno scolastico
sappiamo che nonostante le riunioni che le aziende fanno con i comuni, con tutti, purtroppo questo problema ancora non si è risolto, quindi è chiaro che serve la buona volontà di tutti da questo punto di vista. Ecco, quindi a conclusione, scusate se sono andata un po' lunga, ma credo che le richieste, le tante domande erano assolutamente, era doverosa una risposta. Ultima cosa, il rapporto con i comuni che sono gli azionari, gli azionisti, scusate, di maggioranza, parliamo dei comuni più grandi, perché lo dicevamo col consigliere Buglian l'altro giorno in aula, molti comuni hanno uno zero, a parte la provincia di Udine, dove solo il comune di Udine detiene una quota, sì, notevole, ma non ovviamente maggioritaria. Negli altri casi ci sono Pordenonese, Goriziano, Isontino e Triestino, insomma ci sono comuni che hanno lo 0,01 di quote. Ma per quanto riguarda la distribuzione degli utili, sicuramente noi cercheremo, vediamo il caso di Udine in questo momento che ha messo in atto un nuovo PUMS, di ragionare con il comune che è socio se è sua intenzione, proprio con la delicatezza del fatto che va in parte corrente l'utile e quindi incide sui bilanci in una voce molto sofferente da tanto tempo, soprattutto da quando è stato introdotto il patto di stabilità, e lo dobbiamo dire, che ha falcidiato i bilanci in parte corrente dei comuni. Però insomma, se si fa una rivoluzione all'interno del PUMS che è appena iniziato, bisognerà magari fare anche uno sforzo, e cercheremo di ragionare in questo caso col comune di Udine. Il comune di Pordenone lo ha fatto, insomma, e ci ricordiamo il lavoro soprattutto che l'azienda e i lavoratori hanno fatto. Adesso stiamo monitorando i risultati, il servizio chiamata dovrebbe portare a anche un ulteriore miglioramento. Su Gorizia, lo dicevo già, insomma, sia su Go 2025 è stata utilizzata anche come possibilità di sperimentazione, e devo dire che alcuni risultati molto positivi ci sono, che cercheremo appunto di mantenerli, così come Trieste, insomma, che insomma sui risultati sull'urbano dimostra da sempre, mi permetto di dire, insomma, un'elevata performance di risultati. Ecco, quindi è un work in progress. Io veramente vi rinnovo a tutti il ringraziamento per i vostri contributi. Non è che abbiamo chiuso qui, anzi ricominciamo a lavorare insieme come fino adesso abbiamo fatto. Insomma, credo che dovremmo riuscire a vedere una svolta positiva per tutti, proprio lavorando sull'esercizio. Io mi auguro già in questa annualità. Dottoressa Uliana, credo, se il Presidente me lo consente, certo, e me lo consente l'Aula, credo che sia doveroso che lei possa dire proprio quello che l'ha visto arrivare a questo tipo di contratto. Grazie Assessore. Anch'io ovviamente nel mio ruolo ringrazio di questo confronto, perché ritengo doveroso che il Consiglio o fornire informazioni utili rispetto ad un servizio che è stato già detto prima, ma che è bene ribadire in termini sintetici, è il secondo servizio pubblico di diretta responsabilità e la seconda funzione di tutte le regioni italiane dopo la sanità. Quindi sanità e TPL condividono molti problemi, perché sono esattamente due funzioni, diciamo, rispetto alle quali si svolge un servizio essenziale che ha caratteristiche di particolare, evidentemente, complessità e di particolare peso. Tant'è che le voci del bilancio regionale, per quanto ovviamente diverse come valore assoluto, ovviamente vedono esattamente la voce del trasporto pubblico locale per i servizi relativi è la seconda voce di bilancio fissa del bilancio regionale. Questo per riconfermare la centralità non solo della funzione, ma la centralità della responsabilità della Regione rispetto a questa funzione. Ed è per questo che dare alcuni elementi di contesto, mi permetto di dire forse
che potrebbe essere utile dare e non solo aggiornare periodicamente, ma avere chiaro, perché purtroppo poi capita, come in questo caso, che magari uno immagina che certi dati siano già nella conoscenza, invece non è così, e da qui magari nascono domande che potrebbero tranquillamente trovare delle risposte se prima dessimo, diciamo così, l'inquadramento. Quindi spero che alcuni elementi, diciamo così, di puntualizzazione meramente tecnica aiutino e diano ulteriore soddisfazione ai proponenti anche l'audizione con riguardo alle informazioni complessive sul sistema. Si è parlato della gara, io direi brevemente, mi piace ricordare, visto che il ruolo che diciamo, la Direzione Centrale Infrastrutture ha avuto relativamente al contratto attualmente in esercizio, nasce molto tempo fa, nasce neppure nel 2014 quando siamo usciti con la pubblicazione della gara, ma nasce nel 2013, l'ultimo periodo della Giunta Tondo, e mi fa piacere fare anche questi riferimenti per dire la continuità amministrativa assoluta che la Regione ha mantenuto. La Giunta regionale Tondo nell'ultimo periodo della sua permanenza approva il piano regionale dei trasporti, perché la gara non è nient'altro che l'attuazione di un piano regionale che è stato adottato e approvato ovviamente dall'amministrazione regionale. Il piano regionale dei trasporti, che invito anche in qualche modo a guardare, perché disegna e definisce chiaramente tutta la regione, definisce quali sono i centri intermodali, il primo livello, secondo livello, dà tutte quelle evidentemente indicazioni trasportistiche che, come in un altro piano, parlassimo del piano dell'energia, poi deve essere attuato. E mentre abbiamo, e va detto, forse diversi strumenti pianificatori che non sono stati attuati, il piano del trasporto è stato attuato con assoluta immediatezza rispetto alla sua approvazione. È stato attuato nel 2014 quando Giunta Serracchiani, dopo un ampissimo confronto sia per l'incidenza che qui non è di un comune rispetto ad un altro, è della Comunità Europea, che definisce ovviamente una normativa estremamente stringente su quelli che sono le modalità di gestione del trasporto pubblico. Non mi soffermo perché effettivamente, chiaramente, il senso non è certo quello di dare una ricostruzione eccessivamente puntuale, ma di dare il contesto. Quindi nella pubblicazione della gara si è dovuto tenere conto di una serie di limiti dovuti da quello peraltro che in quel momento e per molti anni è stato un mantra del sistema europeo, cioè il trasporto pubblico non si affida direttamente, ma si apre al mercato con gare pubbliche aperte. Ripeto, non mi soffermo sui singoli principi, ma questo è. La Regione Friuli Venezia Giulia ci ha creduto sul serio e ci ha creduto in una logica che era evidentemente una logica che veniva da lontano. Ho citato due presidenti di ovviamente orientamento diverso per dire che questa cosa del trasporto pubblico locale la Regione la persegue con grande serietà e priorità rispetto addirittura a quello che è stato il decreto Burlando del 97 che la Regione Friuli Venezia Giulia ha attuato prima di altre regioni. Dopo di noi è venuta l'Emilia Romagna. È evidente che il 97 non ero qui, quindi non stiamo a rivendicare, stiamo rivendicando la capacità di questa regione nella sua storia di aver espresso un'attenzione sul trasporto pubblico locale che effettivamente ha pochi precedenti. Detto questo, andiamo alla gara del 2014. La gara del 2014 si è basata su due elementi fondamentali, il primo dei quali è esattamente il personale.
Venivamo da una storia che diceva avevamo 14 concessioni, non parliamo più di concessioni, non esiste la concessione, questo è un contratto pubblico, è un appalto di servizi. Ed è questo anche un elemento, tra virgolette, diciamo così, di modernizzazione o comunque di logica rispetto alle direttive europee in materia. Quindi è stata pubblicata una gara che ha visto 2 momenti fondamentali istruttori, quindi non è stata una scelta tecnocratica diciamo così, o burocratica. È stata una scelta che ha dato conto di un percorso politico, evidentemente deciso a livello politico, eccetera, che aveva un obiettivo chiaro: migliorare il trasporto e tenere alto il tema del trasporto nella nostra regione. I 2 elementi fondamentali: il bacino unico. La regione veniva da una situazione per cui credo ancora la Sardegna ha ancora 14 concessioni, fino a 2 o 3 anni fa le aveva ancora. 14 concessioni che si chiamavano come le nostre, Rosina, quella cosa lì noi l'abbiamo abbandonata nel 2000. Siamo passati esattamente da 14 concessioni a 4 ambiti provinciali e quindi in quel momento gli ambiti erano provinciali. La prima gara che è stata fatta, quella gara a cui mi riferivo prima, è una gara che è stata svolta a livello provinciale, cioè è stata svolta dalla Regione ma con riguardo all'ambito di Udine, all'ambito di Trieste, all'ambito di Gorizia, all'ambito di Pordenone. Quindi i contratti e la responsabilità della gestione dei contratti era in capo alle province. Punto. All'atto, detto questo, il contratto era scaduto da tempo, perché il contratto è risultato vigente dal 2000 con proroghe successive legate semplicemente all'enorme complessità della materia e al fatto che, ripeto, anche per la seconda gara siamo stati primi e molte regioni se ne sono poi dimenticati. Quindi, detto questo, nel 2014 si portano a casa 2 dati. Si dice abbiamo un sistema orografico che dice che abbiamo una regione quasi divisa in 2, una parte di montagna totale che non mette sul piatto nessuna polpa, evidentemente, ma evidentemente crea, diciamo così, e deve essere garantito un servizio che necessariamente tiene conto che un'utenza, come dire, un'utenza molto debole, usiamo questa espressione. Quindi da lì abbiamo ottenuto davanti all'autorità della concorrenza, perché sempre nell'ambito dei principi normativi, quindi non fantasie nostre, il tema era l'ambito territoriale deve essere ottimale, deve essere adeguato, non può essere troppo ampio ed eliminare la concorrenza. Ok? La Toscana ha fatto una scelta allora che ha messo l'ambito unico della Toscana, peraltro che riguarda solo alcuni ambiti, come ha ricordato prima puntualmente il Patuelli della CIS, sì, Pitelli, ogni tanto mi scusi, ecco. Quindi la Toscana ha portato a casa per scelta politica l'ambito unico in legge. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha fatto questo. Siamo andati, come dire, a mani nude all'autorità della concorrenza a portare il tema se potevamo avere un ambito unico per fare una gara che fosse riferita al tutto territorio, in cui la famosa polpa e osso stessero dentro e quindi garantissero anche un contesto per il quale dobbiamo prendere a riferimento che siamo 1.200.000 abitanti. E quindi, come dire, rispetto al tema trasportistico e dell'utenza, credo che tutti noi siamo in grado di fare, anche in termini sommari, 4 conti. L'autorità della concorrenza ha avviato con noi un'istruttoria piuttosto ampia che si è conclusa positivamente per noi. L'Umbria non l'ha portata a casa, l'aveva proposta, non l'ha portata a casa. E l'abbiamo portata a casa soprattutto rispetto a far vedere alla cartina geografica, che ha reso evidente come l'unico punto di vero ambito urbano è Trieste, e anche qui non serve, no, ovviamente dire, e che l'importante ambito extraurbano, con tutte le complessità del caso, è Udine.
Questo corrisponde anche ai chilometri di strade che gestiscono e gestivano le 4 province. Detto questo, questa è stata la prima scelta e quindi ambito unico per quello, gara unica per portare a quell'omogeneizzazione di servizi, ciascuno divisi per eccetera, ma soprattutto a un equilibrio territoriale, una specie di perequazione che nasceva da questo e dalla impossibilità di parcellizzare, di andare contro la storia che dice che evidentemente sotto certi numeri è molto difficile garantire i servizi. Ma il secondo pilastro, direi quasi il più importante, è stato un altro, è stato l'accordo col sindacato. È stato sottoscritto un accordo sindacale, che è quello che oggi mi piace ricordare, perché molte cose che sono state dette, scusate magari, perché quello è stato il pilastro di un accordo col sindacato, per cui la Regione Friuli Venezia Giulia con quella gara ha messo il personale del TPL al centro della scena, ha detto il personale del TPL, 1800 dipendenti circa, sono praticamente residenti, cittadini di questa regione e vogliamo tutelarne l'attività, il lavoro e la prospettiva futura. Quell'accordo che ha definito alcuni passaggi fondamentali e dove la Regione si è presa la responsabilità di dire che nella gara il contratto di secondo livello era fatto salvo, cioè vuol dire che garantivamo che qualora non vincesse il sistema regionale, ma magari Bus Italia, che è stato il famoso concorrente che ci ha tenuti impegnati un bel po' di tempo con i contenziosi, al personale non veniva decurtato tutta la parte del secondo livello, ma era obbligata a garantire, come in tutti i servizi in cui c'è un passaggio eccetera, il mantenimento dei trattamenti economici di secondo livello. Questa condizione è stato uno degli elementi dei ricorsi. Siamo stati davanti al TAR, davanti al Consiglio di Stato su questo, perché il concorrente ha detto che questa era una condizione illegittima, che vincolava eccessivamente i partecipanti alla procedura e che quindi, perché limitava l'autonomia, diciamo, imprenditoriale di chi si fosse visto aggiudicare il servizio. Abbiamo tenuto questo punto fermissimo e non abbiamo mai avuto un momento di cedimento su questa questione. Il personale del TPL e quindi le organizzazioni sindacali per Osso ha risposto in maniera eccellente, perché durante tutti gli anni del contenzioso non c'è stato uno sciopero e ci poteva essere tranquillamente, perché c'è stata un'incertezza legata ai ricorsi, al tempo, perché l'aggiudicazione è intervenuta nel 2019. Il sindacato, le organizzazioni sindacali e tutto il personale hanno creduto nella promessa della Regione che chiunque avesse vinto, loro si sarebbero visti tutelati la loro situazione, la loro posizione economica. Di questo, a conclusione di tutta la procedura, abbiamo già ringraziato, ma personalmente, non come direttore, come RUP di quella gara, ringrazio ancora le organizzazioni sindacali, perché aver potuto, in una situazione di grandissima difficoltà e di tensione, in cui le informazioni all'autista necessariamente dice ma qua cosa succede? Perdiamo, cioè chi vince, chi perde, cosa sarà di noi? Non in senso stretto di dire che perdiamo il lavoro, ma perdiamo quota parte del nostro stipendio. Questa cosa qua, nonostante queste tensioni, la situazione è rimasta, stiamo fermi e attendiamo fiduciosi. Credo che tutto il sistema sia stato premiato col fatto che nel 2019 siamo arrivati alla fine. Ma cosa dice il contratto? Perché al di là dei discorsi generici o meno, andiamo nel fisso. Non è che il TPL SCAR, la TPL SCAR si è presentata insieme, perché questa evidentemente è stata perché non aveva le condizioni, e anche questo non serve dirlo, per poter far fronte a una gara pubblica da soli, come? Con i requisiti richiesti complessivamente, eccetera. Quindi è stata una scelta obbligata ma anche concertata nel sistema regionale. Per cui da una parte
evidentemente la politica, ma dall'altra parte le aziende del territorio, le cui quote societarie erano in capo alle province, ok? Perché sono diventate dei comuni? Perché la decisione all'atto dell'aggiudicazione della gara a province chiuse, la decisione in quel momento della politica ha detto diamo le quote ai comuni. Sto parlando delle miriadi di quote, non delle quote importanti di Trieste Trasporti piuttosto che di Udine, che però aveva fatto scelte diverse, come credo sicuramente il consigliere Onse ricorderà, relativamente alla cessione di quote che andassero sotto la, diciamo che portassero la situazione successiva. No, beh, direi di sì. Ma comunque non importa, questo mi scusi, questo, le carte lo dicono chi ha venduto le quote. Comunque, detto questo, mi scusi, no, ma forse qui sono andata fuori dal contesto. Ma guardi no, che questa cosa non è vera. Bene, va bene. No, non può dire delle okay, menzogne. Mi scuso. Non è una discussione con un tecnico, la discussione la facciamo poi con l'assessore. Lo verificheremo dopo. Ok, andiamo però oltre. Quindi no, perché queste cose spiegano, no, perché queste cose sono ovviamente, e nessuno mette, io non posso permettermi di mettere in discussione questioni politiche, ma devo dare risposte tecniche, perché se è stata una scelta di un certo tipo, se oggi un problema su Arruda Udine c'è relativamente al governo di certe dinamiche, eccetera, mi insegnate voi che essere in maggioranza o essere in minoranza cambia le cose in una elezione, in ogni contesto. Comunque, detto questo, il contratto evidentemente in questa logica è stato sottoscritto tra la Regione e TPL SCAR. Quindi non è il tema di TPL SCAR, è il soggetto contrattuale, è l'unico soggetto che è riconosciuto dalla Regione è TPL SCAR. Che poi, questa sì è una partita del tutto politica, che si voglia andare in una direzione che probabilmente allora, e questo era un primo passaggio per dire diventiamo un soggetto unico, questa sì è una partita squisitamente della politica e in cui non si c'entra. Oggi però l'attuazione del contratto è questa, il responsabile dell'esecuzione del contratto è il dottor Volponi, è l'architetto Volponi. E ripeto, io sono stata RUP della gara. Leggo 2 o 3 passaggi, sempre ad integrazione delle informazioni che abbiamo detto prima. Data di avvio del servizio e durata del contratto. La durata, il presente contratto ha durata decennale a partire dalla data di effettivo avvio del servizio. Abbiamo detto che il servizio è partito nel 2020, quindi la scadenza è 2030, per rispondere alla domanda principale della consigliera Capozzi. 10 anni e però il comma successivo, consigliere, il comma 4, laddove dice la Regione ha la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per 5 anni in linea con il regolamento comunitario 1370 del 2007, vuol dire 10 più 5. Do questa integrazione solo perché questo a livello tecnico vuol dire che quando abbiamo pubblicato la gara siamo stati costretti a fare i conti su 15 anni, non su 10. Perché se è prevista la proroga deve essere coperta finanziariamente fin dalla procedura di gara. Quindi questa gara vale 1.700 milioni, per dare un dato. Quindi queste cose sono già scritte nel contratto ed è evidente quello che ha detto l'assessore sul fatto che, a prescindere ovviamente dalle valutazioni che potranno essere fatte su questo tema, il periodo è questo e in questo periodo è vigente questo contratto, che è un contratto unico e vede così. Per rispondere a molte altre domande che sono state fatte e che possono trovare una spiegazione unitaria in uno di quelli che abbiamo considerato essere allora un grande vantaggio della procedura. Articolo 5, flessibilità.
In considerazione della durata del contratto e delle variabili legate allo svolgimento del servizio, la Regione, a parità di produzione chilometrica e di corrispettivo previsti a contratto, anche su istanza degli enti locali o all'esito del monitoraggio di cui al successivo dall'articolo 18 del capitolato descrittivo, ha la facoltà di apportare modifiche ai servizi purché compatibili col piano regionale del trasporto pubblico locale nella misura offerta in sede di gara pari al 98% della produzione, che va aggiunto alla misura del 2% prevista a base di gara, portando la misura complessiva al 100% delle produzioni chilometriche per singola tipologia di servizio, urbano, extraurbano, tranviario e marittimo. Quindi questa norma, che è una norma, come dire, appunto di un contratto, quindi è vigente e ovviamente non è suscettibile di valutazione discrezionale se non della lettura, dice che cosa? Che se la Regione lo chiede e le aziende che hanno partecipato alla gara e l'hanno vista si sono impegnate a garantire questa flessibilità, evidentemente vuol dire che programmi di esercizio se ne possono cambiare come? Certamente tra dire che questa possibilità c'è e dire che viene effettivamente esercita e in che termini ci vuole evidentemente la doverosa responsabilità e la doverosa prudenza che nell'esercizio di un servizio come questo tutti gli attori devono dare. Quindi è ovvio che la Regione deve essere concreta, sapere quello che no è l'evoluzione, cioè la complessità di cui voi tutti avete dato atto. E quindi è chiaro che ribaltare il 100% dell'esercizio è una cosa forse anche diciamo dal punto di vista dell'opportunità sbagliata eccetera, ma questo ci fa dire che però possiamo chiedere e possiamo chiederle per tanti contesti e per tante aree. Si è detto prima, l'extraurbano è prevalentemente scolastico e la Regione su questo, oltre a tutto il tema di quelle che sono le agevolazioni importanti per tutto il territorio reso, chiaramente, vede anche la complessità di legare il servizio di trasporto con il servizio scolastico. Sono due servizi. Ecco, chiaramente mi fa piacere ricordare, forse ne ha accennato prima il direttore di Arriva Udine, che proprio in questi giorni, l'assessore credo che poi sarà importante anche diciamo darne atto, proprio a Cervignano con il dirigente scolastico che diciamo dell'Isis Bassa Friulana, Matteo Segatto, che peraltro conosco molto bene e che ha diciamo evidentemente esercitato con grande competenza la diciamo un'integrazione di territorio ed è stato interlocutore ed è interlocutore per il trasporto, perché è chiaro che deve venire dalla scuola, questo si è detto prima, cioè il tema di dire stiamo sui 5, stiamo sui 6 giorni, come possiamo tenere vicino le criticità, no? Che abbiamo detto, le esigenze rappresentate anche da diversi consiglieri, pomeriggi, le cose eccetera, solo se tutti quelli che esercitano un servizio si mettono veramente a servizio per trovare delle soluzioni comuni. E quindi io credo che, concludendo su questo, credo che c'è sempre la possibilità di fare qualcosa e soprattutto noi con una copertura finanziaria che dice che la Regione paga ogni 3 mesi, perché questo contratto dice che paghiamo ogni 3 mesi. Le aziende non sono mai prive delle necessarie risorse. Tutte le clausole di questo contratto sono state pensate, studiate e, ripeto, condivise con il territorio, per fare in modo che la complessità di un sistema che comunque inevitabilmente, come tutti i sistemi pubblici, può avere momenti e situazioni di grande difficoltà, però c'è sul piatto la necessaria risorsa economica senza la quale difficilmente si fa qualcosa.
e c'è la disponibilità a discutere e a trovare le soluzioni. Da ultimo, per quanto riguarda le patenti, per quanto riguarda le patenti, il contributo che dà la Regione è un contributo che è pari all'80% del costo della patente. Forse quello in cui la Regione può aver mancato è quello, diciamo, di non aver pubblicizzato troppo questa cosa. Forse sotto questo profilo forse siamo un po' mancati nel rendere più evidente questa cosa, perché quelle patenti costano molto e quindi si è ritenuto di finanziarle praticamente l'80%, in alcuni casi si arriva al 100%. Pensavamo di poter modificare alcuni aspetti relativamente a dire che le risorse non vengono date a rendiconto ma vengono anticipate, cioè quindi si può lavorare sicuramente. Cosa? Anticipi già il 50%. Anticipiamo il 50%, adesso bene che è un periodo. Ecco, quindi, questo per dire, diciamo, le risorse. Ultimo tema, i mezzi. Beh, sui mezzi noi siamo stati un po' bacchettati nel tempo, perché appunto, come ho detto, se la funzione regionale, la gara regionale, eccetera, i rapporti con l'autorità regolativa dei trasporti li abbiamo tenuti noi, perché abbiamo riconosciuto alle aziende importi ingenti per garantire un parco mezzi che è il primo parco mezzi in Italia con un'anzianità perfettamente allineata con le direttive comunitarie, 7 anni. Mentre per quanto riguarda, e addirittura avevamo il caso di Trieste che stava sui 4 anni. Quindi relativamente a questo quadro, diciamo così, questo è quello che ha fatto la Regione. Sicuramente nell'esercire oggi nei confronti delle aziende il rispetto di questo contratto è evidente che ci impegneremo di più. Bene. Sull'ordine dei lavori, Presidente. Sì. No, mi dispiace. Prego. No. Allora, visto che è stato dichiarato che sono io che ho venduto le quote, ci tengo a precisarlo che è stato il mio predecessore. E quindi pregherei, quando si fa la storia, se storia si vuol fare, si rispetti. È la verità. Non si possono fare delle dichiarazioni menzognere. Davvero. Grazie consigliere Onsel. Ci sono integrazioni da parte dei tecnici a quanto già stato elencato per rispondere alle domande state fatte. Un attimo consigliere, perché se non ci sono integrazioni alle domande io sospenderei un attimo e poi riaprirei il dibattito per la discussione fra i consiglieri con l'assessore o fra consiglieri. Se ci sono, no, ma se ci sono domande, sono risposte, domande ancora? Sì, non è che posso obbligare a rispondere. Prego, sull'ordine dei lavori o su domande? No, volevo integrare con una ulteriore domanda alla SCAR, la TPL FVG, i precedenti quesiti fatti sui mezzi. Quindi capisco dalla risposta dell'assessore che la convenzione per l'assegnazione dei fondi per il rinnovo dei parco mezzi è stata siglata e che quindi sono trasferiti alla SCAR. Ma la SCAR poi li ripartisce alle 4 aziende oppure li tiene per sé questi soldi? Perché sono io che mi scuso perché mi sono mal capita con l'architetto Volponi, io avevo capito che c'era stata la sottoscrizione, ok, mi dice di no, la terza volta che lo chiedo, ma sono io che ho capito male, ti chiedo scusa, però nelle more della sua sottoscrizione sono stati fatti tutti i decreti di versamento, quello sì. Le risorse sono state tutte trasferite alla SCAR. Ma questo è il nostro contratto, l'ha spiegato la dottoressa Auliana in maniera molto chiara. La convenzione, ok, quindi la convenzione non prevederebbe altre cose, cioè noi comunque trasferiamo i fondi alla SCAR. È chiaro, la convenzione va regolarizzata, va sottoscritta, ma sì, i soldi sono trasferiti alla SCAR. Ma la SCAR i soldi poi li dà alle 4 aziende o li sta trattenendo? Questa è una domanda che faccio alla SCAR chiaramente, non all'assessore, che è a posto col trasferimento dei soldi. Questo l'ho capito. Grazie. Ci sono delle risposte se volete? Sì, allora io adesso risponderò
a diciamo, questioni più di livello un pochettino più pratico, dopo magari su questi aspetti risponderà l'amministratore delegato. Allora sì, ma la sosta, viabilità, certo, noi abbiamo una situazione non dappertutto, naturalmente di nuovo le differenze provinciali, abbiamo delle viabilità magari impostate ancora, non a Pordenone per esempio, ma a Trieste ancora sì, diciamo degli anni 90-2000, abbiamo delle necessità che sono invece proiettate nel 2020-2030 e ci sono con le amministrazioni locali si discute quotidianamente per cercare di trovare un sistema che sviluppi il più possibile, questo almeno è la nostra mission, il trasporto pubblico. Sì, ci sono dei problemi di sosta, di viabilità, di diseducazione dell'utente che parcheggia dove devono scendere le persone disabili, lo sappiamo. Il notturno è stato risposto, sta andando molto bene, siamo molto orgogliosi, è un'iniziativa che secondo noi dovrebbe essere addirittura sviluppata. Del MAS è stato detto, sta passando un po' in secondo piano, ma è una cosa che stiamo facendo che è veramente innovativa, cioè con le risorse della Regione, 1,5 milioni di euro, è stata messa insieme un'app che permette all'utente di prenotare con lo stesso strumento sia il treno che l'autobus e domani magari anche il bike sharing, eccetera. Quindi è la vera mobilità come servizio, è una cosa innovativa, straordinaria che portiamo avanti, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Bike sharing, sì, dottoressa, bike sharing, sono d'accordo, chiaro Trieste non è Udine, la Regione non c'entra nulla, il Comune ha il servizio, l'ha dato da gestire a Trieste Trasporti, è un servizio che a Trieste ha i limiti proprio della configurazione, delle salite, delle discese, delle cose, c'è molto vandalismo, bisogna dire la verità, molto più di quello che si immagina, nel senso che noi abbiamo una quantità di biciclette che vengono gettate nel canale piuttosto che rotte notevolissima. È un problema, è una questione quella là. Sulle bici elettriche vedremo la prossima gara che farà il Comune, se metterà elettriche ben venga. Sempre a volo d'uccello, straordinari il lavoro delle donne, sì ancora una volta il numero delle donne che sta guidando gli autobus aumenta, anche perché aumenta la qualità del mezzo, quindi sono strumenti un po' più facili da guidare, anzi sono mezzi che adesso sono piuttosto anche semplici, soprattutto quelli nuovi, quelli elettrici, e sono veramente dei mezzi modernissimi, quindi si sta aumentando, c'è un'attenzione evidentemente dove si può sulle donne di non mettere in orari strani, notturni, particolari o zone un po' più particolari, c'è un minimo di attenzione, c'è. Sì, gli straordinari vengono fatti ed è questa un po' la difficoltà, immaginare che per mantenere il servizio, perché l'obiettivo è erogare il servizio in maniera puntuale agli utenti e c'è proprio questo sforzo straordinario dei conducenti che per cercare di non perdere corse fanno un sacco di straordinari e c'è una squadra che lavora e tutti insieme, tutte le aziende insieme cercano di non perdere neanche una cosa, questo è l'obiettivo di tutti. Da cui rispondo brevemente anche al dottor Onsel, perché non sono esternalizzazioni, alcuni piccoli, almeno per quanto riguarda Trieste, alcuni piccoli pezzi vengono esternalizzati proprio per permettere agli autisti dipendenti di avere un po' più di respiro in termini di ferie, di permessi anche straordinari, eccezionali, eccetera, eccetera. Perché se no, per mantenere tutte le cose, tutti i servizi, con le malattie, le assenze, le 104, tutte le cose che ci sono sotto pressione quelli che sono in servizio quel giorno. Perché non vengono, noi facciamo, guardate, deve essere chiaro questo, noi facciamo i bandi, facciamo il recruitment day con la regione, mettiamo a disposizione tutto, adesso stiamo vedendo di mettere a disposizione anche degli appartamenti che già ci sono, per cercare di abbassare, professore, è inutile, se non fosse così, siamo dei pazzi a raccontare un'invenzione, ma chiunque frequenta l'ambiente sa benissimo che è così, perché non vengono, perché sarebbe da chiedere a loro perché non vengono a farsi assumere a tempo indeterminato con la 13ª, 14ª e l'INPS pagata fino in fondo, io non lo so perché, è così.
sono sistemi complicati, ma riguardano un po' diversi settori, come si diceva. Poi qualcuno ha detto le tratte, sì, noi facciamo tutti i servizi che ci siamo impegnati a fare, ma nella slide dell'assessore c'era, quindi noi copriamo i servizi aggiuntivi che ci vengono chiesti. E naturalmente chiudo dicendo, poi per il resto risponderà anche l'amministratore delegato, scusate, chiudo dicendo che i comuni chiedono molti chilometri aggiuntivi, perché naturalmente hanno dai territori delle richieste che sono normali, ci stanno, è normale, per cui vogliono coprire una particolare zona, vogliono aumentare le corse in un'altra zona che è un po' più sprovvista e così via. E anche là c'è una dialettica fra l'azienda, la regione e i comuni per vedere chi si riesce a accontentare, perché non sono tutti accontentabili naturalmente, anche proprio in virtù del fatto che i conducenti sono ovviamente al limite delle possibilità, dei tempi e delle cose. Ecco, però insomma in qualche maniera alla fine si cerca di accontentare un po' le varie situazioni. Ecco, questo in termini generali. Poi per quanto riguarda altre domande più specifiche, forse Agnello voleva, l'amministratore delegato. Però io non mi ricordo. Deve intervenire. Sì, quello che... Allora, sul tema dell'attrattività che ho sentito, allora, non è che noi, diciamo, non è che il nostro è un sistema non attrattivo che fa scappare la gente, proprio non riusciamo ad avere i nuovi. C'è stato un tempo in cui il bacino era un bacino, soprattutto venivano dalle mie parti. Purtroppo c'è stato un periodo storico, ora senza mettere, io faccio delle riflessioni di carattere tecnico, insomma, reddito di cittadinanza, cioè a un certo punto abbiamo fatto fatica a portare su, e quindi è venuto meno un pochino quel bacino. Oggi non è che noi non siamo attrattivi, io vi do così diamo anche qualche numero, se no... Allora, per essere attrattivi, prima di tutto c'è un tema di retribuzione, no? Allora, a Trieste, ora spero che nessuno si arrabbi qui perché lo sapevo, però sono dei dati oggettivi. La retribuzione media di Trieste è tra le più alte in Italia. Faccio un esempio. Tiper, che è un soggetto emiliano, emilio-romagnolo, diciamo, Tiper ha una retribuzione media annua, costo medio azienda, di 48.800 euro. Ora non dico quella di Trieste, se no si arrabbia, quella di Trieste è più alta. Allora, noi sotto questo profilo, e qui è chiaro, non è che siamo bravi noi, c'è un sistema che, avendo fatto una gara, avendo dato stabilità negli anni, ce lo consente. Poi è chiaro che se si può fare di più, si deve fare di più, ma questo è... Però non è che in questo momento qui in Friuli Venezia Giulia la gente scappa perché noi non siamo attrattivi, no. Allora, un dato, anche questo è un dato che io purtroppo dovremmo fare delle audizioni separate. Cioè. Allora, un dato che misura il livello di attrattività è, per esempio, il tasso di assenteismo, giusto? In questo momento a Trieste abbiamo il tasso di assenteismo più basso d'Italia. Mi raccomando, non è che... Cioè, quindi voglio dire, anche questo è un dato. Il punto è che proprio i nuovi non riusciamo a portare dentro. E non li riusciamo a portare qui, non li riescono a portare a Milano, non li riescono a portare a Bergamo. C'è questa difficoltà e soprattutto poi c'è una difficoltà in alcune aree. Il subaffido, consigliere, è nato in un momento in cui in una grande difficoltà c'erano anche i padroncini con il Covid, ci sono stati dei servizi aggiuntivi riconosciuti, allora lì c'è stata una visione condivisa per cui il subaffitto ha consentito anche ai padroncini di entrare nel settore. Poi non è che li fai entrare lì e li cacci via il giorno dopo. Noi tendenzialmente andiamo verso l'azzeramento del subaffido. Non è un sistema, tra l'altro, guardi, non c'è convenienza, se vuole poi le darò i numeri. Io con il subaffido pago di più, Con il subaffido io ci rimetto, ma non posso buttarli fuori domani, sono operai, sono lavoratori anche quelli, con me non vengono, cioè quelli non vengono. Allora, oggi io ho un subaffido con la Linea, che è un'azienda di Venezia. Vabbè? Allora, noi abbiamo detto, scusate, ma a questo punto noi stabilizziamo, loro vogliono rimanere dove stanno, cosa vuole che le dica? Cioè, sarà un fatto geografico, sarà un fatto... Però le academy, lo sforzo della regione... Cioè, tanto è vero che avete visto i dati delle cancellazioni, no? A proposito, non per nelle cancellazioni di Trieste, perché sennò uno dice avevi detto lo 0,3, ci sono anche le corse del tram che come tutti sapete un po' di tempo, quindi non sono 10.000 corse che io non faccio, ma 10.000 meno 4.000 e quindi torniamo alla 0,3-0,4. A Udine l'acconto l'abbiamo dato,
E l'abbiamo dato anche a Trieste, qui parliamo dei 9 milioni e 9. Abbiamo dato un acconto e in questo momento, l'ho detto prima e lo ripeto, noi abbiamo avuto 4 milioni e 2 a Trieste, 3 milioni e 2 a Udine. Cioè, l'accordo fatto a Pordenone, in cui si prendono i soldi e si danno ai lavoratori, siamo pronti a firmarlo domani. C'è all'interno delle organizzazioni sindacali un tema serio per cui in alcuni territori si ritiene che dirottare quei 4 milioni e 2 non sia sufficiente. Noi abbiamo detto d'accordo, possiamo parlare d'altro, ma i 4 milioni e 2 stanno dentro una norma, io non li posso far crescere, perché altrimenti poi posso avere dei problemi io. E quindi è su questo che oggi c'è il tema, perché, come dicevo, l'accordo di Pordenone ha preso il 1,2 milioni di Pordenone e lo ha dato ai lavoratori, attraverso un meccanismo che peraltro aggancia anche alle presenze, mi pare. Ora non sono sicuro, ma magari lo può dire meglio quello di Pordenone. Cioè noi siamo pronti a firmarlo quello lì, non è un problema delle aziende, non è un problema delle... Come? Solo una cosa anche di chiarimento su sta cosa qua. Ho capito questo passaggio, però avete detto prima, no? Mi pare almeno in due, che ci sono condizioni diversificate nelle aziende, anche a livello contrattuale, cioè non è che è tutto uniforme, ho capito male. E dopodiché, no, le dico anche questo, no, cioè onestamente, però tenete conto che, ok, l'accordo è stato fatto a Pordenone, ma è 1 su 4? Non penso che 3 sono non in grado e 1 è bravissimo, no? Ecco, cioè voglio dire, no, però, aspetta, un po' mi stupisce sta cosa qua. Scusa, io riesco a rispondere. Non so se è esportabile se la domanda dappertutto. È 4 milioni e 2 che la Regione ti ha riconosciuto vanno ai lavoratori, la risposta è sì, domani mattina. Se la domanda è oltre ai 4 milioni e 2 ci metti altro, è un tema di un altro tavolo. Ma, oddio, non li prendono, perché c'è una trattativa per cui legittimamente un pezzo di sindacato dice a Trieste, per ragioni storiche, mi devi dare di più. Cosa devo fare? E a Udine è uguale. Legittimamente. È uguale. Legittimamente stiamo trattando. Quello che noi stiamo cercando di far capire è che sono 2 tavoli, 2 livelli. Cioè i 9 milioni e 9, allora diciamola anche qui in una maniera, se oltre i 9 milioni e 9 si va, perché la norma regionale prevedeva, diciamo 40 milioni più 9 e 9, ma non mi ricordo se erano 40, 45, così. Se il tema è oltre i 9 e 9 andiamo a prendere quegli altri, c'è un tema di condivisione con i soci, non è più un tema manageriale. Mi spiego? Cioè, non è più un tema solo manageriale. Quindi noi su questo il tavolo è aperto e speriamo di chiuderlo il prima possibile, insomma. Non lo so, io poi non mi ricordo quali sono state le domande sul bike sharing, su che cosa? Ah, sì, allora, la Regione, il PREPM è una cosa complicata, è una roba da 300 milioni di euro in cui ci stanno risorse pubbliche e risorse delle aziende. Le aziende mettono dentro questo piano regionale tutto ciò che si erano obbligate a mettere durante la gara. Cosa accade? Che come TPL noi eroghiamo quando tu rendi conti di avere fatto un'attività. Hai comprato un autobus e io te li versi. In questo momento in cassa ci sono soldi che sono arrivati da, non so se da PNSMS o da qualche altra diavoleria del genere, che però per poterli erogare ad un'azienda io ho bisogno che sia rendicontato o l'acquisto o la fine dei lavori di infrastruttura. Questa cosa qui nel giro di 2 o 3 mesi sarà fatta. Per dirle consigliere così sgombriamo, ci sono 20 milioni, di cui 17 vanno a Trieste. Capisce che quindi non è un... Cioè in questo momento forse, non so se Maurizio lo sapeva, forse mi verrà a dire perché non me li dà. Perché anche Trieste che ha fatto partire i lavori, ha fatto partire gli acquisti, mi deve rendicontare le cose fatte, se no poi io vado in difficoltà. Perché la Regione mi eroga a condizione che io poi come scala verifichi che le cose siano state fatte. Non è che posso erogare così, Non so, io non mi ricordo, le altre erano tante, io sono anche un po' stanco dopo 5 ore. Cioè, se ci sono chiedo di intervenire. Chiedo di intervenire se si può. Perché sono stato stimolato dalla controparte a questo punto, perché si è innescato un discorso che va... Agnello sorride perché sa che ha toccato dati, cioè non dati, nervi sensibili, no? Allora, tanto ringrazio la dottoressa Soliana perché l'escursus storico
quasi lectio magistralis serviva per capire il perché si è arrivati a un certo punto e quali sono stati i patti fatti da tutti quanti, le parti sociali sono caricate un fardello sulle spalle e io ancora non c'ero, quindi lo so perché mi sto raccontato, un fardello tale di tenuta di sistema, perché i lavoratori ci hanno messo il loro dal punto di vista non dell'impegno, attenzione, ma della resistenza a un sistema che stava barcollando, perché non ce lo ricordiamo, ma come era il sistema prima, era un sistema ultraterritoriale, non prospettato in ottica europea di trasporto per quanto riguarda le gare. Ok? Questo è una verità. Quindi rispetto a questo, l'impegno dato dalle organizzazioni sindacali ma dai lavoratori per raggiungere quell'obiettivo lì, che era un obiettivo territoriale, di rispetto di un contesto territoriale, perché questa è stata la base, mettere il territorio al primo posto. Perché questa è stata l'ottica, la prospettiva di lunga durata che ha attraversato orizzontalmente tante giunte della regione. Ok? Questo è stato, non è stato altro, le governance erano differenti all'epoca delle aziende. Ricordiamoci anche questo, che le governance aziendali erano differenti, ok? Erano 4 aziende governate in maniera differente, ultraterritoriali, ok? Che hanno avuto bisogno per spostare il grande Moloch che stava arrivando nella gara, perché si sentiva nell'aria, perché in Italia succedeva questo, di unirsi con l'obiettivo comune di rispettare un territorio, garantire mobilità e garantire ai lavoratori un contesto reddituale e di tutele uguale, paragonabile a quelli che avevano già. Ok, questo è per dare merito all'escursus storico che c'è stato. Riguardo invece ai milioni di euro che i 4 milioni, 3 milioni, i 9 milioni 10, che non sono solo quelli, perché nel contesto dei 10 c'era anche la grande parte data per quanto riguarda il contenzioso, chiamiamola così, che sono altri milioni di euro, dove noi come organizzazioni sindacali, regione e aziende, abbiamo avuto un incontro formale in regione, no? Dove ci sono state trasversalmente da parte di tutti degli impegni politici su come dovevano essere distribuiti questi soldi, che non erano solo i 10 milioni, ma anche l'altra parte, in quota parte, poteva essere utilizzata. No, stiamo dicendo che c'erano anche altri soldi. Ok, perfetto, che possono essere utilizzati nella contrattazione aziendale, possono essere utilizzati come meglio si crede. Quello che noi stiamo, perché l'affermazione che mi ha stimolato è stata questa: noi firmeremo anche adesso, ma la contrattazione di secondo livello che queste organizzazioni sindacali, mi permetto di parlare a nome di tutti, fanno in questo contesto qua, è di sostegno a un settore che, se non siamo lungimiranti tutti quanti, va a momentino, non dico a scatafascio, ma si perde pezzi per strada. Per quello noi, come organizzazioni sindacali, spingiamo in questi accordi sindacali di secondo livello aziendale di poter prenderci una fetta maggiore rispetto ai milioni di euro dati alla regione per il sostegno al sistema, così dice la norma, perché crediamo che se non ci muoviamo adesso, io non dico che si arriverà agli autisti, agli autobus senza autista, che mi sembra un po' prematuro, manca un bel po' di tempo, ma sicuramente le grosse difficoltà che si hanno a trovare autisti, meccanici, amministrativi, perché ricordiamo è un sistema complesso, non è solo il fatto di autisti, o siamo noi lungimiranti a capire che adesso è il momento di trattare per far sì che si possa dare un'integrazione sistematica, strutturale, non porzionata nel tempo, o se no perdiamo l'occasione oggi di poter, non dico risolvere, ma provare a risolvere il sistema. E concludo, è vero, è complicatissimo trovare autisti, non è una questione di appalti, non appalti, obiettivamente il sistema appalti è molto più fluido. È più facile il ricambio, basta solo pensare alle prove tecniche nei sanitari per poter superarle, cioè è molto più facile. Okay? Fare un autista nel TPL FVG, nelle 4 aziende, è molto più selezionante, molto più complicato, ed è obiettivamente così, ed è una nota a merito, cioè è un servizio di eccellenza, perché la selezione in entrata permette l'eccellenza in uscita, e questa è la grande cosa, no? È normale, come nell'università. Ottimi medici li hai perché, che se ne dica, perché tu hai una selezione all'entrata molto stringente e hai delle ottimizzazioni di qualità all'uscita. Però si ha un'obiettiva difficoltà, ok? Un'obiettiva difficoltà, non è colpa di nessuno.
E quindi per risolvere questa obiettiva difficoltà, una delle leve che ci abbiamo è provare sulla fase reddituale. E noi come possiamo farlo dalla nostra parte a livello locale? Solo, unicamente, spingendo con degli accordi di secondo livello a livello di qualità, norme e reddito adeguati. Che vuol dire? Dare qualcosa in più e non pretendere produttività, perché sennò facciamo punto a capo l'errore che si è fatto fino adesso. Grazie. Se posso solo un minuto. Prego, proprio. prego. Primo, giusto visto che è stato chiesto espressamente su Riva Udine, confermo, come ho già detto prima, che il contributo straordinario abbiamo già detto che lo daremo interamente ai lavoratori. L'accordo fondamentalmente su questa parte è già, il perimetro è già sostanzialmente, e lo possono confermare insomma tutti quanti i presenti, che è sostanzialmente delineato. Perché non è ancora stato definito? Perché in realtà stiamo discutendo di altre cose che vogliamo dare ed erogare, e qua, insomma, siccome sono risorse diverse, c'è un po' più di difficoltà a trovare un accordo. Spero l'impegno di tutti è di trovarlo in tempi rapidi e quindi spero che la questione nel giro di poco venga definito. Però il tema fondamentale è che comunque interamente, nonostante le altre opportunità della norma, interamente andrà ai lavoratori. La seconda informazione, sempre così per evitare che non restino solo convincimenti sbagliati. Oggi, poi non so se vedo che non c'è più il consigliere Onsel, ma magari glielo riferite. Ah, eccolo là, era nascosto. Oggi hanno iniziato a lavorare in Riva Udine 2 dipendenti che erano lavoratori in subappalto. Per cui oggi hanno iniziato in Riva Udine 2 ex subappaltati, diciamo. No, ma questo vale per tutti, cioè non è che non li assumiamo, però ovviamente faccio un contratto, per il periodo del contratto non è che ti tolgo il lavoratore. Poi, quando alcuni di questi può essere che cambino idea in corso di periodo, chiaramente le assunzioni si fanno, però non è che faccio un contratto e poi ti tolgo, quindi è solo una questione un po' di arrivare ai momenti opportuni. Poi ci sono lavoratori, ma questo glielo spiego magari davanti a un caffè, che fanno una scelta diversa, le ragioni le spiego dopo volentieri. Prego, consigliere Pozzo. Sì, chiedo scusa su questa cosa qua, però ho capito che quindi a Udine è stato fatto questo acconto, no? E quindi lì è stato condiviso. Però volevo chiedere, quindi sarà destinato tutto per lavoratori, ma spalmato su quanto tempo? Perché avevo sentito che si parlava di una ratizzazione molto ampia. In applicazione della normativa di legge. Certamente, regionale. la normativa di legge, però dico, se ci sono posizioni magari pordenone diversificate, può essere valutabile di spalmarli un tempo più breve per renderli più consistenti, visto che abbiamo una criticità ampia in questo momento. Cioè, tradotto, se li spalmate in 4 anni o in un anno, cambiano anche come in termini di cash immediati. Io penso che possa essere significativo. Seconda cosa che dico, lo avevo detto all'inizio della giornata, è fondamentale la partita, ovviamente dicendo che siete voi decisivi come rappresentanze aziendali e sindacali, ma è fondamentale la partita dell'accordo di secondo livello. Su questo non c'è dubbio, perché il fondo regionale è una cosa che, almeno dal mio punto di vista, guardandola esternamente, la vedo come straordinaria. Invece l'elemento centrale, penso anche per i lavoratori, sia quell'accordo, per cui la speranza è che lì si possa un po' rimpolpare. Lo dico anche a chi prima diceva che capisco bene che il tema dell'attrattività è un tema che vale per tutti quanti, però è vero che i giovani fanno fatica anche sul piano culturale, però cerchiamo anche di dargli un po' di incentivo, perché i 1.300-1.400 iniziali sono veramente bassetti per queste condizioni lavorative. Mi perdonate anche qua, 1.300-1.400 iniziali non sono corretti. Le CU di un lavoratore nuovo assunto dicono netto 28.000 euro, netto. Scusa, 24.000 euro, scusate. Ok? CU ovviamente, però perché chiaramente se guardo la singola busta paga, eccetera, eccetera, ma dobbiamo guardare un pacchetto complessivo, per cui... Posso? Prego. Allora, solo 2 battute veloci, perché prima sono un po' sobbalzato sulla sedia in merito a una questione che potrebbe sembrare banale. Allora, prima di tutto, io inviterei cortesemente, quando si parlano delle medie, io capisco la straordinarietà della situazione a Trieste nei confronti di tutto il territorio italiano, però la prima lezione di statistica che parla delle medie, state attenti, perché la media del pollo
C'è qualcuno che mangia le ali e qualcuno che mangia il petto di pollo. Non vorrei, forse nel momento in cui parliamo delle medie nell'ambito di un'azienda, scorporiamo un attimo le mansioni che ci sono. Tutto qui non è un'insinuazione, è semplicemente un'onestà quando si mette qualcosa sul piatto. La seconda cosa, lo ribadisco, l'ho detto prima, lo ripeto perché forse qualcuno non mi ha sentito. È vero che esiste un problema di trovare i lavoratori, ma su 4 aziende c'è una che sembra che oggi non sente la mancanza degli autisti. Forse il percorso che ha trovato è quello giusto. Chiedo alla SCAR e anche maggior confronto tra le aziende, magari le soluzioni ci sono, magari il dialogo tra le aziende e organizzazioni sindacali esiste. Mettiamo in atto queste cose, cioè non sono fantasie erotiche di un dirigente sindacale, è una realtà che tocco, poi magari io sto inventando le cose, confutate quello che dico. Però sulle medie vi prego, cioè, non parliamo di medie, diciamo un autista con anzianità di servizio di 1 anno prende a Trieste tot e a Napoli prende tot. Dopodiché domani mattina andiamo a verificare perché le medie, guardate, è pericoloso, perché qualcuno potrebbe pensare che ci stiamo prendendo in giro. Non è così. Io voglio rifiutare l'idea che ci stiamo prendendo in giro. Le medie lasciamole stare, oppure le gestiamo in maniera corretta. Statistica è una scienza esatta che si può usare come si vuole. Allora, scusate, facciamo fare un attimo una risposta alla domanda dell'assessore, poi chiudiamo e facciamo una sospensione e poi facciamo i cappelli finali, oppure ancora mezz'ora poi chiudo, cioè, perché dobbiamo dare una sospensione anche per... Ecco, quindi... Se vuole rispondere un attimo, fare una precisazione, poi io sospenderei un attimo e lascerei liberi gli auditi e poi facciamo i cappelli finali. Ecco, era solo per dare risposta al consigliere Pozzo, relativamente ai 9,9 milioni, come detto in legge, è stato detto correttamente, la legge dice rendicontazione entro il 31/12/2026. Ecco, no, era solo per non confondere con la data del contratto. Il rendiconto vuol dire che sono stati utilizzati, non che sono... No, è scritto proprio così nella nota, cioè devono essere rendicontati nel senso che sono stati usati, cioè il decreto lo chiarisce, non che sono stati introitati a bilancio fine. Ecco, quello che, scusi, Assessore, volevo dire semplicemente che da quanto ho capito il vincolo sulla rendicontazione è quello lì, però possono essere utilizzate le risorse in modo discrezionale dalle aziende rispetto a quanto ci mettono all'anno, cioè nel senso che potrebbero anche mettere più risorse, immagino, sul 2026 e meno nel 2027, esempio. No? Ecco, questa cosa qua volevo chiarire, cioè se loro hanno dei vincoli rispetto al tempo di distribuzione di quelle risorse. Se possono utilizzarle di più sulla prossima annualità oppure se ci sono delle condizioni di un altro tipo, cioè in quanto sono spalmabili quelle risorse. Scusate, solo perché ho firmato il decreto, quindi ne rispondo e quindi penso di essere l'interprete autentico, la norma chiarisce esattamente 31/12/2026, quindi al 31/12/2026 vanno rendicontati, che vuol dire te li ho già dati e ti dico dove li ho destinati. Bene, sospenderei fino alle 15:15 e poi riprendiamo un attimo. Se vogliono venire in aula daranno delle risposte. Ecco.
Ben ritrovati, leggermente in ritardo sull'ora di ritrovo. Io lascerei ancora, se ci sono degli auditi collegati e presenti in sala, se vogliono eventualmente concludere delle risposte a delle domande che sono state poste, oppure passerei dopo la parola all'assessore per... No? Ho già detto tutto. Ho già detto tutto e quindi poi chiaramente alle conclusioni dei consiglieri oppure le eventuali ulteriori domande alle consiglieri all'assessore. Se non ci sono risposte degli auditi io lascerei subito la parola ovviamente ai consiglieri per le loro dichiarazioni o eventuali domande. Prego. Sull'ordine dei lavori, Presidente, in realtà io aspettavo ancora una risposta da parte della direzione per quanto riguarda l'interrogativo che avevo rivolto rispetto al decreto. Non mi era chiaro il passaggio che era previsto al punto 8 e dopo mi riservo di intervenire per le considerazioni finali, insomma. Bene. Mi scusi consigliera Capozzi, prima mi sono dimenticata di implementare anche questa risposta. Allora, il decreto che appunto, il decreto a cui facciamo riferimento, chiarisce al punto 8 che nella rendicontazione delle risorse di cui trattasi da trasmettere alla Direzione Centrale Infrastrutture entro 24 mesi dalla data del presente decreto, ed è uno degli argomenti che sono emersi prima, no? Su come considerare questo tempo, lo stiamo chiarendo adesso anche al consigliere Pozzo, visto che dal mio punto di vista la cosa era piuttosto chiara nella complessità della chiusura dell'accordo che c'è stato per chiudere il contenzioso, eccetera, però se non è abbastanza chiaro, evidentemente mi permetto immediatamente di modificare il decreto e di chiarirlo per quanto riguarda la parte dei 24 mesi, che sono il termine effettivo di rendiconto, e c'è scritto. La seconda parte, quella per la quale non le avevo riscontrato, è quella che dice l'eventuale utilizzo potrà essere evidenziato in termini giustificativi, l'eventuale utilizzo per il mantenimento degli equilibri contabili, nonché eventuali azioni in corso di completamento. Cosa vuol dire questa cosa? Questo elemento, che effettivamente può sembrare, diciamo, non è proprio chiarissimo, perché le aziende a fronte, diciamo, di quella partita che, come correttamente ha ricordato prima il Presidente, l'assessore, non vedeva, cioè non vedeva la nostra, non seguivo io in quel momento, in quell'interregno, diciamo, in cui c'è stato il contenzioso, perché il contenzioso è stato avviato da parte delle aziende nei confronti della Regione sull'interi 60 milioni, ok? Ecco. Un anno fa, quando io sono rientrata alle aziende, in direzione, la prima cosa che ho cercato di fare su questo punto era quello di dire che era assolutamente, a dir poco, inopportuno che ci fosse un contenzioso tra la Regione e le aziende su questa cosa, e quindi abbiamo avviato una serie di incontri i cui esiti sono quelli stati poi della norma che ha detto restituiamo i 47, no? Cioè che ha detto restituiamo tutti i soldi. Questa dizione teneva conto del fatto che nel momento in cui è intervenuto il contenzioso, le aziende si erano comportate diversamente nel loro bilancio rispetto alle quote che ritenevano delle quali ritenevano, tra virgolette, di avere diritto. Tradotto, alcune aziende non l'hanno iscritta a bilancio, non so come dire, come entrata in avere, per capirci, mentre Arriva aveva fatto esattamente questa operazione. Ecco, e nel tempo, soprattutto mi pare, chiedo al dottor Volpone, ma adesso non mi ricordo se il tema era che poi nell'arco di quei 2 o 3 anni gli altri avevano ridotto, diciamo così, si erano iscritti a bilancio, ma nel senso che ne avevano ridotto, diciamo, l'esigibilità, cioè l'avevano messa, ecco, mi perdoni, tra le somme, diciamo, di, tra virgolette, difficile esigibilità, cioè non di certa esigibilità. Quando lei ha una posta in bilancio che non sa quando le torna indietro e se effettivamente la riceve o no, riduce progressivamente, ok? Cioè, quindi un dato contabile. Arriva, questo non l'ha mai fatto.
Arriva l'ha sempre mantenuto come credito, per cui nel momento in cui noi abbiamo riconosciuto questi soldi, Arriva dice in prima battuta io devo sistemare la mia problematica a livello contabile. Ha capito? Ecco, questo era un tentativo in parte per risolvere però la problematica solo, mi perdoni, dal punto di vista della contabilità, non del fatto che evidentemente Arriva si ritenga, ha capito, libera di non dare quelle risorse al personale. Spero di essere stata chiara. Ecco, però, siccome la cosa ha creato delle perplessità, sicuramente, se non una modifica del decreto, sicuramente ci sarà una nota inequivoca in cui anche la Commissione sarà messa per conoscenza, così avrete l'evidenza. Bene, altri? Prego, consigliere Pozzo. Sì, no, solo per ringraziare per questo chiarimento il direttore, perché prima un attimo a margine, anche parlando con alcuni referenti, decreto sì, era già secondo me chiaro, però insomma sembrava che le risorse potessero essere utilizzate dopo il 2026, infatti la mia domanda era quella prima sul termine di rendicontazione, che fosse stringente rispetto all'utilizzo. Siccome ho capito anche a margine della Commissione, un attimo, quando mi ero fermato a parlare con qualcuno, che invece sembrava che potessero essere utilizzate dopo il 2026 anche, invece adesso questo chiarimento è assolutamente importante, perché non è cosa di poco conto. Quindi ringrazio il direttore per la chiarezza. Beh, certo. Allora mi prenoto. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, presenti e assenti, perché l'audizione è stata interessante. Mi sembra che il tema più rilevante messo a fuoco sia quello della carenza di autisti e della necessità diciamo di fare qualcosa per cercare di arginare questo problema, che sicuramente è complesso, delicato, che non riguarda solo questa professione, che non riguarda solo questa regione, ma di cui subiamo le conseguenze in termini di contraccolpi negativi sul livello di servizio, in particolare nelle zone più disagiate. La Regione ha messo in campo questi 10 milioni che 3 gestori su 4 ancora non utilizzano, che devono essere rendicontati entro la fine del 2026, quindi chi non ha raggiunto un accordo, se questa scadenza, come pare, verrà confermata, deve darsi una mossa, perché altrimenti rischia di perdere il treno. Resta il fatto che dal 1° gennaio del 2027 anche questo sollievo che quantomeno gli autisti oggi dell'ATAP percepiscono in busta paga verrà meno se non verranno messe in campo ulteriori azioni e ulteriori iniziative. Quindi abbiamo percepito che i gestori hanno delle difficoltà a raggiungere degli accordi con gli autisti in questo senso, e durante la discussione della legge di stabilità il sollecito che abbiamo fatto all'assessore con l'emendamento è stato sostanzialmente respinto. Quindi questo tema, secondo me, resta sul piatto, perché per l'appunto diciamo la sollecitazione che volevo rilanciare all'assessore, che risponderà ribadendo eventualmente la posizione della Giunta, è quella di capire se i gestori persistono, diciamo, nella difficoltà di venire incontro alle richieste delle organizzazioni sindacali. La Regione è disponibile a mettere sul piatto altre risorse per poter incentivare, incoraggiare questo tipo di professione. Ricordo che anche per quel che riguarda i sanitari, dove il problema della carenza di personale comunque si fa sentire, all'iniziale resistenza dell'assessore Riccardi a mettere in campo degli incentivi, poi la Regione lo ha fatto, seppure tardivamente. Quindi nel chiederli evidentemente a posteriori ci è stato dato ragione. Volevo capire se e quali margini ci sono per dare continuità alle misure che si traducono in incentivi per gli autisti. Grazie. Altre, consigliere Pellegrino voleva prendere la parola?
Sì, grazie Presidente. Io mi sono stupita di un fatto che, a parte le numerose domande che avevo fatto, nessuno degli auditi ha ritenuto di dover rispondere, ma soprattutto che l'argomento, quello dei mezzi senza conducente, sia passato come un tema, come se no... Ecco, grazie Assessore, perché io penso che sia un tema molto importante, perché a parte il fatto che ci sono già delle situazioni in Italia che si stanno sperimentando nella città di Torino e credo che stiano avendo dei risultati anche positivi. Non ho una opinione negativa, positiva in merito a questo. La cosa che mi preoccupa sicuramente è che, come ho detto prima, se adesso abbiamo un problema di carenza di autisti, nel momento in cui dovesse essere accolta e andare a regime una tecnologia di questo tipo, noi avremo un esubero e quindi il problema passerà dal suo assessorato all'assessorato dell'assessore Rosolén e quindi ci sarà un problema molto grosso, molto grosso. E accadrà perché sappiamo in giro per il mondo le cose, l'automazione va avanti, l'industria 4, 5, 6, 7.0, ormai non so, abbiamo perso il conto di questo, ma è innegabile che questo accadrà. E la tecnologia c'è già, cioè non è che è fantascienza quello che sto dicendo. E ci sono città dove i taxi sono già senza conducente. Una delle più grosse aziende internazionali, la Tesla, dal 1° di dicembre ha già dato la disponibilità qui nel nostro paese di poter provare questi mezzi senza conducente. Allora, onde evitare di farci trovare, come è stato detto, che la politica poi non va mai di pari passo con il mondo reale, per evitare di trovarci in questa situazione, io credo che questo sia un tema che dobbiamo assolutamente affrontare. Quando abbiamo messo i telepass nelle autostrade, abbiamo risolto in parte il problema di posti di lavoro in acquisizione, ma abbiamo anche perso posti di lavoro e lavoratori. Allora volevo capire intanto l'azienda che opinione aveva su questo, i lavoratori, gli stessi autisti che opinione hanno su questo e poi la politica, ovvero lei e noi che abbiamo alla fine il compito di prendere le decisioni, perché sicuramente lei non le prende da sola, ma le prende insieme a tutti noi, e che cosa facciamo per non trovarci impreparati davanti a tutto questo. È un tema che penso sia fondamentale da porre in questo momento, soprattutto adesso che è emersa la questione della carenza di autisti. Altri interventi? Risponda pure. Allora, rispondo prima al consigliere Conficoni. Allora, se lei ha ascoltato i sindacati che oggi erano presenti e hanno espresso tutte le difficoltà che riguarda non solo il tema degli autisti, quindi ma anche degli amministrativi, anche dei contabili, anche di tutto il sistema, è stato messo in evidenza che il problema non è il salario, è anche, e che il salario è legato a un contratto nazionale, del quale noi non possiamo sostituirci. Quindi la Regione ha, nella precedente legislatura, attuato un sostegno durante il periodo della pandemia perché ovviamente i bus non circolavano e le persone non potevano circolare. Abbiamo approfittato di questo contenzioso e della chiusura per
che il contenzioso riguardava il mancato trasferimento di quote sul contratto nazionale, perché la Regione le aveva trattenute mentre le aziende continuavano a derogarle senza copertura, per creare, in un momento in cui c'è un passaggio che è stato detto anche dalle parti sindacali in modo chiaro, c'è bisogno di cambiare la tipologia di lavoro, perché se anche raddoppiamo lo stipendio, ma le persone non possono godere delle ferie perché i turni sono troppo lunghi, se i turni sono troppo faticosi, se non vengono realizzati una modifica dell'esercizio tale per cui al capolinea ci sia il bar, ci sia la possibilità del caffè, ci sia la possibilità di un luogo riscaldato d'inverno e raffrescato d'estate, ci sia la possibilità del bagno. Ecco, che è un problema. Quando abbiamo rivisto, lo dico per esperienza personale, al Comune di Pordenone le linee, quello che ci è stato posto giustamente da tutti i sindacati era: mi raccomando, ai capolinea ci deve essere, e giustamente tutta una serie di richieste. Quindi io ho sentito oggi parlare molto più della qualità in generale del lavoro, cioè non è stato detto che c'è solo una questione. Quindi io non ero presente nel caso della sanità, la sanità è un mondo talmente tanto complesso per cui non entro minimamente e non faccio confronti. In questo caso io credo che l'operazione modifica dell'esercizio, supportata anche dal servizio a chiamata, che vuol dire che l'operatore non esce se non c'è la necessità di uscire, ma resta reperibile a disposizione, che è diverso che essere in servizio e guidare un autobus vuoto. Quindi anche su questo, cercando di fare in modo che nelle giornate più in cui c'è di solito meno presenza di utenza, ma che il servizio va garantito lo stesso, che questi siano dei supporti per migliorare la qualità del lavoro delle persone. Quindi riteniamo che continuare a sostenere economicamente il contratto sia sbagliato anche da un punto di vista contrattuale, perché altrimenti alteriamo il contratto d'appalto. Noi non possiamo alterarlo, consigliere Conficoni, facendolo passare da il valore, andando a aumentare di 10 milioni l'anno per 10 anni artificiosamente. Giustamente il concorrente che ha perso o qualunque altro operatore ci impugna e dice: non potete farlo, e ha ragione. È inutile che lei scuota la testa. So che lei non applica, non ha mai dovuto seguire degli appalti, ma come lavoro, ma è così. L'alterazione del mercato non si può fare con un contratto in essere, lo si può fare quando si scrivono le regole del gioco. Ecco, questo è un dato che non possiamo assolutamente ignorare. Quindi l'una tantum legato a una situazione particolare di contenzioso era assolutamente percorribile e riteniamo doveroso, perché comunque ha creato delle criticità nelle relazioni con la Regione. Qui era anche un riconoscimento di dire: ci scusiamo per quello che è accaduto, insomma, e quindi lo ritenevamo doveroso, ecco. Però riteniamo che il contratto abbia la possibilità, insieme a tutte le parti, di poter togliere tutto ciò che non serve, perché magari l'autobus gira vuoto, che fa male al lavoratore perché deve sostenere un turno che è insostenibile e che diciamo non porta a un miglioramento salariale, se non certo il pagamento degli straordinari, ma qualche volta, lo sappiamo tutti noi, una giornata di ferie insomma vale di più che un piccolo compenso che magari poi fa slittare la classe di reddito e poi crea magari un peggioramento rispetto, insomma i meccanismi sono tanti e il mondo del lavoro è molto complesso. Io non sono sicuramente come dire la persona che studia tutti questi fenomeni, però alcuni li ho provati sulla mia stessa pelle, insomma un incentivo qualche volta o chieda magari all'ufficio lavori pubblici di qualche comune, si arriva tutto insieme perché magari la contrattazione è arrivata ad approvare quel regolamento e arriva una botta di incentivo, alla fine si pagano talmente tante più tasse che era meglio non averlo. È drammatico, ma è così, e quindi bisogna fare molta attenzione anche su questo, no? Ma so che appunto le parti sindacali sono molto attente e che conoscono bene queste dinamiche. All'interno di questa risposta approfitto per rispondere alla consigliera Pellegrino. Allora, la guida autonoma è una questione che non riguarda solo il mezzo,
Cioè non basta un mezzo che è capace di... Quindi la Tesla può fare quello che vuole, ma se le infrastrutture stradali piuttosto che le città in particolare non sono dotate di una smart city, che vuol dire che in tutto il percorso e il tracciato che l'autobus fa ci deve essere una torre faro, che è di solito associata al lampione dell'illuminazione pubblica, che manda il segnale e consente al mezzo di poter avere tutte le informazioni punto punto, quindi con una distanza anche molto ridotta all'interno del contesto abitato. Li vediamo sulla strada per Cortina passando da Longarone, li vediamo anche nella nostra autostrada, nel tratto di terza corsia ci sono quei pali che non sembrano servire a niente e che hanno la funzione di sperimentare la guida autonoma, ma sono tratti piccolissimi e hanno un costo tale e tanto che prima veramente, ma questo non per spostare in là nel tempo, ma prima di arrivare a una guida autonoma a Trieste piuttosto che a Gorizia, per non dire Udine o Pordenone, l'investimento della Smart City ha un costo, glielo dico perché l'avevo studiato, esaminato quando ero assessore a Pordenone, molto oneroso, non solo nell'installazione, il problema è chi lo gestisce, perché è vero che c'è l'intelligenza artificiale, ma che è un'intelligenza predittiva, quindi aiuta nel caso del contesto urbano a prevenire il soggetto che attraversa all'improvviso la strada, piuttosto che l'incidente, la deviazione, perché poi insomma sono tante le questioni, però serve l'accumulo dei dati, che è qualcosa che anche installato tutto il sistema serve un paio d'anni per poter avere tutto il bagaglio. Ora, detto tutto questo, quindi che abbiamo un po' di tempo per ragionarci, io credo che nei turni più faticosi, nei giorni delle festività, nei turni notturni, piuttosto che laddove diciamo c'è una sensazione di poca sicurezza, che è uno dei problemi che è stato messo in atto. In questo caso la guida autonoma potrebbe essere un supporto alle società e agli operatori. Ben venga, lo vedremo assieme però, non come sostituto, perché lo vedo assolutamente inimmaginabile che tutto il territorio venga ricoperto da punti palo che possano fare assolvere questo e che ci sia una centrale operativa, che vorrebbe dire che andiamo a sostituire gli autisti con ingegneri, esperti, informatici e non so che altre professioni nasceranno su questa cosa, che in una mega centrale operativa o in una serie di centrali operative faranno il mestiere della... io so che laddove è stata sperimentata o in corso in Europa, credo, se non ricordo male, Francoforte avesse fatto un processo di sperimentazione con veicoli 9 posti, quindi con un servizio a chiamata, in quel caso lì, però di fatto c'era un autista che dall'ufficio manovrava il mezzo, quindi sovraintendeva lo spostamento del mezzo, quindi che non era lasciato alla totale vera autonomia. Quindi secondo me i posti di lavoro, un po' come nelle fabbriche dove diciamo il lavoro manuale è stato sostituito dalle macchine a controllo numerico, dove però ci sono in numero praticamente identico a quelli che erano in linea prima, i lavoratori che erano in linea prima, da quelli che invece comandano le macchine, perché poi la macchina, insomma tutti noi credo consiglieri regionali saremmo stati in una delle tante aziende nel nostro territorio e la macchina, sono sfortunata io, quando ci vado un piccolo inceppamento ogni tanto succede nella macchina a controllo numerico e quindi viene sospeso, viene chiusa, l'operatore entra, va a sistemare, la riprogramma e riparte. Questione di pochi secondi, ma è un'operazione che necessita la presenza dell'uomo nonostante la robotica o l'intelligenza artificiale. Quindi io credo che cambierà la tipologia della professione, ma penso che le aziende manterranno quel personale che sapendo guidare il mezzo potrà controllare il mezzo autonomo e guidarlo da remoto, ecco, magari in condizioni
più comode, dove vicino c'è il bagno, dove la temperatura è idonea. Insomma, questo dovrebbe essere il miglioramento. Io non lo vedo mai come una sostituzione della macchina piuttosto che dell'intelligenza artificiale alla capacità e la bravura dell'uomo e dei nostri lavoratori. Insomma, quindi secondo me è un supporto da non guardare con diffidenza, sicuramente da cominciare a studiare all'interno del contratto con le sigle sindacali e con le società, ma non facendo finta che tanto non ci sarà mai. Ecco, questa non è la mia posizione, però ponendolo come un'opportunità, ecco, perché secondo me potrebbe, cioè, lo ha già dimostrato in altri campi, perché non potrebbe, insomma, sono sicura che ci sono, non tra gli autisti professionisti, ma magari tra l'utente della strada, qualcuno che potrebbe beneficiarne, insomma, perché noi vediamo gli incidenti, l'ultimo che poi ha caratterizzato purtroppo un mezzo della TPL non era certo per colpa dell'autista, che invece si è comportato in maniera esemplare. Fatemi approfittare per ringraziare il comportamento di chi all'interno di quel mezzo è riuscito, nonostante l'incidente che gli ha provocato un grosso danno alle gambe, di poter evacuare in sicurezza gli studenti, l'autobus. Quindi questa è una cosa che le macchine non potranno sostituire mai, no? Ecco, però forse qualche macchina a guida autonoma per qualche autista un po' meno pratico, diciamo così, col sorriso sulle labbra, senza ripensare a quell'evento lì, con la macchina che ti impedisce di sorpassare a doppia linea continua o in prossimità di un incrocio, insomma, ecco, potrebbe essere di aiuto e di supporto. Vediamo adesso come nei casi di sorpasso a destra, lo dico perché le auto fornite dalla Regione per noi assessori hanno il sensore, per cui se hai un sorpasso a destra c'è una segnalazione, aiuta veramente tanto. Ecco, questa tecnologia ben venga che venga introdotta. I nuovi autobus, oltre alle emissioni in riduzione, ha le caratteristiche di avere le telecamere al posto degli specchietti e tutta una serie di elementi che devo dire che in alcune situazioni, non so, il classico, il ciclista che magari nel momento in cui l'autobus, è successo questo, si appresta a fermarsi alla fermata, si inserisce tra la banchina e l'autobus. Ecco, le telecamere e i sensori adesso aiutano a evitare che lì ci sia un incidente grave, insomma, per un comportamento inopportuno, ma purtroppo i comportamenti inopportuni ci sono in tante cose, insomma, come chi guarda il telefono invece che guidare, insomma, e vediamo come purtroppo capita spesso. Quindi questa è, diciamo, la mia posizione sul tema, sui due temi. Prego, consigliere Onschel. Brevemente volevo fare due considerazioni. La prima, che forse non ricorderete, ma nel gennaio del 24 io avevo chiesto appunto un'audizione proprio per affrontare questi temi. Purtroppo non si presentò quasi nessuno e francamente non ho capito perché. Ho cercato di approfondire, era comparso un trafiletto sul giornale che lei si ricorda, sì. Non era venuto quasi nessuno, il che è un vero peccato, perché avremmo potuto, diciamo, affrontare queste tematiche con un po' di anticipo. Era comparso un trafiletto sul giornale sulle motivazioni di perché non si fossero presentati se non alcuni sindacalisti, ma insomma pazienza. Però il tema che volevo sollevare allora però mi sembra ancora attuale, perché come forse sono d'accordo anch'io, gli incentivi puramente finanziari bisogna esplorarli, però non necessariamente sono quelli che cambiano, diciamo, rendono più attrattiva la professione. Ciò che certamente, insomma, aumentare lo stipendio fa sempre piacere, però organizzarsi la vita con affidabilità, no? Anche da quello che sentivo, perché la ditta in subappalto c'è e non c'è il lavoratore, ma perché la ditta di subappalto ha gli orari fissati e quindi non c'è, mentre invece il dipendente è quello che deve supplire a tutte le emergenze. E allora, come fare a rendere attraente? Ecco, io su questo penso che ci sia nell'attuale contratto che ha siglato la Regione, e questa era appunto anche la domanda, ci sia la possibilità di chiedere alle aziende che si impegnino davvero a migliorare la qualità del lavoro dei lavoratori. Cioè,
Cioè, il punto è che qui abbiamo detto varie possibilità di migliorare le loro condizioni, ovviamente di svolgimento del lavoro, però io penso che anche sollevarli di tutta una serie di altre incombenze, abbiamo sentito appunto anche vari aspetti riguardanti la loro eleggibilità, autisti, no, se davvero appunto le aziende investissero in persone che possano in qualche modo sollevare l'autista di un certo numero di criticità, forse il lavoro diventerebbe più attraente rispetto a quelli che lo fanno presso le ditte in subappalto, perché è paradossale, cioè, nessuno può pensare, cioè, se no davvero uno deve pensare a perché sono più attraenti le ditte in subappalto, ma la stessa cosa succede in sanità. No? Cioè, allora, lì bisogna vedere, però è chiaro che su questo le aziende ci devono investire. Le aziende devono metterci quindi non è solo, diciamo, aumentare lo stipendio, che quello senz'altro, la casa, ma benissimo, questo si può fare, ma anche appunto investire per migliorare la condizione di lavoro e su questo io credo che ci sia la possibilità nell'attuale contratto di verificare quali siano le condizioni nelle quali queste persone. Quindi l'invito appunto è quello anche da parte della Regione, se può, cosa che io penso possa, entrare proprio nel merito di come poi il personale, i mezzi, i servizi sono, diciamo, gestiti. Lì io non ho ricevuto la risposta sul fatto se sia una concessione o no, quindi non ho capito poi alla fine della concessione di chi sono i mezzi. Però certamente quando è partita i mezzi erano nostri. E poi dopo, vabbè, hanno il loro ammortamento, dopo 8 anni, per ora ne comprano dei nuovi e alla fine, sì, non vorrei qui riprodurre, cioè se mi date una risposta di questo genere, perché se loro hanno ricevuto una flotta e un certo numero di competenze, no? Perché questi sono tutti subentrati a strutture che già esistevano e tra 10 anni ci devono riconsegnare la stessa flotta nelle stesse condizioni, se mai migliorata, ma e anche, diciamo, delle persone felici di fare quel lavoro, non devono saccheggiare e ridurci, appunto, desertificare il contesto. Allora, in questo senso penso che la Regione possa, diciamo, nel controllo del contratto, far sì che non si desertifichi, no? Perché tutti se ne sono andati e anche che le strutture, i mezzi siano... Se no ci ritroviamo come il lago di Barcis e non voglio citare che era una concessione appunto che adesso è piena di ghiaia perché alla fine non abbiamo mai controllato come appunto ente appaltante, ente concessionario, non abbiamo mai controllato che l'invaso venisse gestito, adesso anche, che sembra quasi troppo tardi poterlo fare perché costa milioni. Allora, diciamo, questa era la cosa che io avrei cercato anche di capire oggi. E se mi date appunto qualche risposta, questo a prescindere che giustamente bisogna aumentare lo stipendio deve essere omogeneo, ma l'abbiamo visto anche per i radiologi a Pordenone, no? Cioè alla fine non li trovano. Mentre sono riusciti a esternalizzarlo con risultati molto discutibili, però non replichiamo. Però essendo noi qui concessionari, io direi che cosa possiamo fare come ente concessionario per garantire che chi ha preso questa cosa non si porti tutti gli utili da qualche altra parte. Va bene se se li porta nel comune, però certamente se se li porta al fondo One Squared, no, cos'era? I Squared, forse, diciamo, non è tanto sensato. Cioè, abbiamo forse lo strumento per pretendere che qui investano. Risponda. Ci sono altri interventi? Oppure... Ma lei vuol fare la conclusione? Quindi sì, ok. Risponda intanto al consigliere Onsel. Veramente
non è un intervento, ma è solo ordine ai lavori, perché mi ricordo di quella allora, quella è intanto un'audizione che riguardava solo Udine e solo quell'associazione fra i dipendenti, quell'associazione di cui si parlava stamattina. Però mi pare che quella volta, adesso non vorrei sbagliarmi, ma adesso ma sono abbastanza sicuro di non sbagliarmi, visto che anche dai sindacati questa associazione non era riconosciuta come un sindacato, decisero di non venire, se non sbaglio, quindi per quello fu. Non era quello che c'era scritto sul giornale, non l'ho scritto io. Io mi ricordo di questo, di questo, ecco basta. Cioè era meglio affrontarlo allora. Allora, consigliere Onse, io non ripeterò quello che ho già detto, però non vorrei ripetere di nuovo tutto quello che ha detto la dottoressa Uliana. La dottoressa Uliana ha spiegato bene la differenza tra concessione e appalto di servizi. L'ha capito? Sono io? No, adesso nei mezzi scendo nel dettaglio, ma vorrei solo che magari facesse un approfondimento sulla differenza tra concessione e appalto. Io quando ho studiato diritto amministrativo, che ho messo quell'esame nel corso di studi all'Università di Trieste, l'ho fatto perché volendo lavorare nel mondo dei lavori, i lavori pubblici hanno una loro disciplina e quindi per quanto sia lavorato in ingegneria un minimo di diritto l'ho studiato. La differenza è sostanziale tra concessione e appalto. No, è sostanziale. Non ci sono dubbi, cioè proprio cambia radicalmente il concetto. L'appalto significa che c'è la regione che detiene il servizio e tramite un contratto di appalto fa gestire quel servizio a un soggetto terzo, individuato nel mercato. La concessione, e quindi poi vediamo come vengono trattati i mezzi nello specifico. Nella concessione, invece, che è tipica per esempio del partenariato pubblico-privato, una volta, come dire, la differenza del contratto è tale per cui la parte che diventa concessionaria è come se fosse proprietaria, cioè gode nel caso di un'opera, del diritto di superficie e diventa suo. Mentre nel caso delle aziende no, nel caso del contratto di appalto no. Infatti tutti gli autobus che vengono acquisiti con denaro pubblico, nel momento in cui scade il contratto, se facendo una gara il soggetto che vince è diverso, quei mezzi dovranno essere trasferiti al nuovo vincitore, ovviamente con tutti gli ammortamenti del caso, perché potrebbe essere che un mezzo è arrivato a fine vita, analogamente se il mezzo è acquistato l'anno prima, insomma ci sono poi delle patti e condizioni tra i due operatori economici che si passano la palla. Ecco. Ma questo cambia moltissimo, mentre nella concessione c'è uno sfruttamento del bene a favore del soggetto concessionario, quindi proprio un principio civilistico diverso, ok? Come concetto la TPL non può usare un mezzo del TPL per fare un altro tipo di servizio a mercato, mentre all'interno di una concessione potrebbe farlo. Ecco, è già diverso, quindi non c'è quel tipo di autonomia nel fare ciò che si vuole, sia ovviamente con il personale che fa parte di quella società, con quel tipo di appalto e con quel tipo di rispetto. Poi se fanno altri servizi a mercato sono fuori da questo, perché le società pubbliche, private o miste possono ovviamente fare anche altri servizi per garantire insomma, il rispetto del bilancio e la loro ovviamente come dire adesso non mi viene la parola, comunque loro sono soggetti che operano sul mercato, ecco, quindi non è come il caso, faccio l'esempio di FVG Strade, che invece è una società partecipata dalla Regione, totalmente alla Regione, che vede come unico cliente, fra virgolette, la Regione. Ecco.
sul loro operato comunque sono forti anche con l'attuale formula, semmai addirittura più forti ancora che se certo. fosse una concessione. Sì. E quindi potete controllare, al di là diciamo che investano. No, Noi possiamo società, controllare ma non possiamo sostituirci. No, però... sì, però è bene dirlo. Sì, però potete riteniamo, come ho già ribadito, che il vulnus, che purtroppo è stato accidentato dalla presenza del Covid, che sul trasporti ha avuto una incidenza molto più forte che su altri settori, ecco, credo che lavorare sull'esercizio andando a renderlo moderno, perché l'esercizio è vero, quello che c'era prima nasceva, penso all'urbano, sulle esigenze della signora Maria. E se la signora Maria, e mia zia si chiamava Maria e aveva la tessera del bus e usava il bus per andare a grado anche a 105 anni, finché la salute gliel'ha consentito, è così, è morta a 108, ma fino a 105 ha usato il bus per spostarsi e andare dove? Al cimitero, chiaramente, no? Dove andava a trovare suo marito tutti i giorni. Il servizio urbano nasceva su questo quadro esigenziale, quindi perché nasceva di aziende pubbliche, non con un appalto di servizio, e che quindi con altre logiche, no? Che al di là dei lavoratori, perché uno dei principi fondamentali del trasporto è che tutto il mondo si muove la mattina in una determinata fascia oraria per andare in 3 posti, a scuola, sul lavoro e in ospedale, punto. Tutto il resto, diciamo, si muove in maniera random e molto meno di massa, diciamo così. Già sul ritorno, gli stessi che salgono al mattino non sono gli stessi che scendono al pomeriggio, perché usano altri mezzi, oppure restano in città perché hanno il teatro e tornano con la zia. Cioè, il trasporto non ha delle logiche fisse, ma ha queste caratteristiche. Il problema è cosa fare in un servizio che deve essere garantito per tutti, lo diceva la consigliera Massolino, per evitare che ci sia un trattamento diverso a seconda della classe sociale e economica delle persone, deve essere garantito negli orari di morbida. E gli orari di morbida sono quelli in cui la più gran parte delle persone o è in ufficio o è a scuola, o speriamo non sia in ospedale, ma ci è andato per fare le visite. E in quel periodo lì è lì che l'esercizio deve lavorare, sia in montagna, sia nell'extraurbano del conurbamento, sia nell'urbano. Possiamo decidere con la comunità di dire facciamo 2 coppie di autobus al giorno solo per garantire i pendolari e gli studenti, perché così siamo sicuri che quell'autobus c'è al 100% ed è collegato alle linee del treno, oppure quando ci sarà la guida autonoma, posto che la benzina costa, il gasolio costa, l'elettricità costa, l'idrogeno costa, perché comunque costerà, non è gratis chiaramente, circoleranno quasi vuoti, ma almeno, come dire, non creeremo dei turni insostenibili per gli autisti. Ma il principio è questo, quindi dobbiamo cambiare il paradigma con cui era stato costruito in passato il sistema. Ecco, quindi il lavoro del PUMS, per esempio, è un lavoro importante. I PUMS non tenevano conto del trasporto pubblico locale. I PUMS, in realtà prima i PGT. Forse Trieste, proprio perché il trasporto pubblico locale a Trieste è sicuramente quello che ha il bacino d'utenza che lo fa funzionare meglio, perché chiaramente bigliettazione, abbonamenti, una città con delle logiche un po' diverse, con un'orografia molto particolare, con uno spazio molto ridotto in termini di parcheggi e quant'altro, diciamo che è un'eccezione particolare sul territorio, ma il resto del territorio fuori da Trieste non ha i numeri. Ecco, e questo è un elemento. Quindi per questo riteniamo che adesso, grazie alle sperimentazioni dell'anno scorso e ai lavori che stiamo facendo con le società, andando a modificare l'esercizio possiamo anche ottenere dei buoni risultati sul trattamento del personale, ma anche sulla qualità del servizio. Ecco, questo è quello in cui io personalmente credo, insomma, poi i dati da qui a fine mandato ci diranno in che direzione siamo andati, insomma. Ho detto tutto? Sì, sugli autobus anche, sì. Consigliera Massolino.
No, scusi, Capozzi, mi scusi. L'età comincia a farsi sentire. Grazie Presidente, volevo giusto fare delle considerazioni finali, ringraziare innanzitutto gli auditi per aver arricchito il dibattito. L'ho trovato stimolante e dirimente anche rispetto alle questioni che avevamo posto. Sono emersi dei dati anche significativi, per cui ci auguriamo che ci sia un impegno anche continuo, della Regione e delle parti interessate per far sì che migliorino le condizioni tanto dei lavoratori tanto del servizio, perché ritengo che la percentuale del 4,12% di Arriva Udine è inaccettabile. E quindi così come ho apprezzato le rassicurazioni della dottoressa Uliana rispetto alla volontà di voler intervenire per precisare alcune parti del decreto che anche a mio avviso risultano essere suscettibili di un'interpretazione secondo me che va a danno proprio dei lavoratori stessi, e questo tanto per quanto riguarda la rendicontazione, che appunto venga messo come limite il 31/12/26, tanto per l'utilizzo delle stesse risorse per gli equilibri contabili, il che andrebbe in una direzione diversa da quella che invece dovrebbe essere, ovvero di sostegno ai lavoratori stessi. Quindi concludo appunto dicendo che si persegue appunto questa linea di confronto e questa tutela non soltanto del diritto alla mobilità ma anche della dignità degli stessi lavoratori. Grazie. Grazie Presidente, no, solo una battuta allora anche da parte mia, siccome abbiamo aperto stamattina di ringraziamento per la Commissione, che credo che sia stata molto importante il fatto che siamo arrivati lunghi come orario è segno che c'era materiale. Avevo previsto anche il pomeriggio perché sapevo che erano certo, però dico, alla fine materiale ce n'era e penso che oggi sia stata una giornata assolutamente produttiva e ci portiamo a casa sicuramente diversi elementi importanti, sia dalle parole degli auditi che ovviamente anche dal confronto consiliare e ovviamente dalla direzione e dell'assessore. Io sono anche soddisfatto su diverse cose, un po' preoccupato sul fatto di aver sentito delle risposte che a mio avviso da alcuni auditi potevano essere un po' più chiare e concrete su certi impegni, per questo mi sento di dirlo, perché credo che è vero che l'aspetto economico non è tutto, però sicuramente è importante, per cui noi ribadiamo quanto detto all'inizio, auspichiamo veramente che ci sia dalle parti una maggior responsabilità, visto le criticità che ci sono. Sono criticità risapute, noi ci aspettiamo un impegno concreto a partire da quel fondo messo a disposizione dalla Regione, ma non solo, anche da tutta la partita dell'accordo di secondo livello e crediamo che sia fondamentale che in questa Regione, che sa essere virtuosa magari su diverse cose, anche sul trasporto pubblico, come bene ha fatto anche a raccontare la cronologia un po' anche storica, no? di alcuni passaggi il direttore centrale, però che questa Regione sappia esserlo anche sulle condizioni lavorative degli autisti, degli impiegati del settore dei meccanici, insomma tutti coinvolti nel settore del trasporto pubblico locale, perché per noi era fondamentale evidenziare la questione dei disservizi, ma per portare l'attenzione sulla situazione dei lavoratori, che è quella che per noi è assolutamente fondamentale. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, quindi io chiuderei questa audizione, ringrazio gli auditi, ringrazio l'assessore, la direzione e i consiglieri per l'importante audizione di quest'oggi. Chiedo un attimo ai membri dell'ufficio di presidenza se si possono avvicinare qui al tavolo della presidenza per un chiarimento sul proseguo dei lavori.